arrivati. Questa, come sapete, è un'assemblea che parla molto specificamente delle problematiche dei PFAS e non è un'assemblea divulgativa in cui ci possiamo aspettare un pubblico generico, è un punto in cui i nostri compagni di lavoro eccetera dovranno esporre intanto la situazione che stanno seguendo nel loro territorio, perché verranno un po' da tutte le parti, e soprattutto ci concentreremo su un tema fondamentale. Il tema fondamentale su cui noi ci presenteremo è quello di fare emergere i PFAS dallo stato di censura totale, per cui la maggior parte dei cittadini non sono assolutamente al corrente del rischio che corrono. Non lo sono tantomeno le donne che aspettano dei bambini, perché i ginecologi normalmente nemmeno prospettano questa possibilità, perché anche loro non sono stati formati professionalmente in merito a questa contaminazione che non solo provoca, ecco che è arrivato il presidente dell'ISDE del Veneto, Vincenzo Gordiano. Sì, scusate un attimo, io avevo... Sì? Cosa c'è? Sì, certo. Devo presentare. Comunque. E soltanto sto spiegando il tipo di assemblea. Dunque, poi dopo interverrò. Ma il problema è quello che, come dicevamo prima, nessuno in questo momento delle persone che sono là fuori, che comprano i cibi dei gas, che sicuramente non hanno usato pesticidi, però nessuno sa se questi cibi contengono o meno i PFAS. Dunque, allora io vorrei intanto ringraziare il Comune di Arzignano, perché è molto sensibile alla tematica ambientalista, ci ha sempre sostenuti, ha sostenuto le nostre proposte, ha sostenuto le proposte di fornire per esempio nelle scuole acqua senza PFAS, filtrata, e tante altre proposte che abbiamo fatto. Io do la parola all'assessore ai FAS e all'ambiente, che già da diversi anni collabora con la nostra associazione. Vabbè, grazie Giovanni. Io sono venuto a salutarvi perché mi sembrava giusto, visto che oggi parlate tutto il giorno di cose di cui, come diceva Giovanni, la maggior parte delle persone o ignorano o dimenticano o va nel dimenticatoio, no? Perché tendiamo ad assuefarci allo status quo generalmente, no? E quindi per me è molto importante esserci, perché ribadisce una volontà politica nostra di mettere davanti ad altri temi quello ambientale. Adesso il tema vostro centrale oggi e in questi anni sono i FAS, ma io non dimentico ovviamente tutti gli altri temi. Abbiamo appena installato delle centraline per i solfuri nell'aria, abbiamo installato la prima centralina, l'abbiamo installata vicino alla SICIT della zona industriale bassa. Stiamo già ricevendo i dati, ogni quarto d'ora abbiamo un punto di segnalazione. Ho chiesto un preventivo alla ditta che ce li ha installati per avere delle statistiche, perché mi interessa l'esposizione sui 15 minuti, sulla mezz'ora, cioè per adeguarmi a quello che dice l'OMS sulla pericolosità dei solfuri nell'aria che respiriamo. E abbiamo fatto passare in giunta una delibera
che pone una multa, il massimo che noi possiamo dare è 500 euro in questi casi, però abbiamo messo fino al massimo della pena per chi sfora. Ovviamente l'obiettivo non è quello di beccare uno che sfora e dargli 500 euro di multa, cioè, parlerò con calma quando avrò delle statistiche fatte bene con qualche conciario per chiedere se qualcuno di loro vuole adottare una centralina, perché ci costa qualche migliaio di euro all'anno, e metterla vicino magari alla sua conceria, perché l'obiettivo è capire se ci sono dei picchi ed intervenire, quindi non è lo scopo punitivo ma è uno scopo preventivo, e quindi dopo cercherò una collaborazione. Questo è un percorso che ovviamente di fare nei prossimi 2 anni con calma e tranquillità, sperando di trovare qualcuno che paga qualche altra centralina. La ditta che ce le fornisce è la stessa che ci dà le centraline per il monitoraggio dell'aria, dove ARPA ci aveva detto anni fa ma più o meno in Veneto è tutto uguale. Bene, abbiamo messo una in centro e una a Pugnello, ovviamente i dati sono completamente diversi, e una cosa che stiamo vedendo è che questo non incide sulle ore di punta del traffico, ma è tutto legato al riscaldamento fondamentalmente, no? Delle case, e quindi anche il blocco delle circolazioni del traffico nelle 3 vie centrali di Arzignano sarebbe un po' una presa per il culo, no? Quindi non lo fai per quello. E quindi ci stiamo muovendo anche in altri ambiti. Quindi io vi auguro un buon lavoro, tutto il nostro appoggio anche ad iniziative che possono uscire come idee. Ovviamente mi piacerebbe tanto arrivare con Giovanni prima o dopo a un embrione di mercatino zero FAS, con tutte le difficoltà del caso che abbiamo visto in questi anni, perché credo che al di là poi dell'attenzione sui luoghi di lavoro, sui FAS e tutti i problemi di cui parlate anche emergenti, se noi riuscissimo con il tempo a portare un'etichetta zero FAS sui cibi del supermercato, avrebbe un grande impatto non solo sulle abitudini alimentari ma soprattutto sulle coscienze. Vabbè, quindi vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro. Grazie. Cercherò di essere molto sintetico perché il mio è un intervento esclusivamente introduttivo. Come sapete, abbiamo simbolicamente dedicato questo nostro convegno al ricordo di Gabriele Bortolozzo, che è stato quell'operaio del petrolchimico che 30 anni fa, grazie a un impegno notevolissimo per cui è stato perseguitato, licenziato, riassunto, eccetera, è riuscito a raccogliere 420 schede di operai, colleghi di lavoro che erano morti o erano gravemente ammalati, e malgrado avesse tentato diverse volte di presentare esposti alla Procura di Venezia, non aveva mai ricevuto risposte, cosicché il 22 agosto del 1994 si è presentata, era estate, non c'era nessuno in tribunale, era vuota, ma la segretaria ha detto che il sostituto procuratore in quel momento era molto occupato e lavorava con la sua collaboratrice e non c'era nessun altro, e lui ha detto: io rimango, aspetto. Dopo 8 ore di sala d'attesa in cui lui è rimasto lì caparbiamente, la segretaria è andata a parlare, si doveva chiudere, a parlare col giudice di quel momento, e noi sappiamo che quel giudice era una persona che ricordiamo, che conosciamo molto bene, il quale, quando ha visto la mole di documentazioni portata da Bortolozzo al suo tavolo, era Felice Casson il giudice, e da quel momento è cominciato quel processo che veramente è stato l'esempio dell'inizio di un lavoro molto importante che ha colpito i dirigenti di quella azienda e poi è rimasto storicamente un punto di partenza fondamentale. Noi però adesso constatiamo che a 30 anni da quel momento, malgrado tutto, le posizioni e le situazioni degli operai, dei lavoratori sono molto arretrate anche rispetto a allora, perché purtroppo il contesto economico politico in cui operiamo, che è quello del liberismo estremo, tende sempre più a frammentare la classe operaia, a impedire praticamente che si possa costituire quel tessuto che in quel periodo
periodo aveva reso possibile quest'ultimo canto del cigno. Perché lo dico? Perché da 10 anni si conosce la grande contaminazione da FAS che è stata prodotta dalla Miteni, ma in 10 anni nelle fabbriche e nelle aziende dove si lavorano i FAS non è stato mai eseguito un controllo del sangue degli operai per sapere, o il monitoraggio per sapere se e quanto fossero contaminati da quelle sostanze che lavorano ogni giorno. Quindi siamo in una situazione di regressione rispetto ai tempi in cui fu Felice Casson per il processo contro la Sidecison. Ma noi abbiamo fatto un convegno una settimana fa dove abbiamo affrontato questa situazione e abbiamo cominciato a fare un gruppo di lavoro che ci deve consentire, attraverso anche l'aiuto di personale esperto giuridicamente e anche legalmente, a fare emergere anche in quel caso la presenza dei FAS e quindi costringere la medicina del lavoro a fare i controlli necessari per individuare le fonti, individuare le lavorazioni più critiche, quindi determinare sia una prevenzione dalla contaminazione da parte degli operai, ma anche la modifica di certe lavorazioni che sicuramente sono mortali e rischiose. Oggi ci pensiamo invece di parlare di un progetto che vorremmo lanciare, che è quello di far emergere i FAS nella vita reale delle persone. Nella vita reale delle persone i FAS non esistono, non li conosce nessuno, non si vedono, non hanno un odore. Sì, se ne è sentito parlare, ma in maniera tale come una notizia qualunque, interessante, così. Ma bene, però io vorrei sapere in questo momento tutte le donne nel Veneto che stanno aspettando un bambino, hanno questa rosea prospettiva. Quanti di loro sanno che la gravidanza è uno dei momenti più tremendi per quanto riguarda la contaminazione da FAS, che la poliabortività è dimostrata, è stata, ecco, che ci sono danni sicuramente per il feto nel momento della formazione del sistema nervoso, del cervello. Se le donne che stanno aspettando un bambino sapessero questo, impazzirebbero e direbbero: dove posso trovare un cibo che sicuramente non mi contamina se non lo sono già? E non è possibile. In nessuna parte d'Italia, in nessun negozio o in nessun supermercato c'è scritto questo cibo contiene FAS o non contiene FAS. È assolutamente impossibile poter dare da mangiare ai propri bambini credendo di preservarli dalla contaminazione, perché sappiamo cosa hanno trovato i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità e hanno scoperto, tra l'altro, non solo che i FAS si trovano in moltissimi prodotti alimentari, ma anche sono maggiormente presenti nell'area nei contadini o negli allevatori che mangiano ovviamente i prodotti del loro campo, della loro azienda, che non nell'area, in cui sono inseriti. Per esempio, un conto sono gli abitanti che vivono in città all'Unico, un conto sono i contadini o gli allevatori che vivono nelle campagne. Bene, costoro hanno 3 volte maggiore, si è dimostrato in media, perché poi le medie sono quello che sono, perché uno può avere 5.000 nanogrammi nel sangue, un altro ce n'ha 10, comunque sono tutti in media almeno dalle 2 alle 3 volte superiore a quella dei cittadini. Quindi questo indirettamente ci spiega che il mangiare prodotti contaminati è una delle fonti importantissime per la contaminazione. Non solo, ma ci dice anche che queste sostanze, siccome gli esami poi sono stati anche rifatti visto che si stava nella zona rossa, e stranamente ci sono stati degli esami in controtendenza, non vengono pubblicati, se ne sanno pochi, ma qualche mamma ha detto: mio figlio, quando è stato fatto il primo prelievo, aveva un certo numero di nanogrammi nel sangue. Ora, dopo 2 anni in cui non abbiamo più bevuto l'acqua inquinata,
ne ha molti di più. Da dove sono entrati? Ecco, fatti come questo sono fatti importantissimi che ci spiegano che l'acqua, come è stato fatto credere, e io ho anche una registrazione filmata del responsabile FAS di qualche anno fa, che ora Pazzolo, che ora è andato in pensione, il quale spiegava dalla ULSS in una trasmissione educativa che state attenti, non vi preoccupate, i FAS si trasmettono soltanto con l'acqua che bevete, ma non con i cibi. Con i cibi è dimostrato scientificamente che non è vero. Diffondeva queste notizie false, io le ho registrate, quindi se mi vuole fare causa me la faccia, ma io gli mostro al giudice il suo filmato, le sue perfette parole. Cosa si faceva? Si faceva una disinformazione di massa. Ecco, questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo detto è necessario fare emergere nella coscienza dei cittadini, nella coscienza, la consapevolezza che viviamo in un'area profondamente contaminata, che quest'area non è soltanto la zona rossa che fu chiamata tale perché solo in base all'inquinamento degli acquedotti, ma non a quello che c'era sotto, non a quello che producevano. I cittadini pensano nel Veneto che questo è un problema ormai risolto perché hanno fatto gli acquedotti nuovi e poi non sanno che quegli acquedotti fra poco non manderanno più acqua perché l'acqua sta finendo, quindi dovranno pensare come stanno pensando ad Arzignano a spendere milioni ma per fare quest'acqua per poterla filtrare, ma è sempre il cane che si mangia la coda, perché praticamente poi si devono pulire i filtri. Sappiamo cosa è successo alla Kenvairon, ecco, e cioè questi filtri da pulire poi doveva finire quello che è stato pulito, doveva finire di nuovo nell'ambiente o nel sangue degli operai di quella fabbrica. Dunque, allora ecco, questo è il motivo per cui, a parte una serie di lodevoli ambientalisti, ecologisti che continuano con forza, con perseveranza a lottare per cercare di aiutare questa gente che viene inquinata continuamente, la maggior parte delle persone ormai, vedete qua, il pubblico non specializzato non c'è, non è presente. Tutti quelli che stanno comprando la roba dei gas sarebbero molto interessati a sentire se la roba che stanno comprando è garantita per quanto riguarda i FAS, ma non vengono perché loro si sentono già garantiti, stanno mangiando dei cibi che sono prodotti dagli agricoltori molto onesti e puliti, i quali anche loro non sanno che loro stessi forse si stanno nutrendo con i FAS, perché non solo è stato fatto anche un trucco. Una signora, io ho tutti i documenti, ho fatto un pezzo per Fasland, una signora che ha chiesto al responsabile, mi pare si chiama Zolio, qualcosa del genere, il medico che c'è a Montecchio che si occupa di queste faccende, ha chiesto di poter fare gli esami del sangue perché lei ha vissuto molto tempo a Lonigo. Lui ha detto, visto che lei non abita a Lonigo non ha nessun diritto, perché c'è un decreto, ma il decreto è fatto in maniera furba, nel senso che dice il decreto, 2 decreti della regione, che non possono aderire alla ricerca messa in atto nella zona rossa persone che non abitano lì. Certo, è un progetto, hanno deciso che aderiscono solo questo, è legittimo, ma non ha scritto che gli altri cittadini del Veneto non possono farsi controllare il sangue, questo non c'è scritto, loro non possono far parte di quel progetto, è logico, ma sulla base di questo equivoco, di fatto, se un medico ginecologo a Padova dovesse
prescrivere un esame, una ricerca dei FAS nel sangue di una sua paziente, gli si direbbe non può aderire alla ricerca che si fa all'unico. E dice che me ne frega a me, io non voglio aderire a quella ricerca, voglio sapere se la mia paziente sta correndo un rischio oppure no. Ecco, questo è stato anche il trucco con cui loro, contrariamente a quello che sta dicendo adesso, perché io leggo cosa ci manda a dire anche l'Europa, la signora von der Leyen, che di solito non dice delle cose molto belle, però in questo caso ha detto che bisogna che tutte le regioni d'Italia si attrezzino di laboratori per poter fare degli screening di massa. Questo scrive l'Europa. E invece qua gli screening, quelli che ce l'hanno, se li tengono stretti, non li fanno, ecco, tranne all'Onigo o nei paesi viciniori. Dunque, allora, questo cosa succede? Questo è il classico caso in cui una grande disinformazione di massa serve a garantire il controllo politico della regione. La gente dice sì, ci sono stati, è avvenuto tempo fa, però adesso la Biteri non c'è più, ecco, è quello che si dice. Io qua ho un documento firmato dal dottore Domenico Mantoan. Questo documento, che è stato presentato a un bel po' di persone, che sono, le leggo perché sono interessanti. Dunque, qua c'è, scusa. Luca Coletto, che allora era assessore alla sanità, Giampaolo Bottascin, protezione civile, Giuseppe Pan, pesca, caccia e agricoltura, Ilaria Abramezza, che si occupava della programmazione regionale, e poi anche al nostro carissimo presidente della provincia di Vicenza, Achille Variati. Bene. Questa è stata fatta nel 2016, questa comunicazione, nel 2016, prima che si svegliassero le mamme. Ecco, e cosa diceva lui in questi casi? Che intanto le sostanze perfluoralchilide prodotte dalla ditta Miteni di Trissino avevano inquinato gran parte del territorio. Poi diceva che l'analisi epidemiologica del 23 giugno del 2016 aveva riscontrato che si era rilevato nei 21 comuni un eccesso di mortalità per cardiopatie ischemiche, più 21% per gli uomini, più 11% per le donne, malattie cerebrovascolari, più 19% per gli uomini, più 25% per le donne, Alzheimer, demenza, più 14% per le donne. Questo scriveva Mantoan, e tanto altro, parlava anche della mortalità per queste cose. Morivano di più per l'ipertensione, più 22% per gli uomini morivano per l'ipertensione e 20% di più per le donne, morti per diabete 15% e così via. Lui ha parlato dell'ipertiroidismo femminile, che portava dell'ipotiroidismo femminile tra i 20 e i 74 anni, era molto diffuso anche per gli uomini. Allora, lui ha detto, visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, risultano tuttavia correlate le condizioni di rischio per ipercolesterolemia, colite ulcerosa, alterazione del metabolismo dell'acido urico, malattie della tiroide, alterazione di livelli di glucosio, patologie tiroidee, ipertensione indotta alla gravidanza, negli iperesposti tumori del rene e del testicolo. Non ha detto tutto, però già nel 2016 c'è. E infine lui richiede a tale scopo ai soggetti istituzionalmente competenti, che sono quei signori a cui ho letto prima, la tempestiva adozione di tutti i provvedimenti urgenti, bisognava prendere dei provvedimenti urgenti nel 2016 per la salute della popolazione, volti alla rimozione della fonte. La fonte l'abbiamo rimossa noi con le nostre manifestazioni e abbiamo fatto in modo che si aprisse il processo, ma non è stata mai rimossa dalle istituzioni. Ha fatto un falso fallimento, perché 3 manifestazioni enormi che sono state fatte grazie anche ad Alberto Peruffo, che è stato uno degli animatori di queste manifestazioni, il più importante, praticamente è stata rimossa questa fabbrica, però non sono stati presi poi tutti i provvedimenti urgenti che segnalava
Domenico Mantoan, che non è un chierichetto, ragazzi, è una persona che ha tante cose da farsi perdonare, però nel 2016 ha mandato questa lettera anche a Variati, che stava dall'altra parte della schiera. Sono passati tanti anni e in realtà questa urgenza non c'è stata, anzi si è fatto di tutti per non prenderle. Dico che poi anche la ricerca dell'ISDE ha confermato i dati che ci ha dato Mantoan praticamente. Poi questo ne parlerà anche Vincenzo. Non è stata fatta nessuna bonifica tuttora dell'area che è stata, non soltanto dell'area, perché qua si parla sempre della bonifica del territorio sotto la Mitenia, che è importante perché si dice che quando l'acqua sale, poi dopo, io devo finire perché sto andando troppo veloce, comunque, ma si deve fare la bonifica anche di tutto il territorio, è costosissima, ci vogliono miliardi per farla questa qui, oppure il contadino deve rassegnarsi a perdere per sempre la possibilità di un prodotto senza FAS. Questo allora il movimento a livello internazionale sta chiedendo da anni il bando dei FAS. Lo chiedono anche 5 stati europei, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Svezia e Norvegia. A queste richieste c'è subito la risposta delle istituzioni regionali, nazionali, eccetera, che dicono un progetto così arrecherebbe un danno talmente grande alla produzione che non è assolutamente pensabile. Laddove anche la Germania, che non è anch'essa una repubblica tanto democratica e tanto amica della salute dei cittadini, però dice guardate che solo il 95% dei prodotti che contengono FAS può essere sostituito, gli altri, quelli le valvole cardiache eccetera, probabilmente no. Va bene, ma quello è il 5% e si può pensare anche, per queste che sono assolutamente insostituibili, di arrivare a una produzione che non diffonda poi i resti della lavorazione nell'ambiente e provvedere a cercare risposte diverse. Quindi non è affatto vero che ci sarebbe un crollo economico dell'Europa se noi dicessimo che si devono abolire, però questo discorso che è propagandato dalle lobby, che sono quelle veramente interessate a continuare non solo a produrli ma anche a propagandarli, anche a bruciarli negli inceneritori, quando si sa benissimo che gli inceneritori non li distruggono ma li diffondono. Bene, anche le lobby, anche c'è una parte della popolazione che è d'accordo su questo, perché essendo male informata dice certo, se poi io non mi posso comprare la macchina, se poi mi viene a costare carissimo l'affitto di casa perché il filo è fatto, io penso che hanno ragione quelli che si preoccupano, che la potrebbero anche smettere questi ecologisti ideologici, come dice la nostra Presidente del Consiglio, che noi siamo ideologici, mentre poi invece le sue parole non lo sono, visto che poi le alluvioni avvengono per davvero. Dunque lasciamo perdere. Allora diciamo subito qual è il punto, perché devo smettere. L'idea che ci è venuta discutendo anche con i nostri compagni qui ad Arzignano eccetera, o con altri compagni che vivono in altre parti, ho parlato con Michele, ho parlato con Claudio, ho parlato con tutti quelli che bene o male rappresentano in questo momento una delle parti più importanti del movimento. La proposta è questa: proporre una legge di iniziativa popolare che costringa tutti i produttori di qualunque oggetto, compresi quelli alimentari, a dichiarare sul prodotto in maniera molto ben visibile per chi deve acquistarli: contiene PFAS, non contiene PFAS se non ci sono. Questa legge, se noi riusciamo a lanciarla, intanto convincerebbe tutte le persone con cui parliamo, perché a lei interessa, c'ha una figlia che deve avere un bambino, le interessa il fatto che sua figlia non può comprare un cibo senza sapere se è velenoso oppure no? Io penso che la maggior parte delle persone ci direbbe
che è importante, è giusto, è significativo che il cittadino ha diritto di sapere quello che mangia e con cosa si veste, ha diritto di saperlo, è un diritto nostro, un diritto costituzionale. Non possono dire no, non lo dovete sapere. Non lo possono dire, è controproducente tra l'altro dirlo. Non lo può dire il Presidente del Consiglio, non lo può dire la signora Schlein che raccomanda di fare i laboratori, perché le dice che il consumatore deve essere informato sulla qualità perché questo aiuta la concorrenza. Dunque, quindi il problema è questo, riuscire a uscire da questa prima riunione, che è soltanto l'inizio di questo che io spero sia un processo positivo, di un modo diverso di concepire la lotta ai FAS. Non chiediamo più, chiediamo ancora l'abolizione, ma ci dicono che solo per alcuni, da qui al 50, da qui al 40 e così via, ma chiediamo subito invece che tutti quanti sappiano cosa sta succedendo, cosa mangia ogni giorno, con quale stoviglie sta cucinando i suoi cibi, cosa dà da mangiare ai suoi bambini ogni giorno. Questa è una richiesta, una legge così metterebbe, per motivi proprio democratici da parte dei cittadini, metterebbe al bando tutti quei prodotti che non sarebbero idonei per questo. Guardate che già questo qua avviene per certi acquedotti. Noi ad Arzignano, nelle acque del Chiampo, con la bolletta dice sempre, presenta tutte le analisi che fa a 20, 21 FAS, molecole, che sono previste, e ora sembra, stiamo chiedendo che aggiunga anche il TFA, che è quella molecola con soli 3 atomi di carbonio, che sembra che sia diventata la maledizione d'Europa, perché dappertutto si sta diffondendo nell'acqua dell'Europa, quell'acqua che sta scomparendo, cioè l'acqua potabile. Ecco, quindi questa è la proposta, e la proposta la faccio a tutti voi, perché se io andassi a dire a loro che stiamo parlando di questo, verrebbero qui ad ascoltare, tutti. Se io dicessi guardate stiamo facendo questa proposta, vengono tutti. Se loro invece pensano che già il problema è risolto. Quindi io vi chiedo, partendo dalla vostra specifica realtà, dal tipo di lotta che state facendo, perché tutti state combattendo in vari motivi, dai pesticidi alle medicine, ai vestiti e così via. Io vi chiedo partendo da questo, se è possibile pensare di poter impegnarsi a costruire un gruppo di lavoro e poi arrivare alla produzione di una legge simile, che coinvolgerebbe naturalmente tutta l'Italia e non soltanto il Veneto. Noi che andiamo, viene anche lei, andiamo e questa è l'ultima cosa che dico, a Firenze, agli Stati Generali del Greenpeace. La porteremo, se voi siete d'accordo di farlo, la porteremo e faremo in modo che questa proposta possa essere rilanciata almeno nelle regioni in cui già si stanno tormentando, Toscana, Piemonte, ma la Lombardia, anche se non emerge molto e così via. E quindi partire con una proposta che di per sé stessa sarebbe un modo di rilanciare l'allarme tra i cittadini, dire stiamo chiedendo le firme per questo, è un modo già per far conoscere ai cittadini una realtà che non conoscono. Io ho parlato troppo e adesso penso di dare la parola a Michele Boato, che giustamente è venuto e con cui abbiamo a lungo parlato di queste cose. Alla fine ha detto che effettivamente ci sono delle possibilità che si possa fare, ma do la parola a lui, che leggerà anche la lettera di un... Ecco, dagliela. Allora, il tema è difficile. La proposta di legge che si propone deve essere nazionale, perché la Regione non può decretare ovviamente questo tipo di decisione, e quindi
c'è una necessità di una campagna nazionale, almeno in alcune regioni, che parta per arrivare alle 50.000 firme minime necessarie per una proposta di legge. La mia esperienza mi dice che mai in tutti questi 50 e tanti 70 anni di Repubblica Italiana, mai una legge di iniziativa popolare è arrivata al risultato, e questo la dice lunga ancora di più sulla difficoltà di questa iniziativa. Ciò nonostante, il tema in questa maniera viene sollevato con una proposta seria, cioè quella della prevenzione, perché questa è la proposta della prevenzione, cioè dire: io decido se acquistare o meno un certo prodotto, alimento o altro che sia, soprattutto alimento, e perciò mi tutelo a priori. È difficile, gli interessi economici sono sempre prevalenti su tutte queste cose, su ogni cosa. Pensate che al primo processo famoso di Bortolozzo li hanno assolti tutti, nonostante le centinaia di cartelle cliniche che dimostravano il rapporto di causalità fra il CVM e le morti. Li hanno assolti tutti. Nella seconda ne hanno condannati 4 a pene irrisorie, 4 dirigenti. Questo è quello che è meglio, 4 a pene irrisorie che nulla. Ma nella prima la magistratura ha fatto questo magnifico effetto. Pensate che il giudice che quella volta li ha assolti tutti era il candidato in pectore per la sinistra come sindaco di Venezia. Pensate dove siamo in Italia, a che punto siamo. Ma secondo me questa cosa va portata avanti, e poi regione per regione, quando si richiedono le firme per quella proposta di legge, che deve essere semplicissima, un articolo chiaro e basta, ci deve essere anche una firma che è rivolta alla regione, perché la regione ha una serie di compiti che non svolge, e lo ha dimostrato adesso Tita raccontando Mantoan nel 2016, l'aveva già cominciato a dire. Siamo arrivati al 2024, è stato fatto 1/100 delle cose necessarie, non sto qui ad elencarle, ma è 1/100, tra bonifiche, tra certificazioni, tra ricerche scientifiche, eccetera, eccetera, addirittura col divieto che abbiamo sentito all'analisi del sangue delle persone che lo chiedono, addirittura, cioè questo è il massimo, sembra una cosa da Orwell. Ebbene, bisogna fare anche una richiesta, non di tante cose, ma di 2 o 3 cose rivolta alla regione, perché in questa maniera il risultato può esserci anche già, perché tu quando proponi questo, e in questo ci può essere o l'elemento referendum regionale, ma non è funzionale, anche questo non è mai successo in Regione Veneto. Le raccolte di firme per il referendum in Regione Veneto si sono fatte un paio di volte, e tutte e 2 le volte hanno fatto un cambiamento piccolo della legge che era oggetto di referendum, in maniera che tale che il referendum non si facesse più. Però qualcosa di regionale, secondo me, dovrebbe essere messo in parallelo. Io mi fermo qui per dire che questa cosa deve essere, in questa cosa va coinvolto assolutamente la questione Solvay, Alessandria e Piemonte in particolare, e poi la questione Concia, eccetera, della Toscana. Se parte da 3 regioni in Toscana l'interlocutore è di sinistra, in Piemonte qui l'interlocutore è di destra, ma gli interlocutori si muovono più o meno nella stessa maniera, cioè negando il problema, interlocutori regionali intendo dire. Io penso che sia possibile fare questa svolta, che poi si arrivi proprio a quella legge ho i miei dubbi, ma quando si fanno queste cose qualche effetto secondario c'è sempre, nel senso che magari in un'altra legge si infila qualcosa che ha riferimento ai PFAS e non solo alla diossina o cose simili che sono state fatte in Italia. Io non so se deve intervenire la signora, non so, Tita.
No, abbiamo fatto un elenco in modo... Se seguiamo l'elenco è Dario Zampieri. Sì, esatto. Sì, buongiorno a tutti, io sono Dario Zampieri, sono un ex professore di geologia dell'Università di Padova e mi interesso da molti anni di tematiche ambientali, e tanto che sono iscritto anche a ISDE, nonostante non sia un medico, perché trovo molto efficace l'azione che ISDE sta portando avanti su queste tematiche. Allora, intanto ringrazio Tita Fazio per avermi invitato a dare inizio a questo incontro molto importante, prendendo lo spunto da un episodio che mi è occorso circa un anno fa e che io ho utilizzato negli incontri con gli studenti delle scuole superiori nell'ambito del progetto ideato da Donata Albiero, che è attivo da molti anni. Io ci sono entrato più recentemente, negli ultimi 2 anni, e nell'ultimo anno in particolare ho accennato in maniera molto più superficiale rispetto a quanto farò adesso, ho accennato a questo esempio, e quindi se volete è un episodio banale, però può essere lo spunto per iniziare a parlare di queste tematiche. Allora, vediamo. Ecco, l'episodio che mi è occorso è questo. Circa 1 anno e mezzo fa ero nel negozio di articoli sportivi di cui mi servo abitualmente, e vedo nella rastrelliera dei guanti invernali, vedo un tipo di guanto diverso da tutti gli altri, eccoli qua, in quanto costituiti da pelle. Quindi ho provato a indossarli, dei guanti morbidissimi, caldissimi, sono guanti da sci, molto piacevoli anche al tatto, se non che sollevando il bordo di pelle del guanto mi sono imbattuto in questa etichetta: warning, attenzione, cancro e danni riproduttivi. E poi c'è rimando a un sito web www.p65warnings.california.gov. E vabbè, il titolare del negozio ha visto che era interessato a questa cosa, ha detto: beh, approfondisci, poi mi sai dire. Allora, cosa che ho fatto una volta tornato a casa, e quindi ho realizzato, andiamo avanti, grazie, che la P65 è la sigla che si riferisce alla Proposition 65, che è una legge della California che risale, pensate, addirittura al 1986. Fra un attimo ci torno. Allora, questi guanti hanno, nell'etichetta c'è scritto che hanno un triplice trattamento impermeabile. Il primo è una cottura, è pelle di maiale, una cottura a 215 gradi, poi c'è un trattamento con la cera d'api per renderli impermeabili, e infine c'è l'applicazione di un rivestimento esterno, non si sa formato da cosa, comunque si fa riferimento a questo DWR, Durable Water Repellent, che è la sigla che si usa per i rivestimenti di tutti i capi impermeabili, molto resistenti a lunga durata, e quindi che conferiscono le proprietà di resistere all'acqua e all'umidità, eccetera. Tra l'altro, vediamo, ecco, alcune ditte, adesso non voglio fare la pubblicità in particolare a questa ditta, però alcune ditte lo dichiarano, dichiarano esplicitamente di che cosa è fatto questo DWR, no? Per esempio vediamo Patagonia che dice: è prodotto utilizzando sostanze chimiche tossiche. Quindi qualche ditta ha l'onestà di dichiararlo senza per questo compromettere i propri commerci. Andiamo avanti. Ecco, questa è la pagina che ho tradotto della Proposition 65. Vi faccio notare questa icona, il punto esclamativo, poi ci torno sopra più avanti. Allora, la proposta 65 richiede alle aziende
di fornire avvisi ai californiani circa esposizioni significative a sostanze chimiche che causano cancro, difetti alla nascita e altri danni riproduttivi, eccetera. La proposta 65 consente ai californiani di prendere decisioni informate circa la loro esposizione a queste sostanze chimiche. Bene, andiamo avanti. Allora, abbiamo sentito che Draghi, nella sua relazione all'Unione Europea di circa una settimana fa, sul futuro, la relazione sul futuro dell'Unione Europea, ha citato esplicitamente i PFAS ed ha detto che non è possibile smettere di produrli perché sono indispensabili alla transizione energetica. Sappiamo che sono contenuti nelle batterie al litio e che quindi questo ci metterebbe in una posizione di inferiorità rispetto alla Cina, per esempio, no? Per quanto riguarda la competitività industriale. Bene, purtroppo non ha detto anche una cosa importantissima che io ho riportato in un post pubblicato su Fastland un anno fa, tratto da un articolo scientifico. Bene, è stato dimostrato che la produzione di 1 chilo di PFAS costa mediamente all'industria 16 euro. Il costo per la società per riparare ai danni di questo chilo diffuso nell'ambiente è 1000 volte superiore. Cioè qua ci vanno dentro il rifacimento, il costo del rifacimento degli acquedotti, il costo del trattamento con i carboni attivi, i costi sanitari per cercare di rimediare alle malattie indotte da questi PFAS. Primo. Secondo, dimentica di dire che Draghi che una legge quale quella che viene proposta qui oggi non avrebbe alcuna influenza a livello economico, come dimostra il caso della California, che non solo ha il PIL più alto di tutti gli stati dell'Unione Americana, ma addirittura dal 2017, se fosse un paese indipendente, la California sarebbe la quinta potenza industriale del mondo, supera addirittura quella della Gran Bretagna, eccolo qua, vedete, no? California è al quinto posto, è avanti di 2 posti rispetto al PIL dell'Unione, della Gran Bretagna. Quindi a questo proposito, ecco, una mia personale opinione è che, come è stato già detto del resto prima di me, il bando totale è giusto portare avanti questa lotta, però ha scarse probabilità di successo, perché appunto ci sono delle lobby potentissime che agiscono a Bruxelles, le lobby della chimica, lo sappiamo, e perché i PFAS hanno anche applicazioni di tipo militare. Non so se lo sapete, ma negli anni 40 i PFAS, queste molecole, sono state prodotte proprio durante il processo di produzione della bomba atomica, e poi da lì in poi si sono ampliati gli usi in maniera incredibile. E quindi in tempi di guerra come quelli che viviamo, tragicamente, chiedere il bando totale credo che sia una illusione, diciamo, almeno in tempi brevi. Comunque va perseguito. Mentre molto più utile è appunto una proposta come quella che verrà fatta oggi di rendere palese ai consumatori il contenuto di qualsiasi oggetto che comperiamo. Tra l'altro non si capisce perché se effettivamente attualmente potrebbero essere indispensabili per certe specifiche applicazioni molto particolari come le batterie al litio, però non si capisce perché devono entrare nelle nostre case, essere presenti nei cosmetici, essere presenti negli involucri di avvolgimento della carta oleata che avvolge il formaggio e così via. Questo, cioè, non ha niente a che fare con l'economia, questo, no?
Allora qui sempre la proposition 65 fa riferimento a un elenco che si può scaricare dal sito. È un elenco che viene aggiornato di anno in anno, dove entrano nuove sostanze riconosciute tossiche e eventualmente altre ne escono se il progredire delle conoscenze permette di fare questo. Allora, queste sostanze cancerogene, ho una cosa da dire. Allora, la proposta 65 afferma che l'elenco come minimo deve comprendere sostanze chimiche riconosciute come cancerogene nel codice del lavoro della California, che a sua volta riconosce le sostanze cancerogene identificate dallo IARC. Andiamo avanti. Ecco, questa è la prima pagina di questo PDF che si può scaricare dal sito. Vedete, cancro, e qua io chiedo ai medici, perché si parla solo di cancro e di sviluppo, di danni allo sviluppo del feto, non so, dell'organismo. Non lo so, questo non essendo medico non me lo spiego. Comunque, vedete che questo è del 22, aggiornato al 22, e la legge è del 1986. Allora, vediamo la prossima pagina. Ecco, arriviamo a pagina 18, vedete, sono 22 pagine, quindi questo elenco include 1 migliaio di sostanze e alla lettera P ci imbattiamo nei famigerati PFAS, no? PFOA e FOS. Anche se nell'etichetta non è scritto esplicitamente che sono stati usati i PFAS, però è estremamente probabile per i motivi che vi ho spiegati prima, il tipo di lavorazione, no? Ecco, una considerazione che mi viene da fare. Qui abbiamo un elenco di 1 migliaio di sostanze, ma io mi chiedo, ma nell'acqua che ci viene venduta come potabile sono mai state cercate tutte queste 1000 sostanze? Cioè, è veramente potabile? I PFAS fanno parte della categoria di POP, Persistent Organic Pollutant, cioè sono i composti indistruttibili che una volta immessi nell'ambiente rimangono per sempre, o comunque per tempi lunghissimi, secolari, non sappiamo effettivamente quanto, perché non esistono dei meccanismi naturali in grado di degradarli, in quanto sono sostanze artificiali. Che fanno parte a loro volta, i POP, quelle che vengono in questo schema, non so, qualcuno di voi probabilmente lo conosce, rappresenta i 9 sistemi che devono funzionare correttamente per garantire sul pianeta Terra uno spazio abitabile per l'umanità. Lo spazio abitabile riguarda il nucleo di questa figura a spicchi. Allora, nella zona verde siamo all'interno della zona di sicurezza. Quando usciamo dalla zona di comfort verde, entriamo progressivamente in un campo ad elevato rischio. Bene, questi sistemi, adesso non sto a perdere tempo, il cambiamento climatico, le nuove entità di cui adesso specifico, l'ozono stratosferico, vedete che è rientrato, era uscito ma è rientrato grazie a una legge del protocollo di Montreal che ha messo al bando i clorofluorocarburi a suo tempo negli anni 80 e così via. Adesso non li sto a citare tutti. Vediamo che di questi 9 sistemi, questa figura è stata messa a punto dal Centro per la Resilienza dell'Università di Stoccolma e viene continuamente aggiornata. Questi 9 sistemi che devono funzionare correttamente per garantire la sopravvivenza dell'umanità, ben 6 sono stati sforati. I limiti di questi 9 sistemi sono stati sforati in 6 di questi 9 casi. Allora, vediamo le nuove entità cosa sono. Sono delle nuove in senso geologico, nel senso che prima degli anni 40 non erano presenti sul pianeta Terra, e qui ci vanno dentro le centinaia di migliaia di sostanze chimiche che sono state e che vengono continuamente prodotte al ritmo di migliaia all'anno e che quindi vengono immesse nell'ambiente. C'è dentro i pesticidi, il DDT, ci sono dentro gli OGM, ci sono dentro gli antibiotici, cioè centinaia di migliaia di sostanze che appena 70 anni fa
70-80 anni fa proprio non esistevano sul pianeta Terra. Per questo sono state chiamate nuove entità. E poiché lo studio degli effetti eventuali tossici di queste nuove entità non riesce ovviamente a tenere il passo al ritmo della produzione costante di nuove entità ogni anno, anche se non si è ancora definito un limite quantificabile, però sicuramente viene affermato da questi studi, sicuramente è in zona rossa, siamo in zona rossa, no? È stato sicuramente superato, e quindi questo è, i PFAS appartengono a queste nuove entità. Vediamo la successiva. Ecco, vengo all'Europa, all'ECHA. Vi ricordate che vi avevo mostrato all'inizio, vi avevo fatto osservare il punto esclamativo. Allora, questi pittogrammi, CLP, classificazione, etichettatura e packaging, cioè avvolgimento, devono contenere questi pittogrammi che avvisano sulla pericolosità. Inclusi i consumatori devono vedere queste icone, no? Questi pittogrammi. Però riguardo, se io poi vado a vedere, vediamo la successiva, vado a vedere per esempio il pittogramma col punto esclamativo, vedo che si riferisce solamente a casi di potenziale crisi acuta dovuta a ingestione o a contatto con gli occhi, quindi detersivi, si parla di detersivi, detergenti, antigelo, liquido per pulizia dei vetri, silicone, supercolla, vernice. Cioè non c'è nessun accenno alle sostanze tossiche croniche, cioè che entrano lentamente, possono entrare lentamente nell'organismo, e quindi è chiaramente deficitario da un punto di vista legislativo, no? Penso che è chiaramente deficitaria questa definizione che dà l'ECHA del pericolo per la salute. Andiamo avanti verso la fine. Ecco, tra l'altro sempre il sito dell'ECHA dice che i PIN, avevamo visto prima che devono essere informati i consumatori. I piani nazionali di attuazione PIN sono pubblicati sulla pagina web della Convenzione di Stoccolma. Ora, ma ditemi, chi è che ha tempo di andare a visitare la pagina web della Convenzione di Stoccolma per capire se sta acquistando un prodotto che contiene queste sostanze pericolose? Cioè, è un modo di nascondere. Andiamo avanti, sono verso la fine. Ecco, è uscito pochi giorni fa questo articolo che studia la tossicità degli involucri di avvolgimento del cibo, quindi che entrano quotidianamente in casa nostra, e il risultato di questo studio è che ci sono oltre 1800 sostanze chimiche a contatto con gli alimenti e che migrano dalla carta al contenuto, no? Al cibo contenuto. Un altro, oltre alla carta di avvolgimento, un altro fattore di ingestione legato ai bicchieri di carta, no? Perché la carta non si bagna? Perché internamente è rivestita di una lamina coi PFAS, e quindi mettere bevande ad alta temperatura, come si usa naturalmente negli Stati Uniti, in Canada, sono appena stato, no? Tutti bevono il caffè all'americana, il bicchierone riempito di questo caffè bollente, e che si sorseggiano lentamente. Ecco, questo è uno dei modi di introdurre nell'organismo i PFAS. Ultima, ecco, allora, quindi ci sono due modi per informare il pubblico in etichetta. Uno è quello di dire contiene i PFAS, come abbiamo visto la pubblicità della Patagonia, no? Che li ha sostituiti in gran parte dei prodotti, ma conta per il 2025 di fare una sostituzione totale. E lì dipende dall'onestà della ditta, no? Cioè se una ditta mi dichiara che contiene, non ho motivo di dubitarne, perché è eventualmente contro i suoi interessi. No? Viceversa, se dice non contiene PFAS l'etichetta,
Cioè, come faccio a sapere se è veritiera o no questa affermazione? Ci deve essere un ente terzo che certifichi questa affermazione, perché altrimenti potrei... Ecco, il classico caso è quello delle padelle antiaderenti, questa che si vanta anche qui di un label Climate Pledge Friendly, quindi amica del clima, senza FOA. Questa è un'etichetta, come si dice, ingannevole, perché il FOA sappiamo che non viene più prodotto da una quindicina d'anni, e quindi io non so con che cosa sia stato eventualmente sostituito questo FOA, no? Quindi questo è un modo ingannevole di informare il consumatore. Credo di aver finito. Grazie, sì, ho finito. Interessantissima questa cosa. Questa legge della California ci fa capire che si può, non è così impensabile. Vincenzo Cordiano, ISDE. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie. Io non ho presentato... Perché non dici che c'è anche chi si vede il tuo per favore? non vorrei che fosse un conflitto di interessi, va bene, adesso lo diciamo. Dici che è di Sì, ringrazio per l'invito. Innanzitutto voglio portarvi i saluti di Patrizia Corrà di Padova, che si scusa per non essere presente per pregressi impegni. Patrizia Corrà è presidente provinciale di ISDE Padova. E ISDE è appunto l'associazione scientifica di cui io sono presidente per il Veneto, è conosciuta in Italia come Associazione dei Medici per l'Ambiente, però è un'organizzazione internazionale, e ISDE sta in effetti per International Society of Doctors for Environment, cioè società internazionale dei dottori per l'ambiente, dove per dottori va inteso in senso largo come in termini anglosassone, non solo medici, ma dottori delle varie discipline, perché appunto per la difesa dell'ambiente richiede delle conoscenze non solo di tipo medico-sanitario, ma anche di altro tipo, che vanno dalla geologia, e qui abbiamo appunto anche un rappresentante del seminario Zampieri, ma poi possono iscriversi anche tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro qualifica, dal loro impegno professionale, purché ne condividano i regolamenti, lo statuto, le obiettività, come si dice in inglese, la mission, e quindi noi auspichiamo che si iscrivano, che entrino nella nostra associazione anche cittadini non medici o comunque non operatori sanitari, perché tante cose noi come medici non le sappiamo, non le possiamo sapere per la nostra formazione, tante cose che riguardano appunto la difesa dell'ambiente, che vanno da conoscenze di chimica, di geologia, di fisica, di trattamenti dei rifiuti, eccetera, che un po' esulano dalle nostre competenze specifiche e professionali. Io appunto, essendo medico, mi sono occupato dei PFAS praticamente da subito, dal 2013, da quando la Regione Veneto comunicò ai cittadini che appunto la scoperta di queste sostanze chimiche nelle acque potabili di una vasta porzione della regione, inquinata, come ormai è noto, dalle emissioni pluridecennali della RIMAR, prima Ricerche Marzotto e poi Miteni, eccetera. Dunque io mi ero preparato, siccome ormai penso degli effetti sulla salute li sanno tutti, non penso che esista qualcuno che vada a dire che questi composti siano innocui, come facevano sempre la 3M e la DuPont all'inizio, ma ancora fino a pochi anni fa bastava andare sui siti delle multinazionali, andare e leggere cosa dichiaravano la stampa e i media, oppure nelle deposizioni nei tribunali negli Stati Uniti nel corso
dei processi, le class action che sono state come dire, intentate a decine o centinaia. Quindi dirigenti, anche medici, andavano a dire che tranquillamente, ma questo ripeto fino a pochi anni fa, che queste molecole erano innocue, essendo state prodotte per anni, essendo poi ormai entrate nel sangue di tutti gli esseri viventi, e quindi non c'erano notizie che facessero danni alla salute. Soltanto per un rapido riepilico, ripeto che alcune di queste molecole sono cancerogene, sono state tali. Il PFOA, l'acido perfluoroaltanoico, è stato riconosciuto a dicembre dell'anno scorso come sicuramente cancerogeno dalla IARC, che la IARC è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, che si occupa appunto della classificazione dello studio della cancerogenicità delle molecole. Il sistema è stato messo appunto non a caso da Lorenzo Tomatis, che è uno dei padri nobili di ISDE, era un ricercatore che fece praticamente tutta la sua carriera negli Stati Uniti, e poi fu richiamato verso la fine, diciamo, della sua attività professionale a dirigere appunto questa sezione dello IARC. Quindi il cancerogeno, sicuramente cancerogeno, ma si sapeva ormai almeno da 20 anni, da circa 20 anni, dal 2005, quando l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti, l'EPA o EPA, c'era la preoccupazione della cancerogenicità del PFOA, preoccupazione che nasceva soprattutto dagli studi animali, sugli animali in laboratorio, e lì si sviluppò una diatriba fra un comitato di esperti indipendenti che diceva che il PFOA andava classificato allora come probabile cancerogeno per l'uomo, e questo avrebbe comportato l'eliminazione del PFOA da tutti i processi industriali che portavano al contatto di questa molecola nei materiali che potevano venire a contatto, scusate il gioco di parole, con gli alimenti. Quindi anche il Teflon, per la cui produzione il Teflon è un polimero, il politetrafluoroetilene, che è stata la prima FAS comparsa per caso sulla faccia della Terra nel 1938, non è stata sintetizzata ad hoc dall'uomo, ma apparve per un errore di un tecnico, la cosiddetta serendipità, che decise qualcuno o qualcosa che questa molecola apparisse appunto sulla faccia della Terra. Dicevo, questo politetrafluorene, il Teflon, che viene utilizzato, probabilmente l'applicazione più nota è quella del rivestimento per le padelle antiaderenti, il pentolame antiaderente, avrebbe praticamente portato all'eliminazione, alla restrizione del PFOA, e lì, per ritornare al discorso delle lobby, siccome di questo comitato dell'EPA facevano parte ex dirigenti della DuPont, fu invece definita questa molecola come suggestiva di cancerogenicità, cioè come possibile e non probabile. Può sembrare un sottile gioco di parola, eccetera, però questo permise di continuare a utilizzare il PFOA ed altri PFAS nella sintesi di altre PFAS che poi venivano messe nei contenitori per alimenti, nei sacchettini del fast food, eccetera, eccetera. Qualsiasi alimento, come dire, che non sia di carta non rivestita, così il contenitore può contenere PFAS o altre sostanze tossiche. Quindi, dicevo, l'elenco del male, oltre alla cancerogenicità, e soprattutto per quanto riguarda il cancro del rene e del testicolo, che le prove scientifiche sono ormai inoppugnabili e che hanno appunto spinto la IARC a dicembre dell'anno scorso ad aggiornare la sua classificazione come da probabile cancerogeno a cancerogeno sicuro per l'uomo, quindi spostandolo da classe 2 a classe 1.
Poi c'è il PFOS, l'altra molecola che è stata bandita negli Stati Uniti dal 2000, l'acido perfluorotansulfonico, che invece è considerato possibilmente cancerogeno. Poi tutti i PFAS possono essere interferenti endocrini, quindi alterare il buon funzionamento delle ghiandole endocrine che producono ormoni, oppure dei processi fisiologici importanti per il buon funzionamento del nostro corpo, soprattutto tutti quei meccanismi che controllano il metabolismo degli zuccheri e dei grassi, tanto che uno degli effetti collaterali anche sui quali esiste unanime accordo nella comunità scientifica è quello di provocare un aumento del colesterolo, quindi anche nei bambini, per cui quindi si troveranno esposti praticamente fin dall'inizio per tutta la vita a questo fattore di rischio, il colesterolo, l'aumento del colesterolo, che come sappiamo è un fattore di rischio importante, uno dei più importanti per l'aterosclerosi e tutte le complicanze che vanno dalle malattie cardiovascolari, infarto, angina pectoris, ictus cerebrale, alterazione della circolazione nei vasi periferici, la cosiddetta arteriopatia obliterante degli arti inferiori. E questa è riconosciuta anche dalle principali agenzie internazionali, dall'EFSA, che è l'agenzia per la sicurezza degli alimenti, che ha sede a Parma, l'agenzia europea, e anche da varie agenzie americane, eccetera. Quindi e questo potrebbe spiegare per esempio l'eccesso di malattie cardiovascolari, che è stata riscontrata nella zona rossa dapprima nel nostro studio ISDE, che è stato il primo ad essere condotto nel 2016, ed è da lì che poi Mantoan prese anche lo spunto per replicare lo studio che, a quanto si dice, tenne nascosto nel cassetto per mesi, fino a quando appunto non fu pubblicato. Annunciammo, a Roma, nella sede dell'Enea, il 5 maggio 2016, appunto i risultati del nostro studio. Studio poi, i risultati confermati anche dal recente studio del professor Biggeri di Padova, che dimostra, ha esteso in pratica il nostro studio fino al 2018, ha dimostrato che anche lì c'è un eccesso di mortalità che perdura ancora adesso, quindi soprattutto eccesso di mortalità e di malattie a carico delle generazioni più giovani, per pura dimostrazione di come l'esposizione sia iniziata praticamente fin dalla nascita o ancora prima, e quindi si traduce nella comparsa di malattie in epoca sempre più precoce. Questo equivale nell'arco appunto di 30 anni a un eccesso di circa 4.000 morti in più rispetto a quelle attese rispetto alle zone non contaminate. Quindi poi disturbi della fertilità, disturbi del sistema immunitario, soprattutto nei bambini, che guarda caso vanno proprio, ormai sappiamo, interferiscono con il buon funzionamento dei linfocitici, cellule del sangue, e di quella parte dei linfociti che vanno a controllare il cancro, perché il nostro organismo è dotato di meccanismi di difesa anche contro le cellule neoplastiche, e se questi meccanismi vengono alterati da prima della nascita, questo può spiegare perché appunto ci sia un incremento di malattie tumorali anche nei giovani rispetto alle fasce più anziane, più adulte della popolazione. Altra problematica è appunto quella delle malattie epatiche. Si sa benissimo perché questi PFAS vanno ad accumularsi nei polmoni, nel fegato, ma anche nei polmoni, soprattutto anche i PFAS corti, cioè i PFBA, eccetera, quelli a 4 atomi di carbonio, che vengono ritenuti meno accumulabili, meno persistenti, ma probabilmente è vero che si riscontrano con minore frequenza nel sangue, in minore quantità, ma come dimostrato ormai perché si accumulano negli organi, soprattutto polmoni, fegato, reni, cervello e ossa.
e quindi l'accumulo nel cervello potrebbe spiegare quell'eccesso di malattie degenerative, Alzheimer e morbo di Parkinson, a cui citavo prima, ma anche questo, ripeto, è il nostro studio che per primo al mondo aveva dimostrato questo eccesso di malattie degenerative nella zona rossa, nei soggetti cioè, che erano stati più esposti per anni ad elevate concentrazioni di PFAS nel sangue. Quindi ormai i danni alla salute sono certi, evitiamo di... cioè si potrebbe anche parlare dei danni per esempio agli animali di affezione, insomma, perché vivono con noi, qui ci vorrebbe appunto qualche veterinario che ci dicesse, anche questo è un problema che sta emergendo sempre di più, perché spesso anche gli animali domestici, quelli che vivono nelle nostre case, i pet per l'inglese, si nutrono di sostanze dallo stesso cibo che mangiano gli uomini, quando non di sostanze fatte ad hoc, che anche queste possono contenere PFAS. Quindi esaurita questa parte, diciamo, io mi ero un po' concentrato, perché sono incuriosito, per studiare proprio le motivazioni della controparte, in questo caso della Confindustria, della Federchimica, per spiegare la loro opposizione. Infatti io nel titolo proposto era la opposizione, OP fra parenti, no, della Confindustria e della Federchimica alle regolamenti, ai decreti proposti di regolamentazione e decreti di queste molecole. Sono due documenti importanti che vi invito a leggere, chi fosse interessato, si possono reperire liberamente da internet. Il primo è stato diciamo, elaborato dalla Confindustria durante il periodo di osservazione, cioè, riferendosi alla proposta fatta dai 5 Stati del Nord Europa, a cui diceva Titta, che avevano proposto, appunto, fatto la richiesta all'IRRIC, che è l'agenzia che si occupa della regolamentazione delle sostanze chimiche. Queste 5 nazioni avevano suggerito e proposto, avanzata la richiesta di mettere al bando totale questi PFAS. Tutti i PFAS, e qui ci potrebbe dire quanti sono, non lo sappiamo, ma ne parliamo dopo. Quindi questa è l'osservazione della Confindustria, la proposta di restrizione REACH sul PFAS. E poi l'altro documento invece ci riguarda un po' più come italiano, è quello, le osservazioni fatte, la memoria presentata sempre dalla Confindustria in occasione della discussione della proposta di legge della scorsa legislatura, la proposta di legge disegno numero 2392 del 21 settembre, intitolato Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoralchiliche per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano. Quindi questo sembra interessante, perché appunto contiene un elenco dettagliato, minuzioso, quasi pedante di tutti i prodotti dove questi PFAS si possono trovare, e quindi questa è la voce ufficiale, diciamo, della Confindustria, e quindi questo potrebbe essere già un ottimo inizio per cercare di evitare questi PFAS. Chiaramente ci sono alcuni... un autogol, sì, ci sono, però chiaramente il fine loro è quello di dire che queste, come già accennato, queste proposte sono, queste sostanze sono insostituibili, la cui più o meno immediata rimozione di queste molecole porterebbe allo sfacelo, alla fine dell'economia del mondo industriale, soprattutto in Europa, no? Dove che non verrebbe più come è possibile la concorrenza con la Cina e con gli Stati Uniti, e quindi contiene a mio avviso poche rare affermazioni condivisibili, come quelle per esempio che non si sa effettivamente quanti sono il numero di PFAS,
E questo dipende dalle definizioni, cioè possono variare da 4.700 secondo la definizione della OECD, che è l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo in Europa, però vanno a 12.000 secondo la classificazione dell'EPA, dell'agenzia americana, ma adesso sarebbero arrivati a 15.000 se non più, sarebbero un numero intermedio secondo un'agenzia del Regno Unito, quindi tutto dipende dal modo in cui definiamo. E qui il primo problema è effettivamente quanti sono questi PFAS, perché anche volendo accettare la definizione dell'OECD sarebbero 4.700, però non tutte queste molecole sono effettivamente prodotte quotidianamente, alcune non vengono più prodotte, come il PFOA, almeno diciamo, nel mondo occidentale, insomma in Europa e negli Stati Uniti. Alcune non sono mai state immesse in commercio a causa della loro pericolosità, altre capito, ci sono ma non lo sappiamo, per esempio l'acido trifluoroacetico che ha 3 atomi di carbonio e nessuno cerca. Quindi questo, quando vediamo anche per il problema dell'etichettatura, diciamo quali sono i PFAS, quanti sono. E allora, secondo quella versione della Confindustria, sarebbero tutte praticamente indispensabili e tutte bisognerebbe, come dire, permettere il loro utilizzo, perché appunto metterebbero in crisi vasti settori dell'economia. Però questo, ripeto, è un problema reale, perché forse la confusione è stata creata d'arte in questi ultimi anni, perché cioè, se noi vogliamo mettere un'etichetta, quali PFAS le mettiamo tutti, però non esiste nemmeno le metodiche del laboratorio per analizzare queste sostanze. Al massimo nei laboratori, ho fatto il conto nei vari studi, in alcuni laboratori di ricerca fra i più avanzati al mondo, il massimo che ho visto dosare sono 158. In Veneto si è partiti con dosarne nel sangue e nelle acque una dozzina, adesso forse arriva a 17-18. E quindi la legge europea, la direttiva europea che entrerà in vigore nel 2026 praticamente ne obbliga il loro dosaggio di 24, mi pare, di queste molecole che vanno a costituire la cosiddetta somma dei PFAS, però propone un altro parametro che è il totale dei PFAS, dove appunto andrebbero messi tutti i PFAS, per i quali il limite viene proposto a 500 nanogrammi litro nell'acqua. Quindi però questi PFAS totali quanti sono? Dove andiamo a metterli? L'acido trifluoroacetico, per esempio, che è un additivo usato dappertutto, soprattutto nei pesticidi, e questo non viene dosato. Però probabilmente se noi lo facessimo nel sangue, invece di usare l'analisi target, viene chiamata bersaglio, cioè andare alla ricerca di ogni singola molecola, andassimo a dosare il fluoro totale, che si faceva all'inizio prima della disponibilità delle metodiche che consentono di dosare singolarmente le PFAS, diciamo, troveremo che il nostro sangue generalmente potrebbe contenere più del doppio di fluoro organico totale rispetto al fluoro, alla somma del fluoro calcolato con la somma delle singole PFAS che noi andiamo a cercare, singole specifiche. Quindi probabilmente nel nostro ambiente c'è molto più fluoro collegato con le PFAS di quello che viene abitualmente ricercato. Quindi, e questo pone effettivamente un problema, insomma, no? Lo dice la stessa Confindustria, anche perché la presenza dei PFAS nei vari prodotti spesso avviene, diciamo, a insaputa dei produttori, nel senso che
per ritornare ai pesticidi, e qui poi magari passo la palla, come dire, a Gianluigi Salvador, che penso che interverrà anche lui. In uno studio recente hanno trovato che il 70% mi pare dei pesticidi negli Stati Uniti contiene PFAS, soprattutto acido trifluoroacetico. Però questi PFAS non sono stati aggiunti intenzionalmente dal produttore dei pesticidi, né hanno lo scopo di funzionare da pesticidi, cose che alcuni PFAS fanno. Però probabilmente sono stati ceduti dai contenitori nei quali questi PFAS o le sostanze di sintesi intermedia, cioè utilizzate poi per la sintesi finale dei PFAS, quindi contenitori di plastica, venivano contenitori che poi cedevano, come fanno i contenitori per alimenti, ai PFAS. Quindi il produttore di pesticida si troverà ad essere, lungi da me l'idea di difendere i produttori di pesticidi, però effettivamente questo può essere un problema reale, perché soprattutto, anche come dice la Confindustria, questo a causa del mancato obbligo per i fornitori di dire che quello che loro danno, quello che loro vendono contiene perfluorurati, e quindi questo potrebbe essere anche un modo di sfruttare queste rischio. Benissimo, voi stessi dite che il problema è quello che non ci siano perfluoruri, l'obbligo di dichiarare perfluoruri. Benissimo, allora cominciate prima a dichiararli, no? Ecco, poi vado un po' a braccio e quindi cerco di rispondere a quello che diceva Zampieri, alcune domande di tipo medico. Perché solo cancro e infertilità? Non lo so, probabilmente perché sono le malattie per le quali esistono le evidenze scientifiche più forti. Non complete, e a questo punto faccio propaganda per il libro che vedete lì. Il libro di cui io ho curato l'edizione è stato scritto in collaborazione con una dozzina di ricercatori fra i più importanti italiani e europei. Per esempio il primo capitolo è stato scritto da Stefano Polesello, che è ricercatore del CNR, che è stato quello che assieme a Sara Valsecchi e ad altri pochi pionieri, su incarico del Ministero dell'Ambiente, tra il 2011 e il 2013 scoprì la presenza dei PFAS nelle acque potabili. Poi so anche scritto il capitolo sugli alimenti, per esempio, quindi sono scritto da Alberto Mantovani, che ha lavorato veterinario dell'Istituto Superiore di Sanità, e lì c'è il problema, per esempio, dei PFAS contenuti negli alimenti per animali, nei mangimi, che viene regolato, insomma, ecco. E poi c'è il capitolo sulle malattie scritto da me, da Francesco Bertola, ma anche un altro capitolo importante sulle malattie dei bambini, scritto dal professor Grandjean, che è un professore danese che insegna ad Harvard anche negli Stati Uniti, eccetera. E poi alcuni capitoli scritti anche da giornalisti, da Alberto Peruffo, di cui si parlava prima, in cui si fa un po' la storia. Vi invito a comprarlo, perché i proventi di questo libro, se ci saranno tutti devoluti allo studio che sta facendo il collega Francesco Bertola, presidente di ISDE Vicenza, sulla fertilità maschile, sui possibili danni alla fertilità maschile, quindi gli spermatozoi e testicoli, negli 1000 giovani della zona rossa, 1000 giovani adulti che in età fertile, che potrebbero avere danni dall'esposizione a questi PFAS. I risultati preliminari ci dicono che almeno il 30% di questi giovani hanno almeno un'alterazione dello sperma che potrebbe compromettere la fertilità in futuro. Una media di 3 con un massimo di 5, che sono le alterazioni previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci servono almeno 160.000 euro per fare questo studio, 1.000 soggetti che hanno già completato in parte visite mediche specialiste, andrologiche, fatte da specialisti dell'Università di Modena. Stiamo facendo il dosaggio del sangue grazie alla collaborazione con l'Università di Ancona.
E poi ci saranno anche gli esami dello sperma, ma proprio a livello approfondito, esami mai fatti al mondo di microscopia elettronica, di epigenetica, di danni proprio agli spermatozoi, fatti in collaborazione con l'Università di Napoli. I risultati saranno elaborati dal professor Alberto Bigeri dell'Università di Padova. Quindi questo è un modo per contribuire a questo studio. Tutti gli autori hanno accettato di lavorare, non hanno gratuitamente in pratica. Ecco. Quindi questo è per quanto riguarda l'infertilità. Il fatto, un'altra cosa a cui è stato accennato, abbiamo detto vengono ricercate tutte le sostanze, non lo sappiamo, ma non c'è nemmeno le metodiche di laboratorio, l'ho già detto. E per quanto riguarda i possibili le sostanze tossiche presenti negli alimenti, Dario ha accennato allo studio che sono 1800 sostanze tossiche negli alimenti. Anche qui c'è un gioco, un valzer, diciamo, di numeri, perché altri studi hanno dimostrato invece che ci sono almeno 3600 le molecole che possono essere presenti, rilasciate negli studi. Addirittura, considerando l'intero ciclo di produzione dei materiali, i cosiddetti MOCA, materiali organici a contatto con gli alimenti, quindi nelle vari settori dello sviluppo, le varie industrie che fanno questi contenitori per alimenti, le sostanze tossiche potrebbero essere anche 100.000. Nel libro, nel capitolo che ho scritto io, uno dei 3 capitoli che i PFAS nei prodotti di consumo, anche lì c'è un elenco meno dettagliato di quello della Confindustria, visto lo spazio a disposizione minore che mi era stato assegnato. Dicevo, si cita proprio che considerando appunto i vari cicli di produzione, per esempio i PFAS che vengono utilizzati come detersivi negli impianti per la pulizia delle macchine, eccetera, eccetera, si potrebbero arrivare anche a 100.000 prodotti potenzialmente tossici con i quali potrebbero gran parte di questi, diverse migliaia, poi essere ritrovati nei contenitori per gli alimenti. Quindi un'altra cosa è che effettivamente che questo, quando si parla di prodotti PFAS free o etichettati in vario modo nel giro del mondo con le varie etichette ecocompatibili, green, eccetera, questi purtroppo possono contenere PFAS, oltre a tutta una serie di molecole plastificanti, eccetera. E questo complica ancora di più la nostra lotta per un mondo PFAS free, eccetera, perché non sappiamo, ripeto ancora una volta, quanti ne sono ricercati, quanti ne possono essere ricercati e poi trovati. Le alternative probabilmente esistono, già soprattutto nei contenitori, per esempio per rimanere i contenitori per gli alimenti, negli Stati Uniti esistono le stesse catene che propongono contenitori per fast food, per esempio, tanto per fare un nome, McDonald's, Burger, eccetera, sono stati costretti ad adottare dei provvedimenti, quindi a eliminare, a non ricorrere più a quei fornitori che non sono in grado di garantire l'assenza di PFAS in questi contenitori per alimenti. E qui con poi un altro problema, che è quello della impossibilità, della difficoltà poi a riciclare questo materiale, perché anche se vengono definiti come compostabili, in effetti non sono compostabili a tutti gli effetti, perché essendo molecole persistenti, cioè se noi li mettiamo nel compost della nostra casa, alla fine nel corso degli anni andremo sempre ad aumentare la quantità di PFAS a cui siamo esposti. Perché se io riciclo i sacchetti, anche se vengono Mater Bio, come tanto per fare un marchio registrato, oppure tutti questi contenitori nei bicchieri del caffè, come diceva, eccetera. A proposito, quei bicchieri sono PFAS free o meno? Ma sono PFAS free o meno? Voglio vedere l'etichetta, se no non bevo. Anch'io. Sì. Dai, che abbiamo le acque di
No, dice che sono FSC, quello del legname misto, cos'è il prodotto, però non vedo. Quindi non sappiamo se probabilmente saranno venduti come Li ha messi accanto all'acqua potabile. Sì, ma niente. Quindi se questo bicchiere che viene definito come compostabile, qualcuno decidesse di metterselo e compostarlo, poi alla fine, ripeto, verrà utilizzato come ammendante agricolo e passerà poi negli alimenti che noi mangiamo e nel corso degli anni sarà sempre, andrà sempre ad aumentare la quantità. E questa è una cosa che mi terrorizza, perché nel mio orto, il giardino, con le api, sono preoccupatissimo dalla quantità di PFAS. Andare a vedere tutti gli strumenti che uso, cerco di eliminarli, ma anche i contenitori per l'acqua piovana, perché dove ce l'ho non ci arriva l'acqua. Alla fine sostituire con vasi di... Io posso permettermelo, insomma, perché, però penso che la gente comune, il comune contadino, il relatore, non può permettersi di sostituire con acciaio inossidabile o altre robe del genere tutti i contenitori, quelle vasche che vedete che vengono riciclate, che prima hanno contenuto magari sostanze chimiche tossiche, insomma, no? Quindi questo è un ulteriore motivo di preoccupazione e della necessità di informare le persone. E poi il fatto che vengano appunto non vengano, anche per quanto riguarda la proposta californiana, riflettevo, questo non garantisce l'eliminazione delle PFAS dal ciclo produttivo, avverte soltanto il cittadino che c'è, però quelli potrebbero esserci, già probabilmente un passo avanti. E poi un'altra cosa che mi sta particolarmente a cuore, l'ho accennato anche nell'intervento che ho fatto prima, è quello dei pesticidi. Qui io ero un po' confuso quel giorno, prima avevo detto 700 tonnellate di PFAS nel solo Veneto ogni anno, di PFAS, pesticidi, vengono sparsi sui nostri terreni. E poi 300 volte con acqua. Ecco, poi la sera avevo subito qualche obiezione da gente preoccupata, allora mi ero un po' ritirato e ho detto no, saranno, forse ho sbagliato, 700 tonnellate saranno 700 quintali, invece ho chiesto lumi al mio collega Giovanni Beghini, che è presidente di ISDE Verona, che ha fatto uno studio e mi hanno confermato invece che sono effettivamente 700 tonnellate all'anno solo di PFAS, pesticidi sparsi sui terreni agricoli del Veneto. Beghini PFAS pesticidi, perché i PFAS sono utilizzabili anche come pesticidi. Per esempio il PFOS come direttamente, oltre che come coformulanti additivi, alcuni PFAS sono pesticidi di per sé. Ufficialmente mi pare la Francia ha proposto un bando di questi PFAS pesticidi e ne ha identificati, mi pare 37 se non sbaglio, ne ha indicati, forse 37. Però Beghini ha fatto uno studio particolare, gli ha pagato moltissimo, ne ha trovati altri 4 pesticidi, cioè altri 4 prodotti che contengono PFAS e non vengono dichiarati. E uno di questi, per esempio, era il cosiddetto olio bianco, ex olio minerale, che anch'io ho utilizzato, consentito in agricoltura biologica. Questo olio bianco, che una volta viene chiamato olio minerale, pare che non venga più fatto derivato dal petrolio, non ho ben capito, ma ne sono sicuro. Coccinella, ma può essere anche, diciamo, a largo spettro, però questo olio bianco nelle marche c'era fino all'80% dei coformulanti, degli additivi che vengono messi nei pesticidi per favorire la persistenza nel terreno, l'assorbibilità dalle piante, eccetera, eccetera, fino all'80% di questi poteva contenere PFAS. Quindi vedete, è vero che questi PFAS si nascondono dappertutto, la battaglia è difficile.
E anch'io, adesso non me ne voglia, come dire, Titta, perché l'intervento, diciamo, il suo, lo slogan che ha trovato è quello: l'etichetta ci salverà, un'etichetta ci salverà. Io mi auguro che basti questa a salvarci e a salvare l'umanità, ma nutro forti dubbi, anche perché le forze in cambio, già stato accennato, sono sproporzionatamente superiori, enormi rispetto alle nostre. Lo vediamo qua, insomma, qua basta che si muova un Draghi qualsiasi, non è un Draghi qualsiasi, a dire che PFAS sono, e tutti quanta la stampa ne ha parlato, e la gente comune penserà che ha ragione, insomma, soprattutto quando gli si pone davanti il ricatto occupazionale, cosa che sta facendo per esempio a Solvay, a Spinetta Marengo, ad Alessandria. Lì la popolazione fatica a scendere in piazza, fatica a prendere, nonostante, perché lì c'è una fabbrica dove sono impiegati almeno 1.200-1.300 tra operai impiegati, che dà chiaramente da mangiare ad un sacco di persone, anche attraverso l'indotto. Lì, a differenza del Veneto, dove l'azienda è fallita o è stata fatta fallire ad arte, si fa veramente molto più fatica a fare in modo che la popolazione prenda coscienza. È stata accennata l'iniziativa di Greenpeace, questi stati generali, no? Dove hanno messo che si terrà a Firenze. Anche noi di ISDE ci siamo, soprattutto sabato 19, dove cureremo la parte collegata con gli aspetti sanitari. E lì Greenpeace ha lanciato una campagna per il dosaggio indipendente di PFAS in tutte le regioni d'Italia, perché noi sappiamo dai dati ufficiali che almeno su 16 delle 20 regioni sono state trovate PFAS in più punti. Le uniche 2 regioni dove non sono state trovate sono la Calabria e la Sardegna. La Calabria, dove io sono nato, ma perché non le hanno cercate? In queste regioni non sono stati fatti dosaggi, quindi il Greenpeace andrà a colmare anche questa lacuna anche nelle altre regioni. Vedremo cosa viene fuori, perché un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, abbiamo bisogno di dirlo, è appunto che questi PFAS sono tossici, sono pericolosi durante tutta la loro fase di produzione e utilizzo, ma anche il cosiddetto finale, la morte, quando arrivano a fine vita. Vanno messi nelle discariche tutti i prodotti di consumo che noi utilizziamo. Dalle discariche si può formare il percolato, che poi prima o poi andrà a finire anche nelle discariche costruite a regola d'arte, cioè perché nessuno ha dimostrato che lo strato impermeabilizzante, anche quello fatto di PFAS, messo gli strati messi sul fondo delle discariche, quindi gestite secondo le migliori tecniche, nessuno ha dimostrato che questi strati impermeabilizzanti possano resistere per 30 anni all'erosione di queste sostanze tossiche che si formano, che gran parte sono sconosciute, per cui prima o poi tutte le discariche andranno a finire che il percolato infiltrerà il suolo, e questo nel corso degli anni potrà andare a finire nelle falde acquifere. Per esempio, recentemente da anni si sapeva che il PFAS nella zona di Bassano, lì alla fine, grazie alle indicazioni di Greenpeace ed altri, si sono attivati i cittadini, probabilmente hanno trovato nelle falde acquifere profonde la presenza di PFAS in quantità rilevanti. Naturalmente gli amministratori hanno detto che non c'è da preoccuparsi, perché le acque potabili sono esenti da queste sostanze, ma come se le acque prima o poi le acque profonde non andranno a finire al mare, prima o poi, a meno che non siano isolate, non so se esista, può essere, però prima o poi si infiltreranno, andranno a finire, oltre al fatto che quell'acqua lì può essere utilizzata come da pozzi privati per alimentare. Quindi un'altra fonte importante di esposizione PFAS, quindi diffusa in tutto il territorio, sono le discariche, gli trattamenti di impianto dei rifiuti. Dagli impianti di depurazione i fanghi spesso sono stati utilizzati, ma ancora adesso, come ammendanti agricoli, sparsi e anche questo hanno perpetuato la contaminazione.
anche gli inceneritori. Noi abbiamo gli inceneritori, ma anche gli impianti di trattamento dei filtri, per esempio la Kempron, no? di Legnago, dove vengono riciclati e riattivati questi filtri a carbonio attivo. Però questi qua, per riattivarli bisogna riscaldare questi filtri a 700-750 gradi, e questi vengono immessi poi attraverso le emissioni nell'ambiente, e non a caso nei cittadini che abitano vicino a questo impianto sono state trovate elevate concentrazioni di PFAS nel sangue, e chissà quanti ne esistono di questi centri dove vengono riattivati i filtri a carbonio attivo. Questo ci potrà anche, come dire, mettere in allarme per quanto riguarda la richiesta che stanno facendo un po' nella regione Veneto, ma probabilmente anche in altre regioni, quella di creare nuovi inceneritori o di potenziare quelli già esistenti anche per il trattamento dei fanghi contenenti PFAS. L'ultima cosa, io dico, poi cedo, che bisogna stare attenti, perché vedo qua Laura Rossi che è arrivata, che è una storica esponente, no, del movimento contro l'inceneritore a Schio, con la quale abbiamo avuto possibilità di collaborare con la precedente amministrazione, e lì siamo stati chiamati a far parte di un tavolo tecnico, e mi ha colpito il fatto che questi rappresentanti, no, dell'azienda che gestisce i laboratori e l'inceneritore si vantava del fatto che i loro fanghi non contenessero PFAS. E allora che io sono rimasto lì, ho detto bravi, secondo me è impossibile, perché i fanghi, tutti gli studi hanno dimostrato la presenza di PFAS nel 100% dei fanghi. E comunque, se così fosse, meritereste il premio Nobel. Ho detto, no? Ho detto, ma sì, ma noi ce l'abbiamo qua i risultati di un ente certificato, un laboratorio certificato. Vabbè, fatemi vedere questi risultati, dove effettivamente c'era assenza di PFAS, che poi erano sempre lì una dozzina solita cercati, ma io vado a vedere il limite di quantificazione che dava come limite, quindi un grammo, no, 0,05 mg per chilo, quando ormai si parla di nanogrammi, addirittura di picogrammi. Il nanogrammo è la miliardesima parte del grammo, il picogrammo è 1/10⁻⁵, quindi la millesima parte del miliardesimo, e questi davano una metodica obsoleta che praticamente non vedeva, è come se guardare la Luna con una lente di ingrandimento, oppure con un cannocchiale o con un telescopio di ultima generazione. E quindi spesso anche questo bisogna stare attenti, nel momento che i cittadini sappiano che i politici non possono chiaramente sapere tutto, però noi dobbiamo stare attenti, perché spesso, come dire, il diavolo si nasconde nel dettaglio, insomma, no? Quindi bisogna essere preparati per lottare e contrastare questa tendenza. Grazie e scusate. Stavo arrivando anch'io a questo esempio dell'astronomia o della microscopia, no? E mi domando se c'è un'idea, magari dico una banalità, di prendere in esame il tema esattamente dalla parte opposta. Cioè, invece di vedere i microgrammi, vediamo le centinaia di tonnellate. Cioè, la domanda è: avete una geografia di chi produce delle grandi produzioni mondiali, presumo, no? Anche dell'esperienza che abbiamo avuto qui nel Veneto, che fanno i FAS, e quanto grosso modo sia la produzione, perché lì si ha un indicatore se cresce, raddoppia, cala, cioè prendere il problema all'inizio di chi produce l'intera famiglia dei FAS. Forse è una banalità, ve lo so già posto, insomma, questo problema. Avere una misura anche di cosa stiamo dicendo. Allora, per quanto riguarda la misura, diciamo, si prevede che entro il 2050 la produzione di PFAS e di plastiche quantomeno raddoppierà. Quindi, perché come i PFAS vengono utilizzati, soprattutto una delle applicazioni è quella delle plastiche, quindi
E qua si va nell'ordine delle migliaia di tonnellate di PFAS prodotte. Esistono, soprattutto ormai i punti sono oltre le multinazionali che le producono, e ormai la produzione è stata spostata quest'ultima in Cina, in Vietnam, in Brasile. Per esempio in Brasile è diventato uno dei più grossi produttori mondiali di PFOS, l'acido perfluorotansolfonico, 8 atomi di carbonio, bandito negli Stati Uniti dal 2000, perché pare che il PFOS sia l'unica molecola pesticida in grado di uccidere le termi giganti delle foreste dell'Amazzone che scavano tunnel anche di chilometri, e quindi pare che non esista un altro prodotto, ma probabilmente non è vero. Altre sono in Belgio, per esempio la 3M, anche in Olanda, dove le producono. La 3M ha deciso di uscire fuori dal mercato dei PFAS e di non produrle più, perché teme che possa andare in fallimento a causa delle class action che vengono intentate negli Stati Uniti, dove lì hanno trovato, praticamente sarebbero oltre dei 300 milioni di abitanti, oltre la metà sarebbe stata esposta a questi PFAS, prodotti soprattutto derivati del PFOS, utilizzati nelle basi aeree civili e militari, che vengono spesso usate come addestramento dei vigili del fuoco, e dove queste schiume contenenti PFOS sono state utilizzate, perché adesso nel corso degli anni, per addestrare i vigili. Poi le piste venivano dilevate, no? Dopo che le carcasse di aerei in disuso venivano bruciate ad hoc, venivano immerse sotto queste schiume, poi venivano dilevate e andavano a finire nelle falde acquifere. Da lì ci sono milioni di americani prodotti. Adesso le stime esistono, io sinceramente non me le ricordo, qualcuno potrà essere, però per quanto riguarda la Miteni, sono stati prodotti centinaia di tonnellate, prima Rimar e poi Miteni hanno prodotto centinaia di tonnellate di PFAS nel corso degli anni, molte delle quali poi sono state immesse nell'ambiente. Quindi esistono delle mappe, però non così dettagliate come dovrebbe essere, perché per esempio, stando sempre alla dichiarazione dell'ex amministratore delegato della Miteni, soltanto in provincia di Vicenza ci sarebbero almeno 500 industrie, imprese che utilizzano questi PFAS. In Italia c'era il cosiddetto triangolo del fluoro, che partiva da provincia di Brescia fino a Porto Marghera, eccetera, dove vengono ancora prodotti fluoropolimeri. Quindi sono delle stime sulle quantità prodotte di questi PFAS, che in tutto il mondo ha migliaia e migliaia di tonnellate. Perfetto, grazie. Sarebbe dovuto intervenire Francesco Bertola, ma purtroppo per motivi familiari molto importanti mi ha telefonato che non può intervenire. Questo pomeriggio poi ti risponderò a certe affermazioni che hai fatto, perché l'intervento sul catastrofico va bene quando non ci spinge al pessimismo e alla paralisi, ma se tu proponi un meccanismo che permette inizialmente di cominciare a responsabilizzare chiunque produca qualcosa di chimico, un prodotto o a un meccanico o alimentare, a prendersi la responsabilità del proprio prodotto. Dice, ma usa il tubo e lui lo deve sapere, perché c'ha i chimici, c'ha quelli che garantiscono, e se poi lui non garantisce di persona e si scopre che ha fatto il truff, vabbè, va incontro ai rigori della legge. Non è che possiamo pensare che siccome c'è qualcuno che imbroglia, poi noi rinunciamo a responsabilizzarlo di quello che fa. Proprio perché quello che tu dici è spaventoso, proporre una legge che responsabilizza ogni produttore
attraverso i suoi chimici, i suoi informatori, eccetera, a dichiarare presenza o assenza di PFAS dei propri prodotti, diamo ai cittadini la possibilità di scegliere. Certo, ci sono sempre i truffatori, ma se noi non facciamo questo, i cittadini stanno lì a giocare, non sanno niente e quelle cose che tu hai dette se le pappano. Quindi battersi per la emersione della verità, battersi per sapere cosa c'è in giro, significa aprire un percorso, un varco verso la criminalità della produzione indifferenziata di veleni e cose, tanto sono tanti, non spetta a noi controllarli, spetta a loro di dire cosa usano. Se ne usano il 4.500, lo diranno loro, non siamo noi che dobbiamo andare a cercare cosa c'è, è lui che deve dirci cosa mette. Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere qua. Io chiedo scusa se mi mancherà la voce, ma non era una cosa drammatica, però anche ieri sera avevo un po' di febbre, insomma piano piano sta andando via, non potevo non essere qua per tutto il lavoro che ha fatto Tita. Quindi non sarò estremamente brillante, ma effettivamente non sono in piena forma. Sono stato, ecco, anche per rimanere nei tempi, mi sono scritto quello che dovevo dire, così non vado troppo per le lunghe, non vengo richiamato e ho calcolato col timer che vengono fuori 14 minuti, quindi poi, andando piano dovrei riuscire a farcela entro i 20 minuti. Io già prendendo appunti su quello che ho sentito avrei cambiato completamente il mio intervento, come al solito mi annoio quando rileggo le cose, addirittura quelle che scrivo io. Sono stato invitato a parlare di disabilità nel contesto dell'inquinamento da PFAS e chi mi ha preceduto ha già fatto in maniera molto esaustiva su tanti aspetti più riferimenti alle patologie che queste sostanze interferenti endocrini possono causare. Sono una famiglia sempre più numerosa di molecole chimiche artificiali, va sottolineato questo, perché la chimica non è solo artificiale, non esistenti quindi in natura, di cui se conoscono, perché sono stati dati dei numeri, e io parlerò anche di numeri, se ne conoscono abbastanza bene, forse quelle che si contano su una mano, come conoscenza buona della molecola, su tutti gli effetti che può provocare. Ma sono decine di migliaia e quello che si sa sugli effetti di quelle più conosciute dovrebbe suscitare grande preoccupazione e far venire i brividi. A chi dei presenti non provoca malessere, anche solo un po' di ansia, il pensiero di potersi ammalare di cancro, di qualche patologia neurodegenerativa o di essere soggetto più facilmente a infarto, ictus, diabete, o che questo possa accadere ai propri cari o peggio, nel caso di una futura mamma, di poter trasferire col proprio sangue queste possibilità al proprio figlio, già dal grembo materno, o di farlo nascere prematuramente, sottopeso o con qualche alterazione genetica. Già, perché di questo stiamo parlando quando si parla di PFAS, di sostanze che possono alterare l'espressione genica attraverso meccanismi epigenetici, cioè di tipo ambientale. In altre parole, l'interazione di fattori ambientali può modulare e modificare il genoma. Ecco perché avevo pensato un titolo a quello che andrò dicendo, che era disabilità. Cambiare sguardo diventa una questione di giustizia sociale e ambientale. Ed ecco perché sulla disabilità cambiare sguardo diventa una questione di giustizia sociale e ambientale. Parlando di disabilità, l'ambiente può essere causa di patologia che a sua volta, tramite invalidità, può divenire ostacolo alla realizzazione della propria esistenza. Così la persona con disabilità paga due volte, sia la conseguenza del danno ambientale, sia la sempre più frequente impossibilità di sostenere la completa e giusta inclusione e il diritto alla vita indipendente con servizi e una società adeguatamente strutturati,
Alla fine chi inquina non paga e a pagare sono sempre i più fragili. Qualche numero. Circa il 24% di tutte le malattie del mondo è dovuto all'esposizione a fattori ambientali. Gran parte di questi rischi, però, potrebbero essere evitati attraverso interventi mirati, come dimostra il nuovo rapporto dell'OMS. Secondo le stime, più del 33% delle malattie nei bambini al di sotto dei 5 anni è dovuto a fattori ambientali. I dati mostrano come decessi, malattie e disabilità possano essere effettivamente ridotti ogni anno attraverso una politica ambientale adeguata. E anche questo di cui stiamo parlando, la tracciabilità, l'etichettatura, è un grosso problema. Come sottolineato da Maria Neira, direttore del Dipartimento di Salute Pubblica e Ambientale dell'OMS, questo rapporto mette insieme i migliori dati attualmente disponibili e vi sono riportate le malattie maggiormente influenzate dai fattori di rischio ambientale, in termini di decessi, morbilità e disabilità. È stato coniato praticamente una unità di misura che si chiama DALY o DAILY, a seconda, che sta per Disability Adjusted Life Years, che è l'unità di misura che indica la somma degli anni di vita persi a causa di una morte prematura e degli anni di produttività persi a causa di una disabilità. E colpisce come fra esse vi siano, questi dati fra l'altro li aveva riportati in parte anche proprio Vitalia Murgia in un suo intervento, e da lì avevo preso spunto per andare a vedere un po' questo valore, questa unità di misura. Colpisce come fra esse vi siano infezioni delle basse vie respiratorie, 37 milioni di queste unità daily all'anno, quindi il 41% di tutti i casi del mondo, soprattutto a causa di inquinamento dell'aria al chiuso e all'aperto. Nell'inquinamento dell'aria ci sono anche i PFAS. Incidenti involontari diversi da quelli stradali, 21 milioni di daily all'anno, 44% di tutti i casi nel mondo, la cui classificazione comprende un'ampia gamma di incidenti in fabbrica e in generale sul posto di lavoro. E qui c'entrano anche i PFAS. Broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattia progressivamente invalidante, caratterizzata da una perdita graduale della funzionalità polmonare, 12 milioni di questa unità di misura, ed è il 42% di tutti i casi nel mondo, soprattutto come risultato di esposizione a polveri sottili e fumi sul posto di lavoro e di altre forme di inquinamento dell'aria sia all'interno che all'esterno, visto che abbiamo parlato di inceneritori. E problemi perinatali, per concludere, 11 milioni di daily all'anno, 11% di tutti i casi nel mondo. Quando parliamo di problemi perinatali dobbiamo ricordarci che anche i PFAS provocano questa possibilità. Il rapporto mostra che in un modo o nell'altro l'ambiente influenza significativamente più dell'80% di queste malattie principali. Queste sono solo le malattie principali, quelle che ho estrapolato. Inoltre sembra contare solo quei rischi ambientali che sono effettivamente modificabili attraverso politiche di intervento adeguate o tecnologie già disponibili. Viene specificato quale quota è prevenibile per ogni patologia. Fra l'altro, mentre si parlava prima e si sono citate le tecnologie che non esistono ancora per dosare i PFAS, non ci posso credere. Nel 2024, con gente che va su Marte, non esistono tecnologie per misurare delle molecole chimiche che noi produciamo? Probabilmente sono io lo stupido. Per prevenire ogni anno milioni di morti altrimenti evitabili è necessario che settori come quello dei trasporti scusate, se no comincio a tossire. Alluminio col PFAS dentro.
che settori come quello dei trasporti, dell'energia, dell'agricoltura e l'industria collaborino per abbattere il più possibile i rischi per la salute che derivano dall'ambiente di vita. E a proposito di disabilità, perché di questo in particolare dovrei parlare, sono 650 milioni i disabili nel mondo, oltre il 10% della popolazione globale. Tutti insieme, sono dati che mi ha fornito nel tempo un mio caro amico che insegna all'università ed è Matteo Schianchi, persona con disabilità e scrittore, che ha scritto più libri su questi argomenti. Tutti insieme, questi 650 milioni, popolerebbero la terza nazione del mondo dopo Cina e India. In Italia sono circa 6 milioni, la seconda regione dopo la Lombardia. Sono le vittime di traumi psichici, incidenti sul lavoro, stradali, tumori, di malattie congenite o acquisite, e fra queste quelle legate alle patologie ambientali. È dal 2013, neanche a farla apposta, proprio l'anno in cui dalle nostre parti sono venute alla ribalta queste molecole, con la pubblicazione della quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'American Psychiatric Association, che l'autismo non è più considerato come un'entità clinica a sé stante, ma è confluito insieme alla sindrome di Asperger e altri disturbi nella categoria dei disturbi dello spettro autistico, che hanno un nucleo comune di manifestazioni, ma si differenziano per l'impatto che hanno sulla vita quotidiana delle persone affette. Questa nuova classificazione ha consentito diagnosi più accurate, che tengono conto della varietà delle caratteristiche personali e ha favorito la ricerca che negli ultimi anni si è dedicata a esplorare i fattori coinvolti nelle origini delle diverse forme autistiche. C'è molto materiale. Un articolo introduttivo sull'argomento pubblicato su Nature Reviews Disease Primers nel 2020 riporta una lista di fattori di rischio per i quali abbiamo evidenze scientifiche, di quelli su cui non abbiamo evidenze definitive e di altri per i quali è stata esclusa una correlazione con l'autismo, quindi 3 categorie: evidenze definitive, mancanza di evidenze complete e nessuna correlazione. Nella prima lista rientrano una serie di patologie: l'ipossia neonatale, il diabete mellito, l'uso di alcuni farmaci in gravidanza e una distanza inferiore a 12 mesi tra l'avvio della gravidanza e un precedente parto. E queste sono cause che dobbiamo tenere presente quando parliamo delle possibili cause dell'autismo. Ma l'ultima, fra queste che sono nella prima lista, è la nascita pretermine. E i PFAS sono incriminati anche nelle nascite pretermine sottopeso. Alla seconda lista, che appartengono invece storia familiare per queste malattie, esposizione materna a pesticidi e inquinanti atmosferici. E su questo poi, con alcuni riferimenti del neuropsichiatra infantile Luigi Mazzone, dirò altre cose. Alla terza lista, quella dei fattori con cui non c'è una relazione provata. È appunto Mazzone, neuropsichiatra infantile, che scrive: è ormai acclarato che all'origine del disturbo dello spettro autistico c'è una combinazione di suscettibilità genetica e fattori ambientali. Questi ultimi agiscono attraverso meccanismi di tipo epigenetico, cioè attivano una catena di messaggeri chimici che influiscono sull'espressione dei geni durante lo sviluppo fetale. Prima abbiamo parlato di alcuni meccanismi a livello epatico, questi sono quelli che in media vengono considerati a livello del cervello, condizionando come risultato finale le connessioni fra le diverse aree della corteccia cerebrale. Tali fattori ambientali agiscono in epoca pre-gravidica come fattori di rischio, ma soprattutto durante il periodo della gravidanza. Tra i diversi fattori ambientali che sono stati associati all'insorgenza del disturbo dello spettro autistico troviamo gli inquinanti atmosferici, ad esempio polveri sottili. Dalle nostre parti non esiste questo problema. Abbiamo Vicenza che fa un po' la guerra con Padova o Verona per chi arriva prima ogni anno.
ma la sensibilità della popolazione è quasi inesistente. Lo so perché io ci lavoro a Vicenza con chi è qua voglio anche ricordare una cara persona con chi da anni si batte sulle polveri sottili, e ci lavoro a fianco ai ragazzi del Bocciodromo, del Caracol, centri sociali, di cui anche Giacomo, perché i centri sociali sono sempre presi di mira perché sono, come noi all'inizio di queste questioni, criminali da perseguitare. Noi, chi parlava, gli ambientalisti che parlavano di PFAS, è stato fatto un accenno anche prima. È lo stesso per queste persone che gravitano in centri a quelli che io definisco culturali avanzati. Ecco, queste persone sono quelle che rimangono, secondo me, che sono coraggiose e altruiste fino a lasciare la vita per salvare la vita di un altro. E meritava di essere ricordato. Tra i diversi fattori ambientali che sono stati associati quindi all'insorgenza di questo disturbo, abbiamo visto gli inquinanti atmosferici, le polveri sottili, che possono contenere anche PFAS, ossidi di azoto, altri, benzene, ozono, eccetera, che però in epoca gravidica, in particolare durante il primo trimestre, i famosi 1000 giorni, potrebbero influire sul prodotto del concepimento. Sono stati pubblicati numerosi studi che evidenziano una correlazione epidemiologica fra la presenza nell'ambiente di questi inquinanti e la prevalenza dell'autismo. Tra i più importanti voglio ricordare uno studio finlandese del 2018, pubblicato dall'American Journal of Psychiatry, e uno studio canadese della JAMA Pediatrics. Entrambi hanno rilevato un maggior rischio di autismo per i figli delle donne con la maggiore concentrazione di inquinanti nel sangue. Sarà contento Tita, giusto? Che finalmente questi dati vengono fuori anche dagli studi, ma se non andiamo a fare gli esami del sangue. In particolare nel primo studio il gruppo dei ricercatori della Columbia University ha osservato che i livelli elevati di pesticidi presenti nelle mamme erano associati a un maggior rischio di autismo nei figli. I pesticidi sono molto difficili da eliminare, sono presenti nelle acque, nella terra e sicuramente in alcuni alimenti. Non solo fattori ambientali come pesticidi o inquinanti, ma anche aspetti nutrizionali possono entrare a far parte della riflessione su aspetti di rischio, a volte anche protettivi per l'autismo. Alcuni alimenti possono proteggere. Ma non entro io mi interesso anche di nutraceutiche, quindi non entro in questo momento su questo che porterebbe fuori strada. I risultati delle ricerche sulle cause ambientali dell'autismo non sono ancora conclusivi, perché la materia è complessa, ma c'è un numero crescente di evidenze sul ruolo dell'inquinamento. Nel caso di due gemelli monozigoti, che condividono lo stesso patrimonio genetico, c'è un contributo almeno del 20% da imputare a fattori ambientali, come l'assunzione di alcuni farmaci durante la gravidanza, ma anche la nascita prematura, e sappiamo come ai PFAS potrà essere attribuita questa modalità. La prevalenza mondiale dell'autismo è di poco inferiore all'1%, ma le stime sono più elevate nei paesi ad alto reddito, che diventano, parimenti a quelli dei paesi poveri, zone di sacrificio, a proposito delle quali l'ONU, attraverso il relatore speciale delle Nazioni Unite Marco Soreiana, lo stesso che è venuto nelle terre venete, così scrive testualmente: la perdurante esistenza di zone di sacrificio è una macchia sulla coscienza collettiva dell'umanità, spesso create dalla collusione di governi e imprese. Le zone di sacrificio sono l'opposto diametrale dello sviluppo sostenibile, danneggiando gli interessi delle generazioni presenti e future. Le persone che abitano le zone di sacrificio sono sfruttate, traumatizzate, stigmatizzate, sono trattate come usa e getta. Le voci sono ignorate, la loro presenza è esclusa dai processi decisionali, la loro dignità e diritti umani calpestati. Questi sono argomenti fondamentali, perché quando mai veniamo chiamati ai tavoli di discussione come associazioni, io faccio più parte di un'associazione, correggo quanto era stato detto presentandomi, ma faccio parte di una cooperativa, la stessa di cui fa parte il mio amico Lorenzo che è qua presente, e mai si viene chiamate quando pur dando molto,
perché mi ha colpito ieri sera o l'altra sera una dichiarazione di un rappresentante di questa regione della sanità, che ha fatto lo sproloquio sulla bellissima situazione sanitaria nella nostra regione, e ha però concluso con l'ultima frase, se andate a rivedervi quella TG locale, TG3 mi sembra, concluso dicendo: è ovvio che non possiamo rinunciare a tutta la grande componente di aiuto delle associazioni di volontariato. Ci chiamano, ci dicono alla fine di un discorso complesso e non veniamo mai neanche consultati, pur chiedendolo, di partecipare ai tavoli quando si tratta di parlare di queste problematiche. So che potrebbe sembrare fuori tema, ma in questo contesto, fra i presenti con cui ci troviamo oggi, mi sento di fare queste riflessioni, perché questo è anche un convegno politico. Le famiglie rappresentano spesso la principale fonte di sostegno per le persone affette da problematiche neurocognitive, come l'autismo, per gran parte della vita, e devono essere tenute in considerazione insieme alle prospettive degli individui autistici, sia nella ricerca che nella pratica. E infine anche un dato triste lo si capisce quando lo leggo. Già nel 2007, quindi quasi 20 anni fa, l'OMS presentava a Vienna il primo rapporto sull'impatto delle condizioni ambientali sulla salute paese per paese, e i dati indicavano che in tutti i paesi la salute della popolazione potrebbe migliorare molto riducendo i rischi ambientali. In tutto il mondo si potrebbero, allora si diceva, evitare 13 milioni di morti ogni anno. Anche in Europa sono i bambini i più esposti ai rischi ambientali. Sotto i 19 anni la percentuale di morti dovute a cause ambientali sale al 34%. E per quanto riguarda l'Italia, i dati indicavano, già allora, che la percentuale del carico delle malattie attribuibili a cause ambientali era del 14%, per un totale di 91.000 morti all'anno, di cui 8.400 per inquinamento atmosferico. Nel valutare il peso dell'inquinamento chimico sull'ambiente non si può non accennare anche solo brevemente agli oneri sociali e economici che esso determina. Un accenno l'aveva fatto Dario Zampieri nel suo intervento. Il danno complessivo comprende non solo i problemi sanitari, la sofferenza per morte e disabilità, i giorni di vita attiva persa, ma anche i conseguenti oneri economici per le cure e il supporto sociale, e la mancata produzione di reddito per le famiglie. Di non poca rilevanza sono i costi legati alle procedure di risanamento delle aree inquinate e di risanamento degli ecosistemi alterati. Un comitato di scienziati ha dato alcuni dati. Per i costi ha stimato che i costi sanitari nell'Europa derivanti dall'esposizione agli interferenti endocrini siano in media di 157 miliardi di euro all'anno, che corrispondono ad almeno 1,23% del PIL del continente. Anche mantenendo le stime a un basso livello, ne risulterebbe un impatto socio-economico notevole e un onere finanziario per l'UE e per le sue generazioni future potenzialmente elevato. Dominerebbe la stima dei costi e il contributo della perdita, attenzione a questo dato, perché dominerebbe la stima dei costi il contributo della perdita di quoziente intellettivo. È una valutazione che io in Commissione Invalidi devo affrontare tutti i giorni, con 184 miliardi di euro. È stato dimostrato infatti che quasi tutti i neonati potrebbero perdere alcuni punti di quoziente intellettivo a causa dell'esposizione principalmente prenatale agli interferenti endocrini. Questa stima interessa solo la perdita indiretta, cioè la perdita di reddito dovuta a un quoziente intellettivo inferiore, e quindi non rappresenta le spese effettive, sanitarie e sociali, come quelle per farmaci, trattamenti, eccetera. Si stima che sia relativamente elevato anche il costo per altri effetti sullo sviluppo neurologico e comportamentale. I costi comprendono in gran parte quelli sanitari diretti, forniti da istituti specializzati, comunità, cooperative e dall'assistenza residenziale. Anche i costi per la
società derivanti dall'esposizione ai PFAS sono elevati. È un recente studio che quasi tutti noi è noto, del Nordic Council of Ministers, ha stimato che per tutta l'Europa i costi annuali relativi alla salute sono 52-84 miliardi di euro. Lo studio fa osservare che questi costi sono probabilmente molto sottostimati, poiché nelle stime è stata inclusa solo una gamma limitata di effetti sulla salute: colesterolo elevato, diminuzione del sistema immunitario e cancro, e legate all'esposizione a pochi PFAS specifici. Inoltre l'inquinamento da PFAS influisce anche sugli ecosistemi e genera costi per la necessità di bonifica del suolo e dell'acqua inquinati. Oggi è il 22 settembre della giornata mondiale dei fiumi e purtroppo se ci ritroviamo qui riuniti è anche perché fiumi di parole sono stati fatti scorrere sulla pelle e le vite delle persone da parte delle istituzioni. Ma quale politica ambientale adeguata fino ad ora? In queste ore c'è chi mi dice che le PFAS sono, l'abbiamo sentito anche prima, sono irrinunciabili per garantire l'avanzamento della transizione ecologica. C'è la Commissione UE che limita l'uso di un sottogruppo di sostanze chimiche PFAS, fra cui il PFHXA, ma solo nel momento in cui i rischi per la salute umana e per l'ambiente non sono controllati. Quindi non per tutti gli usi. Al processo in corso contro la Miteni al Tribunale di Vicenza abbiamo la conferma che i terreni impregnati di PFAS sono contaminati per sempre. Non la bonifica, ma anche solo la MIS, la messa in sicurezza operativa, deve ancora attuarsi completamente. Siamo al punto in cui, oltre alla messa al bando di queste sostanze che richiederà troppo tempo, sia indispensabile obbligare le istituzioni a rispettare e far rispettare le leggi che già esistono a livello europeo sulla tracciabilità ed etichettatura degli alimenti, come il regolamento europeo 178/2002, il regolamento europeo 1169 del 2011, il regolamento europeo 775 del 2018 per l'abbigliamento, il regolamento UE 1007/2011. E a elaborare una norma specifica che obblighi a dichiarare in etichetta la presenza di queste sostanze inquinanti che la scienza stessa definisce eterne. È il momento di esercitare dal basso ogni possibile pressione per ottenere la prima azione indispensabile di prevenzione. Far sì che le persone possano evitare di acquistare inconsapevolmente prodotti inquinati da sostanze dichiarate o sospette di essere gravemente nocive alla salute. Oltre a ciò, non può essere ulteriormente tollerata l'impossibilità di accedere agli esami ematochimici che possano rilevare la presenza di PFAS quando la situazione clinica e la storia di vita della persona lo suggeriscano. Dato che l'autismo è un disordine epigenetico in cui i fattori di rischio ambientale, che sono dal ritardo di quelli che abbiamo visto, ritardo di crescita, diabete gravidico, nascita prematura, basso peso alla nascita, ipertensione gravidica, contatti con sostanze tossiche come i PFAS, sono i mediatori più importanti nella sua patogenesi. La rilevazione di questi fattori può aiutare i genitori a evitare il pericolo dell'insorgenza di autismo nei loro figli. Una valutazione del livello ematico delle PFAS, ad esempio, dovrebbe essere fatta assieme agli altri esami di screening in gravidanza, sapendo che anche il sistema immunitario può essere compromesso dalle PFAS. Ma questo non avviene solo qua, anche in Toscana. Una mamma che io ho conosciuto durante una manifestazione quest'estate a cui sono andato a un presidio dove mi hanno chiamato in Toscana per parlare di queste cose, mi ha scritto, era in gravidanza, mi ha scritto per chiedermi dei consigli, gli ho detto cosa fare, è andato dalla sua ginecologa e quando le ha prospettato di fare le analisi dei PFAS è stata praticamente zittita da una collega. Tutte queste condizioni infatti possono portare a un'attivazione anormale del sistema immunitario della mamma, di conseguenza gli elevati livelli perché questi sono i meccanismi, non sono cose strane, esistono, la scienza le ha stabiliti.
del sistema immunitario della mamma. Di conseguenza, gli elevati livelli di citochine infiammatorie influenzano lo sviluppo del cervello embrionale e possono alterare l'espressione genica del DNA del bambino, favorendo l'insorgenza di autismo. Alla base di tutte queste patologie da inquinamento c'è, non è una mia invenzione, c'è quella che gli autori anglosassoni definiscono low grade inflammation, cioè una infiammazione di basso grado cronica. Non posso non esprimere in questo contesto la mia solidarietà alle popolazioni sottoposte ai crimini di guerra come la Palestina, perché non dobbiamo dimenticare l'industria delle armi con cui anche il nostro paese si arricchisce, che comporta genocidi ma anche ecocidi per tutte le sostanze tossiche, comprese le PFAS, che questa industria utilizza e semina nei paesi bersaglio delle azioni militari. Ho sentito dire da Francesco Bertolla, che non è presente qua alla fine del suo intervento quest'estate, nelle iniziative che sono state prese ai boschi che si stanno difendendo a Vicenza, di internazionale la lotta, no? Bene, sono contento. Oggi internazionalizzare la lotta alle PFAS vuol dire anche internazionalizzare un impegno delle comunità nel rifiuto di tutte le guerre per la salute del pianeta e di tutte le specie viventi e per la democrazia. Infine, la mia solidarietà va anche a chi in questi tempi viene punito per azioni pacifiche e innocue di protesta. A tutti noi che uno Stato fascista vuole intimidire con la promulgazione di decreti che sopprimono la libertà di opinione, di espressione artistica e manifestazione di pensiero, che vengano puniti i veri responsabili dei danni dell'ambiente e le istituzioni che non ottemperano al dovere di tutelare la salute della cittadinanza e dell'ambiente e non chi cerca pacificamente, generosamente, di aiutare le persone, l'ambiente e le future generazioni. Allora, adesso intanto ringraziamo Claudio per questa bel discorso, questa bella ricerca. Per piacere stia zitto lei. Dunque, tutto quello che noi stiamo raccogliendo stamattina e nel pomeriggio lo produrremo, lo metteremo insieme, produrremo gli atti di questo convegno perché sono molto importanti e sono ricchi di informazioni e di proposte. C'è una domanda? Pierluigi. Sì. L'ARPAV ha messo in linea un'analisi dei PFAS di tutti i comuni del Veneto, quindi di tutte le centinaia di comuni. Bene, ci sono stati analizzati e descritti centinaia di PFAS, va bene? Quale validità? Perché tu dicevi che non sono in grado di analizzare, eccetera, eccetera. Cosa pensi di questo documento che l'ARPAV ha messo online? Posso solo dire che sono dati sicuramente incompleti perché la lista è lunghissima e se fino a qualche anno fa noi dicevamo, anche quando ci esponevamo in pubblico nelle scuole, è stato citato il progetto scuola di cui sono onorato far parte fin dall'inizio perché eravamo in 5 quando abbiamo fondato il gruppo scuola che Donata riesce a portare egregiamente avanti, e questa è una grande opera di sensibilizzazione perché il problema è finisco di darti la risposta. Dicevamo che erano 4.700 circa le molecole di PFAS. Oggi si parla correttamente di almeno 12.000, ma c'è qualche studio più avanzato di ricerca che parla addirittura di milionate di molecole, perché non dobbiamo dimenticare che sono state citate anche questi, TFA, cioè esistono le molecole lunghe, le molecole corte, le ultracorte, i TFA è fra questi, quindi esiste un mondo sconosciuto. Il crimine è
oltre a quello che abbiamo sentito, che è stato detto e per cui ci ritroviamo qua, il crimine è anche immettere continuamente sul mercato sostanze che non vengono neanche mai lontanamente testate. Qua mi fermo perché potrei fare degli esempi su alcuni, ma citerei una marca di formaggio, su alcuni grana, formaggio grana, che vengono pubblicizzati alla grande e di cui so per certo, perché ho parlato con il tecnico che eseguiva in laboratorio questi esami, che cosa viene usato per produrne di più di queste forme di formaggio e portarle in tutto il mondo perché si conservino molecole che sono non tossiche di più. Però si dosano sempre riducendole fino a che si trova quella minima dose che potrebbe non essere più tossica. Ma tutte queste sostanze di cui stiamo parlando si bioaccumulano. Quindi è veramente un crimine quello che abbiamo di fronte e che non viene, ho citato il gruppo scuola, non viene, mi ero fatto un appunto, vediamo se lo ritrovo su un foglio, eccolo qua, non viene chiarito con l'informazione, perché mi ero preso un appunto sentendo i precedenti incontri, l'informazione è carente e questo è il gap, a mio avviso, fra etichette, l'abbiamo sentito, e consapevolezza dei cittadini, perché la gente vede l'etichetta, vede che è scritto che è tossica, ma lo compra comunque perché non ha un'informazione corretta. Capito? Esatto, possiamo fare tutti gli esempi. Però se io per informazione corretta intendo dire che devi non solo parlare, dimostrare numeri, fatti e anche immagini delle sofferenze di queste patologie di cui parliamo. Quella è una corretta informazione, il resto è per me veramente bla 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 delle istituzioni di cui sono, come te Salvador, ormai stanco. Allora Luciano, tu permetti di fare il primo intervento del pomeriggio? Ci sei? Scusaci, ma perché arrivare oltre mi pare proprio troppo. Grazie. C'è una nuova città in cui improvvisamente dopo 13 anni, dopo 10 anni si sono accorti che esistono i FAS e si chiama Bassano del Grappa. E a Bassano del Grappa non sapevano proprio nulla, quindi la cosa in questo momento sta destando tantissimo interesse, fanno assemblee molto partecipate, eccetera. Abbiamo chiamato Luciano che la sta seguendo fin da ora, così da quel punto di vista ci dirà cosa pensa di queste proposte o alternative. Grazie. Sì, siamo chiaramente fra attivisti, quindi vale la pena che incominciamo subito a parlare del problema dell'organizzazione, perché tutti noi abbiamo delle bellissime idee, però allora c'è il problema di estendere la mobilitazione, incominciare a organizzarla, incominciare anche a pensare che se vogliamo portare avanti questa proposta che è prodromica, non è l'unica, è prodromica questa dell'etichettatura, delle etichette, chiaramente dobbiamo fare una serie di passaggi essenziali perché 50.000 firme non te i ciapi coinvolgendo Arzignano o Lonigo, le prendi solamente se incominci a fare un grosso movimento veneto che possa lanciarsi in questo tipo di avventura. Allora io rapidamente vi dirò cosa è successo a Bassano. A Bassano l'ARPAV continuava a comunicare all'assessorato dell'ambiente i dati di rilevamento di alcuni siti nella zona di San Michele. Questi dati dell'ARPAV
abbiamo avuto una difficoltà enorme a ottenerli, addirittura avevo mandato una mail a Tita per chiedergli come potevamo fare. Alla fine siamo riusciti ad averli, perché è anche vero che dove vengono rilevati gli inquinamenti si tengono nascosti, per cui c'è poco da dire che la gente è poco sensibile, che è poco consapevole. Se questi rilevamenti vengono tenuti nascosti, è chiaro che solo grazie all'impegno di Acqua Bene Comune e anche un po' il mio che l'ho sostenuta, siamo riusciti a avere questi dati e a presentarli al comitato di quartiere di San Michele. Allora, questi dati alla fine non era granché, perché c'erano due fonti inquinanti, una di percolato e l'altra di un tubo che scaricava da una cava dismessa. Quello della cava dismessa aveva alla fine pochi valori superiori alla norma. Alcuni giorni, quando pioveva, hanno trovato 458 di PFOA e una somma PFAS di 1126. Questa acqua veniva usata per uso irriguo. Però quello che ci ha fatto pensare è stato, e che ci ha fatto andare avanti con i ragionamenti, è stato l'analisi del percolato. Allora ci siamo posti il problema: il percolato, PFOA 2000, somma PFAS 15.900. Il percolato della discarica Pascolara, che era lì in questa zona di San Michele. Allora è venuto fuori che alla fine ogni discarica ha un percolato e questi percolati hanno degli altissimi valori di PFAS. Questi percolati, la popolazione è stata messa tranquilla perché si è detto il percolato va a finire nel depuratore. Ma il depuratore, abbiamo assodato, non ha nessun sistema di filtrazione per i percolati, nessun sistema di carboni attivi, nessun sistema di osmosi inversa. E allora, anche grazie a Francesco Basso, abbiamo ottenuto una serie di dati, per esempio, che venuti fuori di pirati, perché naturalmente non vengono trasmessi alle popolazioni. Allora, per esempio, è venuto fuori un dato pirata indiretto, in cui un'azienda, per dimostrare la propria capacità di depurazione attraverso l'osmosi inversa, ha presentato dei valori di percolato di alcune discariche, che adesso vi leggo. Allora, valori del percolato, oggetto di prova, discarica di Treviso, di Ramon di Loria. PFOA 150.000, PFOS 112.000, altri PFAS 925.000. Cosa sono microgrammi? Sempre nanogrammi litro. Un altro, valori del percolato discarica di Sant'Urbano, valori medi anno 2018, sempre nanogrammi litro. Anche questi abbiamo il PFOA 5.146, PFOS 341, PFAS 5.152. Allora, praticamente tutti questi percolati vanno in depuratori che nel 90% sono privi. Dicono che ce ne sono solo 2 in Veneto, 2 che hanno l'osmosi inversa. Tutti questi percolati vanno in depuratori che nel 98%, possiamo dire, non hanno capacità di depurificare le acque.
Cosa significa? Lo sappiamo tutti. Allora, le acque finiscono nel Brenta, finiscono nelle falde e in più c'è la famosa questione dei fanghi usati secondo legge come amendanti dell'agricoltura. Quindi praticamente stiamo avvelenando tutta la zona un po' più a sud del Brenta, il Brenta verso le foci, che ci sta praticamente, essendo anche perenni, questo tipo di situazione determina un gravissimo inquinamento sia delle acque e sia dell'alimentazione dei cibi. Quindi noi, se riuscissimo a mappare bene tutti questi percolati, potremmo sollevare un vespaio enorme, anche perché a Bassano solo con dei valori minimi in cui è garantita l'acqua potabile, ma è garantita perché? Perché non prende in falda, ma prende dal monte. A Bassano va direttamente dal monte, da un monte. Quindi non prende dalla falda, ma tutti quelli che prendono dalla falda più a valle. Va bene, dopo hanno trovato che per esempio la zona del Brenta, quella più verso le foci, la nostra zona, essendo questi percolati ancora minimi, vengono diluiti, quindi è chiaro che trovano, invece molto di più viene trovata dalla zona dove c'è l'immissione del Bacchiglione, dove c'è tutta la emissione di... Esatto. E allora, siccome a Bassano è esplosa un grande interessamento, naturalmente preparato dai giornalisti, preparato da tutti quanti, questo lavoro l'abbiamo incominciato a fare verso ottobre, però alla fine tutti quelli che hanno visto e hanno partecipato a Bassano, c'erano 200-300 persone molto interessate. Sono state mezzo tranquillizzate perché il sindaco ha fatto una conferenza tecnica che ha detto che non c'è nessun pericolo, però noi, vedendo i valori, sappiamo che il pericolo c'è. Fino adesso siamo stati zitti perché molti erano impegnati sulla storia del Vanoi, però io penso che all'interno del Veneto, se noi riusciamo a mappare bene questi siti, potremmo veramente incominciare ad affrontare realmente il problema, che non è un problema di una zona rossa, ma è un problema di un sistema industriale che ha usato questi elementi dagli anni 50 in poi. E la cosa importante è che dietro ai movimenti dovremmo esserci noi che incominciamo a organizzare a livello regionale questo tipo di risposta. Per esempio adesso tutti noi sappiamo che Greenpeace partirà con una serie di accertamenti e potremo veramente utilizzare la presenza e l'arrivo di questi di Greenpeace per fare una grossa assemblea sui PFAS, decidere le zone da controllare e da questo partire per riuscire a costruire quello che noi stiamo proponendo, cioè una raccolta firme su un progetto di legge popolare, perché se no, altrimenti se noi non facciamo così non riusciamo a combinare niente. Quindi quello che vi chiedo, invece di citare tutte le cose che sappiamo, che i miliardi si spenderebbero, i costi europei legati al PFAS si spenderebbero per la salute, secondo le stime, 52-84 miliardi di euro. Il costo totale del trattamento delle acque potabili e reflue, sempre solo per i FAS, assommerebbe a 238 miliardi di euro l'anno. Cifre insostenibili che assolutamente, oltretutto anche molti sui processi di bonifica si sono lanciati a pesce perché c'è una grossa corruzione. Il nostro obiettivo sarebbe invece minimo, quello di mettere in sicurezza tutte queste zone di emissione di queste sostanze, costruire una rete regionale e riuscire a muoverci in questo senso. Altro non penso, anche se volevo fare qualche discorso sulle analisi, sui valori soglia che tutti noi sappiamo che sono determinati da valori, diciamo così, di mediazione senza nessun valore scientifico, ma tutto questo può darsi, noi sicuramente che siamo qua lo sappiamo a memoria e non abbiamo bisogno di altre delucidazioni.
Adesso ti ringrazio moltissimo anche perché hai fatto delle proposte e quindi è un discorso drammatico ma con delle proposte e questo è quello che noi vogliamo realizzare. Adesso viene Gianluigi Salvador. Parto da una frase di Lupo che dice questo è soprattutto un incontro di tipo politico, vuol dire amministrazione della città, vuol dire amministrazione dell'ambiente. Allora è vero che noi oggi dobbiamo parlare di PFAS e di rendere visibili le molecole invisibili, però è anche vero, e questa è la terza volta che partecipo all'Ecofesta, che lo spirito dell'Ecofesta è uno spirito unificante su temi ecologici, quindi che trattano il problema dell'ambiente, della casa, per trasformarsi in azione politica, cioè in amministrazione della polis. Perché noi oggi abbiamo sentito tantissime analisi, grandissime competenze e come dice Max Weber, gli appassionati hanno tanta competenza, hanno tanta passione, ma spesso hanno poca lungimiranza. Questo è il problema, cioè ci si riduce a guardarsi il bunigolo. Ognuno parla sulle proprie competenze, le affina, ci gira intorno. Tant'è vero che per esempio oggi c'era anche una grossa assemblea del Movimento della Decrescita a Venezia con decine di associazioni, ma ci sono decine e centinaia di associazioni che lottano contro i PFAS. Abbiamo visto la lunga lista che abbiamo visto che Sbilanciamoci c'ha decine di associazioni che a Dobbiaco hanno proposto alternative, eccetera. Abbiamo visto il WWF che manda con decine di altre grandi associazioni in giro proposte di eliminazione dei pesticidi, eccetera. Parliamo di Greenpeace, è la stessa situazione. Legambiente lo lascio fuori perché è un collaterale del Partito Democratico. Allora, il discorso è: ma che cavolo ci stanno a fare tutte queste associazioni? Se già l'altra volta io ho detto, ma anche la volta precedente ho detto che qua sta andando sempre peggio tutto quanto. Siamo proprio stupidi. Parliamo per niente sostanzialmente. Eh sì, perché se continuiamo a parlare al quarta riunione dell'Assemblea ecologista diremo ancora, se andiamo avanti in questo modo, disaggregati, scollegati, allora bisogna cominciare a pensare a fare qualcosa di diverso, perché altrimenti riparleremo e ci riparleremo addosso ancora per tempo. Vai avanti, scusa. Allora, io divido il mio intervento, vado proprio a volo di Falcone, che è l'uccello più veloce a questo punto, perché io sono logoroico e tenderei a parlare molto. Vorrei parlare e dire, il primo tema è la specularità dei pesticidi di sintesi con i PFAS. No? Prima sono state inventate le pericolosità dei pesticidi, poi hanno cominciato ad analizzare che dentro i pesticidi c'erano tutte queste molecole. L'altra proposta è: dobbiamo portare avanti un percorso istituzionale efficace per uscire da questa autoreferenzialità, perché se no poche persone portano avanti una tematica politica e governano la ricchezza della nazione, perché la nostra ricchezza sono le tasse che paghiamo. Quindi ognuno di noi deve essere responsabile di responsabilizzare quelli che amministrano le proprie tasse. E questo qua è il discorso elementare, se vogliamo, a livello politico. Come dobbiamo cominciare a pensare a dei grandi attrattori che mettano insieme tutte queste organizzazioni, perché altrimenti continueremo a guardarsi il bunigolo, ad essere super competenti, L'ISDE è un'altra super organizzazione, adesso mi viene in mente perché ho visto il dottor Gordiano, eccetera, ma insomma è un discorso gravissimo. E parlare poi di un coming out politico, l'ho detto anche l'altra volta, o queste associazioni cominciano a prendere posizione appoggiando l'articolo 3
l'articolo 48 e l'articolo 49 della Costituzione, che altrimenti abbiamo una Costituzione inutile, perché la Costituzione dice che il cittadino al momento del voto è quello che decide chi va ad amministrare la ricchezza. Questo è il problema di fondo, questo è elementare. È per quello che tentano di rendere qualunquiste le persone e far rassegnare le persone. Vai avanti, scusa. Belpom lo ha detto già all'UNESCO di Parigi nel 2008, che era presidente dell'ISDE della Francia e di altre grosse associazioni che lottano contro il cancro. Bisogna mettere la questione ambientale al centro della lotta al cancro, l'incidenza di inquinamento ambientale, pesticidi, additivi alimentari, eccetera. Allora non si parlava ancora molto di PFAS, va bene? Della genesi del cancro è ormai indiscutibile. Il problema per risolverli è solo politico. Questo è il problema. Se parleremo addosso, andiamo avanti. Ecco, prima Zampieri ha parlato dei 9 rischi globali, 6 dei quali ormai sono fuori controllo. Uno di questi è il discorso dell'inquinamento, dei nuovi prodotti, FAS, diossine. Poi parlerò anche delle diossine, non ne parla più nessuno delle diossine, ma è un grosso problema anche quello, perché sono interferenti endocrini esattamente come gli altri. Benissimo, e poi tutti gli altri rischi. Bene, uno dei 9 rischi globali che sono difficilmente individuabili, lo dice anche lo studio, è quello dell'inquinamento globale da nuovi prodotti di sintesi. Avanti, grazie. Allora, le società sono collassate per una cosa semplicissima, vedete, perché si sono sviluppate con il necessario, hanno poi badato all'utile, poi hanno avvertito il comodo, poi si sono dilettate nel piacere, poi si sono dissolte nel lusso e infine hanno istrapazzato le sostanze. Vai avanti, grazie. Ebbene, noi siamo in una curva di crollo di società. La società romana ci ha messo 360 anni a crollare, ma aveva la natura che la supportava ancora nella sua, chiamiamola, decrescita, nella sua riduzione di dimensione territoriale. Noi stiamo accelerando la nostra decadenza e abbiamo inventato uno strumento meraviglioso per rapinare le ricchezze del mondo, che è la ricchezza finanziaria. Infatti tutti i paesi del mondo occidentale hanno il debito pubblico che cresce. Cosa vuol dire? Ma chi li pagherà tutti questi debiti pubblici che stanno crescendo? Ecco, questo è il grosso problema, che perché sta crescendo il debito pubblico rapidissimo? In questa crescita delle società complesse crescono innumerevoli ruoli nel terziario, vai avanti, grazie, nel terziario, che dal 18% che era fino all'unità d'Italia è calato, è diminuito, è aumentato drasticamente fino ad arrivare al 70%. È il settore parassita il terziario, è quello che gestisce l'organizzazione ma che non crea ricchezza, eppure noi abbiamo attraverso il basso costo dell'energia, vedi fossili, energia fossile, siamo riusciti a trasformare la nostra struttura sociale in una società con terziario parassita. Pensate, quando vedete anche in televisione quelle pletore di grisaglie che ci sono lì, che mantengono, che fanno i controlli, che fanno le direzioni, che fanno finanza, banche, assicurazioni, adesso faranno le assicurazioni quasi obbligatorie, eccetera, senza prendere provvedimenti opportuni per ridurre questo parassitismo. Bene, noi siamo in una situazione terribilmente in un cul-de-sac anche dal punto di vista della struttura sociale. Andiamo avanti. Vedi, le 4, lo ha già detto il Diamond nel suo libro Collasso, ci sono delle costanti di collasso delle società. Noi ci siamo avviati su questo discorso, vecchie aree critiche che sono la deforestazione, la gestione sbagliata del suolo, la cattiva gestione delle risorse idriche, caccia, pesca, eccetera, eccetera, ma si sono sommate le 4 moderne. Questo è il dramma. Ecco perché ho detto 360 anni per crollare quell'impero romano. Le nuove sono i cambiamenti climatici, l'accumulo di sostanze chimiche tossiche, la carenza di risorse energetiche
energetiche e l'esaurimento della capacità di fotosintesi della Terra. Guardate che la riduzione della fotosintesi è importantissima perché si toglie il cibo con la frutta, si tolgono la produzione di biomasse, eccetera. Guardate che Mélenchon, adesso lo chiamo in ballo perché questo qui è veramente uno che ha fatto una strategia profonda in Francia. Chi ha letto il programma di Mélenchon, i 3 grandi attrattori non sono quello che si dice normalmente, salario minimo, riduzione, studio sulle pensioni, eccetera. Sono il caos climatico, le 3 priorità fondamentali sono nel suo programma, sono caos climatico, sono difesa della biodiversità e il terzo sono riduzione delle diseguaglianze. Bene, questi sono 3 grandi attrattori che devono cominciare a unificare anche chi sta lottando politicamente nel territorio nazionale. Questo è il discorso di fondo. Dopo i mezzi sono, parliamo di pensioni, parliamo del minimo salariale, ma gli attrattori sono di questo tipo. Chi ci sta, chi non ci sta. Perché non ci stai? Ecco, a questo punto si comincia a discriminare. Vai avanti, grazie. Bene, ci hanno pensato le aziende che stanno controllando il processo del cibo. Guardate, 3 grosse aggregazioni, Bayer, Monsanto, Dow Chemical, DuPont, ChemChina e Syngenta, hanno messo insieme a coppie l'agrochimica e la chimico-sementiera, l'agrochimica e la chimico-sementiera, l'agrochimica e la chimico-sementiera. Sapete cosa vuol dire questo? Che hanno messo insieme la farmacia finale con la cura delle malattie e la vendita dei pesticidi e il controllo delle sementi all'inizio e poi il lavoro dei campi con i pesticidi. Stanno controllando tutto il processo per il 70-80% del mercato, il processo di produzione del cibo. Sapete cosa vuol dire questo? Che con un cibo inquinato e un ambiente inquinato guadagna l'ultima fase, che è quella delle farmacie, che è quella della salute. Questo è l'obiettivo di quelle aggregazioni lì, far guadagnare spaventosamente 100 volte di più che sono i costi della produzione dei pesticidi alla vendita di malattie che siano possibilmente croniche e che nascano possibilmente alla nascita e anche prima della nascita, perché la puerpera è bene che si ammali anche un po' prima in modo che poi produce anche uno che durante la vita lavorerà per curarsi. Questo è il dramma di questa strategia. Andiamo avanti. Ecco, non è un caso che quei 37 pesticidi di cui parlavamo, molti siano prodotti da queste case farmaceutiche che si sono aggregate. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'iniziativa che il Movimento 5 Stelle, quando era forte, ha fatto e che abbiamo spinto a fare. Cosa vuol dire? È molto simile all'azione che si vuole fare adesso con la label sulle etichette. Noi abbiamo coinvolto a livello parlamentare le 2 commissioni, ecco, le 2 commissioni che non riesco a leggere qua, la commissione riunite 2-3 sono giustizia e agricoltura. Ebbene, queste 2 commissioni hanno votato all'unanimità uno schema di decreto legislativo che obbligava il governo, vedete, anzi raccomandava, attenzione, al governo di adottare le iniziative necessarie per rendere obbligatoria la precisa indicazione nell'etichettatura dei prodotti fitosanitari dell'identità delle sostanze utilizzate come coformulanti e solventi e della loro concentrazione. Quindi è chiaro che poi è stato messo tutto nel cassetto, però anche a livello parlamentare c'è stata questa forza. E qua ritorniamo al discorso precedente. O si conquista il potere attraverso i 3 articoli della Costituzione, cioè andando a votare e andando a scegliere. Io non faccio la propaganda del Movimento 5 Stelle, ma parlo della logica politica che deve essere seguita dal cittadino, non il suddito che guarda la televisione per le partite, eccetera, ma il suddito deve essere trasformato in cittadino convincendolo con queste iniziative qua. Bene, qui si è riusciti a fare questo tipo di iniziativa. Attenzione,
che nei pesticidi il 48, facciamo 50% è composto da prodotti da principi attivi, ma il 50% ha coadiuvanti, leganti, diluenti, eccetera, che non sono dichiarati nelle etichette. Quindi noi volevamo che fossero messe nelle etichette tutte queste altre componenti che quasi sempre sono ancora più pericolosi dei principi attivi. Vai avanti, grazie. Ecco, qui lascio perdere cosa ha trovato l'ISPRA dentro le acque profonde, vai pure avanti. Il percolamento, guardate che il percolamento in falda passa un centinaio d'anni, tant'è vero che nella tabella precedente, nelle falde profonde, il secondo pesticida che trovano è l'atrazina, che l'hanno già eliminata negli anni '80. Andiamo avanti. Ecco, questi sono i dati sui pesticidi che utilizziamo e sulla diluizione 300 volte, perché quando si compra un chilo di pesticida, non so, di Mancozeb, di Folpet, eccetera, lo si allunga 300 volte con acqua. Quindi dai miei calcoli è venuto fuori che, per esempio, a livello del Veneto abbiamo a testa, sui 5 milioni di persone, 1 metro cubo di pesticida buttato sui vigneti, sui frutteti, sulla verdura, eccetera. È una cosa impressionante. Questo dato lo ha riportato anche Aureliana nel suo rapporto che ha fatto e che ha presentato. Andiamo avanti. Ecco, hanno nascosto nell'ultimo rapporto ARPAV i pesticidi consumati per SAU, per ogni ettaro lavorabile di agricoltura. Questo non è stato più messo quest'anno perché faceva vergognare le regioni, perché prima è il Veneto, poi c'è il Trentino, poi c'è l'Emilia Romagna, allora hanno detto è meglio eliminare la scaletta. Attenzione che qui parlano di principi attivi, ma se si parla di pesticidi bisogna moltiplicare per 2 perché è circa il 50% gli additivi che ci sono. Avanti, grazie. Bistecche alle diossine, adesso vado a volo d'uccello. Attenzione, al ristorante dite se usano i tronchetti di vite a fare le bistecche, perché altrimenti mi fate le bistecche alle diossine. Non solo, anche la carbonella. Sappiate che nella carbonella buttano dentro il carbone che viene fuori dai pirogassificatori. Hanno trovato 700 quintali che facevano in Croazia e che vendevano in Italia ai bisteccari italiani. Quindi avanti, grazie. Allora, questo è un altro grosso problema per il quale dobbiamo batterci tutti. Esistono 2 processi di produzione agricola. Qui ho parlato del vino, ma vale per tutta l'agricoltura. Da una parte c'è il processo, non è convenzionale, quello con pesticidi di sintesi, il convenzionale è quello biologico, attenzione, perché si è sempre fatto biologico nei cent'anni. E l'altro processo è quello biologico. Bene. Perché nei regolamenti di polizia rurale, non so se voi li conoscete, c'è solo il processo di produzione con i pesticidi di sintesi e non mettono anche il processo di produzione del biologico, pur avendo questo un regolamento europeo ufficiale? Perché esistono un mare di conflitti fra quelli che fanno biologico e quelli che fanno coltivazione con i pesticidi di sintesi? Perché esiste? Perché se dovessero mettere dentro questi 2 processi, dentro il regolamento di polizia rurale, innalzerebbero il livello della responsabilità. Dovrebbe essere il sindaco che gestisce i conflitti. Invece adesso, sapete chi è che gestisce il conflitto? È il contadino con quello che si becca la spruzzata di pesticida. E quindi lo lasciano fuori. Allora, una delle cose su cui dobbiamo batterci è che nei regolamenti di polizia rurale entri anche la gestione del processo di produzione biologica, perché c'è una grande differenza fra i 2 processi, sapete. Uno ha il controllo di processo, quello biologico, no? Si sa cosa entra e si sa cosa esce. Invece, in quello del processo di produzione chimica di sintesi, si piglia qualsiasi cosa che c'è nel mercato e si deve per forza fare il controllo di prodotto, perché non si sa cosa entra a priori. Questo è importantissimo dal punto di vista concettuale. Andiamo avanti. Andiamo avanti ancora, sono incompatibili. Ecco, allora questo qua è un documento prodotto nel 2015 che dice che i pesticidi contengono, ricordiamoci Bhopal e anche Seveso,
no? L'esplosione di queste due aziende, industrie, che producevano pesticidi ma che utilizzavano nei processi di produzione le diossine, che hanno creato un sacco di problemi. Bene, questo studio del 2014 dice attenzione che nei pesticidi ci sono un mare di diossine, un mare di diossine, infatti mostra il diagramma successivo, è uno studio fatto in Australia, vedete, ha studiato 27 pesticidi e guardate, ognuno di quelli studiati ha dentro delle quantità di diossine. Le diossine non sono mica meno pericolose dei FAS o degli interferenti endocrini dei pesticidi. Questo qua è un altro discorso importante. Infatti bisogna mettere nelle categorie di lotta anche questo discorso. È stato completamente trascurato questo discorso perché è troppo grosso. Pensate agli inceneritori. Perché nascondono gli inquinanti, soprattutto diossine, interferenti endocrini? Ce n'è centinaia. No? Di componenti che escono dai camini. Uno di questi sono tutte le variabili di diossine. Vai pure avanti. Questo è un altro studio, sempre della stessa studiosa, che dice attenzione che anche i pesticidi buttati sulle foglie che prendono il sole si trasformano in diossine solo per l'azione solare. Solo per l'azione solare, un altro studio. E anche questo qua. E quindi noi abbiamo vigneti che non solo hanno PFAS, non solo hanno interferenti endocrini dei principi attivi di pesticidi, ma hanno anche diossine. Quindi il terreno sotto, io dico sempre, è una discarica perché solo il 5-10% dei pesticidi che vengono buttati sulle viti o sui prodotti agricoli va al centro, tutto il resto va per terra, quindi sono delle vere e proprie discariche i suoli dove si buttano i pesticidi. Vai pure avanti, grazie. Ecco, la vendemmia, qui vi mostro, qui che non si vede molto, ma la vendemmia meccanica, cercate di chiedere sempre se quel vino lì l'hanno fatto con la vendemmia meccanica o no, perché guardate come sono ridotte le viti delle vendemmie meccaniche e guardate i residui che c'è dalla macchina della vendemmia meccanica. Vai avanti. Non solo, ma quando fanno la vendemmia meccanica, hanno prima vendemmiano e dietro c'è quello che disinfetta i cavi e le viti, perché? Perché c'è un problema grosso nella vendemmia meccanica che si sparge il fitoplasma della flavescenza, si sparge i funghi come si chiama l'altra, di quell'altra malattia. Sostanzialmente va tutto insieme, si sporcano le viti e allora dietro c'è bisogno di passare magari con il solfato di rame per disinfettare tutto e far morire. Infatti è pericolosissimo fare la vendemmia meccanica se ci sono malattie di flavescenza dorata, perché diffondi il fitoplasma su tutto il vigneto. Tant'è vero che la flavescenza dorata sta crescendo spaventosamente e stanno crescendo spaventosamente le autorizzazioni del carissimo Zaia, che autorizza sempre di più i trattamenti con il clorpirifos e con tutti i disinfettanti che la stanno uccidendo. Andiamo avanti. Ecco qua, questo qui è la catena di montaggio dei lavoratori nei vigneti, ne mettono due ai lati molto bravi e in mezzo controllano quelli che lavorano in mezzo, una vera e propria catena di montaggio. Guarda, li ho fotografati l'altro giorno, arrivano con i loro camioncini, smontano lì tutti in fila, uno bravo, un altro bravo e avanti tutti insieme fino alla fine e poi si riparte. Ecco, vedete, non c'è solo il furto nel salario, c'è anche, diciamo, l'obbligo di lavorare alla grande, perché sennò salti la paga. Non ho capito cosa fanno. Questi qua stanno spollonando, no? Stanno legando i vigneti. Se tu vai a spollonare, se tu fai qualsiasi lavoro, tagli i cavi, ma anche la vendemmia è la stessa roba. Tu hai un grossissimo vigneto, come fai a controllare la gente che è in mezzo che non la vedi neanche? Devi controllare tutti quelli che stanno in una fase intermedia, no? Ti sbassi, ti vedi, Beppi, muoviti, cazzo, se c'è indietro, hai capito? Così. Me l'hai raccontato uno, poi l'ho anche fotografato questo discorso. Andiamo avanti. Allora, una proposta, coming out politico. Andiamo avanti. Allora, qui c'ho una frase del Paolo Bonolis, qualche giorno fa, dice: non ho votato perché l'assenza di fiducia nelle aziende politiche, lui non li chiama partiti politici, li chiama aziende politiche, mi porta a pensare alla politica come una traiettoria in cui il cittadino, anziché essere il fine, è il mezzo.
e io non voglio essere il mezzo di nessuno. Ecco, questo qua è il ragionamento del classico suddito, che non si interessa di niente, che non ha mai indagato su cosa deve fare come cittadino. Va bene, chiaramente lui ha anche degli interessi economici, non si può sbilanciare, ma quello di creare qualunquismo e soprattutto rassegnazione è una grande tecnica del sistema dominante, che con l'etica di prossimità manterrà in eterno, con questa diciamo idea di non partecipare alla cittadinanza, lo status quo. Andiamo avanti. Allora, io dico, come ho detto anche l'altra volta, se le associazioni hanno tutta una serie di progetti, li ho messi sotto, va bene? Ecco, che siano in grado di sintetizzare un discorso sui grandi attrattori, in questo caso qui è la salute e la biodiversità, perché sono le due condizioni essenziali di sopravvivenza, non ce n'è altre, va bene? Chiaramente a livello politico, ovviamente, no? Come immagine di strategia politica. Ecco, se non si riesce a mettersi d'accordo prima su quella che è la visione, quelli che sono i grandi attrattori, da parte di queste innumerevoli associazioni che ho detto prima, che si stanno parlando addosso. Guardate che le aziende non sono mica così coglione. Quando va lì un consulente, la prima roba che ti dice il consulente dice: io voglio fra 20 anni avere il 20% della quota di mercato. Ecco, quella è la visione, quello è il grande attrattore e su quello tu ci devi costruire. Chi di queste associazioni non dice che la salute e la biodiversità è un grande attrattore, che è una condizione essenziale di sopravvivenza, sia del Greenpeace, sia del WWF, cioè bisogna cominciare a costruire su questi discorsi, su uno schema, come diceva Gregory Bateson, no? Classificare e comunicare, questo è il discorso. Andiamo avanti. Allora qui c'è l'articolo 3, la Rossi me l'aveva fatto notare l'altra volta, l'articolo 3 da rispettare, partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'articolo 48, il suo esercizio è, il voto è il dovere civico, è un obbligo morale, etico. Etico è un po' al di sopra del morale, il morale è religioso, l'etico è, se vogliamo. Questo è il discorso. Articolo 49, tutti i cittadini possono associarsi per determinare la politica nazionale attraverso i partiti, non ci sono alternative. Il 50% dei coglioni che stai a casa, che si sono rassegnati, ti hanno detto tu fa tutti schifo, che non hanno cercato, perché guardate che abbiamo uno spettro di partiti che soddisfano qualsiasi esigenza, inutili che si nascondono, e se non siete in grado di essere soddisfatti da quello, fatene uno, gli hanno detto a Grillo, anche Fassino l'aveva detto a Grillo, fai un partito se non segna, va bene, lui l'ha fatto, però per dire, ma perché non si riesce a muoversi in questo senso qui? Cioè, perché abbiamo il 10% della popolazione italiana che è volontario, cioè abbiamo 104.000 enti del terzo settore, abbiamo il numero di volontariato più alto al mondo. Questo è il problema di fondo. Ma perché questi che parlano con passione e competenza non devono svegliarsi fuori e avere un po' di lungimiranza e dire metto a profitto la mia esperienza? Questo è il problema. Lei è una vita mica che fa questi discorsi qua, io sono stato nei Verdi, sono stato dappertutto, no, ma cercavo uno sbocco di tipo istituzionale, se no la Costituzione che cazzo ci sta a fare? E tutti dicono, sulla Costituzione, cazzo non la rispettano, ma i primi è quelli del Greenpeace, i primi è quelli del WWF, quelli della De Cresta Felice, un mare di qualunquisti ci sono dentro. Cosa vuol dire qualunquista? Manca di lungimiranza. Può essere il più grande esperto del mondo, può avere la passione più grande del mondo, ma se non hai lungimiranza, che cazzo è stata fatta la Costituzione? È per dare una prospettiva, uno sbocco organizzativo a 60 milioni di persone. Andiamo avanti. Allora,
uno schemino che mi è venuto fuori discutendo all'ultimo pranzo che abbiamo fatto. Ho detto, la cellula è l'elemento base della vita. Tutti passiamo attraverso una cellula, attraverso un bellissimo momento che però è una cellula, va bene, che si feconda, va bene, i semi, le cellule, eccetera. Ma questi sono One Health, è il primo fattore della strategia One Health, che è scritta anche sul libro che è stato emesso di PFAS, che ha citato anche altri, eccetera. Cosa vuol dire One Health? Vuol dire che noi dobbiamo avere una priorità sul discorso della salute e della biodiversità, coinvolgendo l'industria e la società, ma dentro uno schema che ci faccia capire dove vogliamo andare. E allora questa è un'occasione, quella di oggi, per esempio, è una delle occasioni, non spero che ce ne siano anche tante altre, di persone che si incastrano, che dicono questo e quell'altro. Pesticidi, PFAS, bisfenoli, diossine, poi Cordiano ne può aggiungere 500 ancora, va bene? Ecco, sono tutti interferenti endocrini, cioè delle molecole. Ecco perché sono pericolose le molecole, no? Che sono molecole che, come interferenti endocrini, toccano l'essenza della vita, che è la cellula. Questo è uno schema su cui dobbiamo mettersi d'accordo. Quindi coinvolgimento industria e società vuol dire tirare dentro tutte 304.000 associazioni che si guardano il bunismo, che parlano a vanvera, che fanno convegni, chi va in Parlamento. Io ne ho passate mezze queste associazioni qua. È una vita che sono in mezzo a un'associazione che altro, che sento parlare. E tutti che dicono mettiamoci assieme, facciamo... E siamo come prima. È un disastro, andiamo avanti. Questo è il problema. Allora, rivoluzione del basso, 104.000 TS, ho già detto tutta sta roba qua, andiamo avanti, associazioni, comitati, eccetera. Allora, anche questo qui andiamo avanti. Se andiamo avanti così, avete visto questa immagine qua? Allora, Mélenchon ha detto caos climatico come prima, ha detto biodiversità come secondo e ha detto disuguaglianze come terzo. Queste sono le priorità, le prime priorità, sono i fini, poi ci sono tutti i mezzi per raggiungerle. Se andiamo avanti così, allora la Romagna lo ha già assaggiato 3-4 volte, il Vietnam 600 morti l'altro giorno, il Vietnam l'altro giorno 600 morti con un ciclone e non ne ha parlato nessuno. E li nascondono ovviamente, come nascondono gli inquinamenti, la stessa roba. Ormai il caos climatico crea dei grossi problemi perché terrorizza. Bene, guardate questa immagine qua, un pittore ha già disegnato un po' di anni fa, nel 2011, che i nostri amministratori, i nostri politici, eccetera, stanno discutendo del caos climatico immersi nell'acqua fino qua e parlano ancora del caos climatico. E di fianco ho messo una foto che ho trovato ieri sul Fatto Quotidiano del generale Figliuolo col cappello immerso nel fango fino qua, anche lui, va bene? Perché dopo 3 alluvioni chiaramente ha mancato l'obiettivo. Non so come sarebbe potuto risolverlo meglio di lui, perché è un problema grosso questo, no? Occorre un'azione concertata a livello nazionale. Però la situazione è questa, spetta ancora un santin che andiamo sotto, va bene? Ecco, ringrazio e saluto tutti quanti. Grazie. Sì, è pieno di spunti, perché il tema fondamentale, sì è vero, però non hai detto il come. È vero tutto quello che tu hai detto, la gente, ho provato tutti i partiti, le associazioni hanno studiato tutto, come si arriva alla partecipazione attiva? Questo è l'obiettivo che ci stiamo ponendo. Dunque, ora è il tuo turno. Okay.
Ok, grazie per l'invito. Il compito che mi è stato assegnato è sicuramente molto più ristretto e quindi chiedo già scusa rispetto a quelle che sono state le molte suggestioni che sono arrivate oggi, soprattutto perché io proprio per impostazione personale e professionale tendo sempre a ridurre, e forse è un errore, però insomma tendo sempre a ridurre l'approccio politico all'interno di quelli che sono i paradigmi e le coordinate giuridiche, perché appunto occupandomi di diritto dell'ambiente è un po' una deformazione professionale. E Titta mi ha chiesto di parlare proprio in funzione del fatto che si vuole portare avanti questo progetto di una legge di iniziativa popolare di trasparenza e conoscenza, no? E io ho proposto di cercare di vedere questi che ormai sono due criteri di cui sentiamo parlare molto molto frequentemente, come tradurlo come strumenti, e cercherò di spiegare perché, per dare sostanza e quindi rendere effettivo il diritto che ciascuno di noi deve e può avere, ed è giusto che abbia, ad una scelta consapevole, legandolo non tanto a ancoraggi normativi che sono abbastanza volubili e comunque abbastanza mutevoli nel tempo, quanto piuttosto a quello che rappresenta proprio il punto di partenza di ogni società, ovvero sia il rispetto dei diritti umani. Allora, prima di specificare un po' gli ambiti che secondo me devono essere necessariamente affrontati, perché come ci è stato spiegato stamattina il tema è assolutamente complesso, credo che sia importantissimo ricordare come quando noi parliamo di importanza della trasparenza e della consapevolezza, della conoscenza, dobbiamo sostanzialmente ricordarci che non tutti sono in grado di dare informazioni per scelte personali, per competenza e quant'altro, e non tutti sono in grado di riceverle. Non solo, come i grandi studiosi della comunicazione conoscono e come molti medici sanno bene, la comunicazione deve essere una comunicazione il più delle volte filtrata e mirata, cioè la total disclosure, non so come dirla in italiano, spesso e volentieri può essere anche, può portare tutta una serie di effetti collaterali estremamente pericolosi. Questo non vuol dire, chiariamolo subito a scanso di equivoci, che io non sia per la più ampia possibilità di condividere informazioni, però devono essere, secondo me, distinte le informazioni che vengono date al pubblico generale, le informazioni che vengono date agli scienziati, le informazioni che vengono date nelle varie ambiti disciplinari, perché sennò si corre il rischio di parlare di informazione e poi giocare al ribasso, e questo è un altro aspetto che secondo me non può essere sottaciuto. Allora, detto questo, se, e questo è il punto di partenza, in ipotesi si vuole fare un progetto di iniziativa legislativa per effettivamente garantire l'etichettatura, io non sono d'accordo, l'ho sentito stamattina, sul fatto che il progetto di iniziativa debba essere molto semplice, perché non è semplice la questione. Quindi questo secondo me potrebbe essere un problema. Perché? Perché l'etichettatura, lo è stato detto anche questo stamattina, è certamente uno strumento. Ricordiamoci che le certificazioni sono nate come strumento di mercato. Quindi dobbiamo entrare nella logica di mercato. La certificazione, sostanzialmente, lo abbiamo detto prima, è certamente volta al consumatore, ma è uno strumento che in un modo più o meno impattante gioca nella logica di mercato. E questo va tenuto presente, perché se vogliamo effettivamente che la certificazione abbia un senso, non deve essere solamente accurata, e non solo il dottor Cordiano, ma anche Claudio Lupo e quant'altro ci hanno spiegato che è estremamente difficile, ma deve essere indipendente, trasparente ed accurata. E questo è un problema con cui dovremo fare i conti, perché noi abbiamo milioni di certificazioni ambientali. Da ultimo, nell'ultima udienza, la Mitieni si è difesa dicendo che lei nel 2013 aveva ottenuto una ISO 14001,
E però sappiamo cosa successe nel 2013, quindi non è automaticamente sovrapponibile la certezza di una certificazione alla sua accuratezza. Quindi se vogliamo portare avanti un progetto di questo genere va fatto con un certo crisma e tenendo conto della complessità. E questa complessità, qui lo vedete, per cercare appunto di restringere l'ambito, ci porta a dire, è emerso anche stamattina questo, quali sostanze la certificazione non ci sono PFAS, per quanto sia assolutamente suggestiva e aiuti a indirizzare i comportamenti di consumo. Io adesso devo fare per deformazione professionale l'avvocato del diavolo, è impugnabile da una qualsiasi industria che ti dice, vabbè, fino a quando tu non mi definisci quali sono i PFAS che sono, diciamo così, che rientrano in questa definizione, non perché non ci siano definizioni, ma perché le definizioni che si richiamavano oggi dell'OECD sono definizioni finalizzate a una regolamentazione chimica, non sono definizioni tossicologiche, e voi come medici sapete che le definizioni tossicologiche per loro natura richiedono tempi, per cui noi non possiamo pensare di affrontare il problema delle certificazioni aspettando la scienza o poggiandosi, anche qui faccio l'avvocato del diavolo, solo sui consensi, sulle preoccupazioni dei medici. Sia chiaro, io condivido totalmente, chi mi conosce lo sa, però proprio per deformazione professionale cerco di essere il più rigorosa possibile per non perdere tempo. Secondo, dobbiamo definire a quali produzioni noi ci rivolgiamo. Dobbiamo anche avere chiaro che processi di produzione, perché se noi parliamo, faccio l'esempio perché appunto siamo freschi di miteni, di elettrofluorurazione, avremo determinati sottoprodotti e determinate sostanze che possono rappresentare un fattore di pericolo, ma adesso noi già stiamo parlando dei processi di fluoropolimerizzazione che portano, si è parlato di TFA, tutta una serie di altre cose, e quindi dobbiamo chiaramente individuare quali sono, magari facendo una scelta di priorità, le produzioni a cui chiediamo di dare conto, a essere informate, di cui essere informate, e da cui vogliamo dei dati. E qua nasce il terzo problema: quali sorgenti? Si è detto, ritorno con il problema miteni, ma lo uso, ma è un problema che potremo portare in Piemonte, in tante altre zone dove magari le sorgenti non sono note. La miteni è attualmente una sorgente attiva perché non si è fermato il rilascio, e si parlava dai 50 in poi come anni medi perché cominci un attimo la situazione ad evolvere in senso positivo, e ovviamente lo dico abbastanza imbarazzata. Quindi dobbiamo fare, come hanno fatto e hanno proposto in alcuni paesi, una cernita di quali sorgenti reali e note, ma anche potenziali e possibili, vogliamo ovviamente individuare, per poi avere la certezza che questa situazione effettivamente sia monitorata. Quindi contaminazioni. È ovvio che poi il passaggio successivo è quello di eventualmente nella certificazione, ma lo si è detto oggi, individuare gli effetti, individuare quali sono i presidi, no? Questa sostanza, questo tipo di effetto può essere gestito in questa maniera e quant'altro, un po' come si fanno con i bugiardini dei medici, delle medicine e quant'altro. Solo allora evidentemente noi abbiamo affrontato il tema con un occhio rigoroso e possiamo parlare di limiti e restrizioni a ragion veduta, perché uno dei problemi, e ve lo dice una che ci ha lavorato al ban dei PFAS, il ban non è un ban generalizzato, o meglio è un ban generalizzato per le sostanze PFAS, ma con tempistiche, deroghe più o meno accurate, finalizzato a un ban definitivo, perché non sono assolutamente dell'idea che quello che abbia detto Draghi sia assolutamente non solo ponderato ma corretto. Però è chiaro che il concetto di uso essenziale è un concetto con cui dobbiamo assolutamente fare i conti, e questo ci porta evidentemente a circoscrivere l'ambito di riferimento per la nostra certificazione. Quindi se noi vogliamo, io sono convinta che non risolva sicuramente il problema, ma aiuti a generare consapevolezza, come è successo in altre occasioni, in altre realtà, dobbiamo sostanzialmente circoscrivere l'oggetto della nostra certificazione, della nostra etichetta, in funzione di questa
questa complessa realtà. E poi dobbiamo capire che i mittenti possono essere diversi, un po' quello che dicevamo prima sulla comunicazione, cioè noi siamo esposti alle sostanze PFAS come esseri umani, lo diceva benissimo Claudio Lupo prima, come soggetti vulnerabili perché ricevono e vulnerabili perché la presenza e la biopersistenza e la pervasività dei PFAS, le nuove generazioni le ha create in un certo qual senso già vulnerabili ex sé, e questo è un altro fattore di cui dobbiamo tenere conto. Noi la certificazione o comunque ogni tipo di intervento c'è funzionale perché noi possiamo scegliere come consumatori, ma noi dobbiamo scegliere anche come agricoltori, cioè il fatto che noi chiediamo di certificare i prodotti, soprattutto i cibi, lo si diceva prima, non può prescindere senza una attenzione particolare soprattutto ai piccoli agricoltori che non possono essere gravati ulteriormente da un punto di vista, sto parlando concorrenziale, rispetto alle grandi multinazionali. Non si può pensare che la capacità di spesa utilizzare per uso irriguo l'acqua di acquedotto sia uguale in un piccolo agricoltore rispetto a una multinazionale, cioè è veramente cecità. Quindi anche questo, se noi vogliamo fare questa cosa, dobbiamo ragionare ovviamente su che tipi di certificazione, di etichettatura, magari imponendolo prima, faccio un esempio, una proposta da discutere, a quelle realtà economiche che sono in grado da subito di sopportarne i costi, cercando di agevolare una transizione che sia vera. Quindi produttori e utilizzatori, anche qui con tutti i distinguo del caso, e poi evidentemente i piccoli agricoltori. E poi è chiaro che c'è una componente, e io ve lo posso assicurare, non solo ci vivo ma mi ci scontro spesso e volentieri, con la quale la pressione di cui si parlava prima deve essere sostanzialmente molto forte e molto mirata per evitare di farsi prendere in giro, cioè chiedere conto ai decisori politici delle loro scelte e della loro ignoranza spesso e volentieri su un tema così complesso, agli amministratori. Il diritto di informazione non solo è un diritto che noi diciamo in Costituzione o di solito si richiama la Convenzione di Aarhus del 98, ma nel 66 a livello internazionale i patti sui diritti civili e politici lo considerano come un passaggio, come dire, ineliminabile, come diritto umano, come persone. Perché non solo noi dobbiamo avere sostanzialmente il diritto di poter scegliere, ma le informazioni di cui, diciamo così, entriamo in possesso devono essere reali, vere, non come, e la storia dei PFAS ci insegna, nascoste dagli anni 50 e divulgate solo perché un avvocato più pazzo degli altri è andato sostanzialmente a cercare i documenti. I destinatari, quindi come emittenti ma anche come destinatari, i produttori, gli utilizzatori, le industrie, i pianificatori, i decisori, ma questo evidentemente è una ripetizione. Allora, cosa ci serve conoscere? Un po' il dubbio che aleggiava stamattina. Beh, ci serve intanto per capire, perché mi dispiace, io lo faccio per professione, io mi parlerò anche parlerò addosso con i miei colleghi, però un problema non lo si affronta se non lo si capisce. Io passo le serate e le giornate a farmi veramente delle enormi lezioni, ad ascoltare le lezioni magistrali di chimici, medici, geologi, idrogeologi, eccetera, perché un problema come i PFAS, un problema come la bonifica dei PFAS non si può pensare di risolvere in una ottica che non sia interdisciplinare, per cui ovviamente è fondamentale avere le informazioni e conoscere per capire le dimensioni di un problema, con tutte le limitazioni che ciascuno di noi ha, chiaramente, perché se si parla di chimica io mi tiro un pochino indietro, anche se alcune cose sono stata costretta a impararle. Conoscere per decidere. Nel momento stesso in cui hai una baseline, una base di partenza in cui effettivamente conosci il problema, poi allora puoi adottare, avendo dei punti di riferimento, la tua decisione, che ovviamente può cambiare di prospettiva. Io lo dico sempre, cioè io posso ragionare da giurista, però nel momento stesso in cui facciamo una proposta, faccio un esempio, per un'iniziativa popolare, dovrò sentire i medici e i medici dovranno interloquire e ciascuno di noi cercherà, dovrò sentire anche gli industriali,
piccoli, grandi, i settori produttivi. Perché? Perché è vero come è vero che l'etichettatura è uno strumento di mercato, ma è impensabile, perché ce ne sono tante. C'è una proposta che giace da, credo, il 2019 per cambiare l'articolo 71 sulle proposte di iniziativa legislativa in Italia, perché tanto non se le fila più nessuno. Le proposte, si diceva oggi, di restrizione dell'uso dei PFAS nel nostro paese, ce ne sono 10 in Parlamento e sono lì belle nel cassetto con una bella decina di centimetri di polvere. Quindi sostanzialmente decidere, anche questo è una decisione che comunque va fatta partendo sicuramente dal basso, perché sappiamo che dall'alto poco quaglia la cosa, facendo forme di pressione, perché lo dice sempre Titta e io sono assolutamente d'accordo. Voglio trovare un politico che mi dica: no, tu non hai diritto di sapere se ti ammali o se ti ammalerai o se la sostanza c'è o non c'è. Questo è sicuramente un ottimo approccio dal mio punto di vista. E poi conoscere per prevenire, perché non è solo un problema di che cosa fare oggi per domani, ma dobbiamo anche guardare evidentemente il fatto di non aver guardato oggi per allora dove ci ha portato il discorso del, si diceva, bioaccumulo. Quali sono gli strumenti, prima di passare ovviamente molto velocemente? Le banche dati aggiornate e accessibili. Chi si occupa del tema sa benissimo che avere dati è un delirio. Vabbè, adesso abbiamo PubMed che ci dà i dati, però da un punto di vista di dati grezzi ci sono poche banche dati gestite più o meno apertamente sostanzialmente da alcune grandi università o network, e c'è anche la questione tipo Norman, anziché il fatto che evidentemente non hai il potere di controllo, devi sperare che appunto ci sia un network di scienziati indipendenti che le porta avanti. E c'è adesso dal 2024 il registro, sì, adesso praticamente va a regime, il registro del portale delle emissioni, no? Prima il registro funzionava poco, ve lo posso assicurare, adesso è il portale. Perché? Perché c'è una nuova regolamentazione europea proprio recente di quest'anno che dice che le grandi società dal 26-27 a seguire, purtroppo solo le grandi società, dovranno fornire dati ambientali e quindi fornire precisamente le sostanze prodotte e rilasciate. Perché questo è importante, perché da un punto di vista ovviamente di monitoraggio delle aree dove magari determinati prodotti sono coltivati, evidentemente rappresenta, si diceva oggi, un fattore di rischio. Altro problema secondo me enorme, posso solo citarlo perché non ho tempo, però l'inventario dei brevetti e il problema della proprietà intellettuale. Gli scienziati non hanno la possibilità non solo di accedere alle emissioni e cercare magari in qualche modo di fare arrangiare molto in maniera così estemporanea un bilancio di massa e quant'altro, ma non sanno che tipi di lavorazioni, che tipo di sostanze ci sono. Addirittura l'ente di gestione, che è un ente privato perché è un consorzio, alla Solvea Spinetta Marengo non ha rilasciato alcuni dati dicendo che sono di proprietà della Solvea. Quindi non solo c'è il controllore che controlla il controllato e viceversa, con tutta una serie di problemi, ma addirittura è il controllato che si sceglie e si crea il suo ente di controllo, che insomma è abbastanza anomalo, no? Non abbiamo la struttura chimica perché abbiamo solo quella originaria, ma voi sapete che ci sono tutta una serie di cambiamenti. E l'etichettatura al consumo è sicuramente uno strumento, però è chiaro che va ben pensata per evitare che le industrie, ovviamente nell'ottica di mercato, dicono che rappresenta una come dire, pubblicità ingannevole, lo fanno, oppure le informazioni non sono corrette o non possono essere date, per cui dobbiamo fermarci a ragionare anche su questo. E poi c'è un altro aspetto, no, su cui secondo me è importante, che qualora noi decidessimo, alla luce appunto della mappatura di tutte le situazioni, della caratterizzazione di tutte le situazioni di rischio, del fatto di depurare di questa patina di confidential business information le informazioni commerciali e le informazioni aziendali, quindi qualora noi sostanzialmente riuscissimo a trovare una modalità per fare una certificazione, chiamiamola di prodotto, anche se in questo caso io starei solo sul cibo, quindi una dichiarazione per assenza, è abbastanza circoscritta, benissimo, c'è un problema perché l'etichettatura dovrebbe indicare le sostanze presenti, le sostanze con effetti certi e possibili, di cui parlava appunto il dottor Cordiano stamattina, e dovrebbe anche, e questo è un aspetto che secondo me non è adeguatamente studiato, o meglio è studiato ma richiede tempo, i cosiddetti MAF, cioè
l'indicazione di quelli che possono essere gli effetti cumulativi che normalmente si chiamano cocktail. A questo punto, molto velocemente, prima si diceva delle classi di pericolo, degli interferenti, dei mutageni e quant'altro. Devo ammettere che c'è un regolamento, anche questo nel 2024, sembra che ci sia stato un curioso allineamento dei pianeti e si siano svegliati in Europa sotto certi aspetti, dove sono state introdotte nuove classi di pericolo, e questo potrebbe fare nel CLP che è stato richiamato oggi, quindi sostanzialmente quel regolamento che regola le etichettature in generale, no? Benissimo, sono state introdotte proprio recentissimamente nuove classi di pericolo. Voi sapete che inizialmente le classi originarie erano C e M, no? Ovvero sia il fatto che una sostanza fosse cancerogena e quindi di riflesso il prodotto, quant'altro, la pratica, e la seconda cosa era la mutagenicità. Bene, nel 2019 è stato introdotto il criterio come classe di pericolo della reprotossicità, no? E alcuni di noi sanno benissimo che questo effetto era ben noto alle grandi multinazionali, e forse è stato, dottor Cordiano mi corregga se sbaglio, uno dei primi effetti che è stato riscontrato a livello di animali, per cui quei tempi di cui si diceva erano sostanzialmente, sono tempi che si sono sempre dilatati. Benissimo, l'importanza di queste tre categorie, che sono già sostanzialmente utilizzate, lo abbiamo visto la settimana scorsa per quanto riguarda le presidi per la tutela dei lavoratori, sono stati affiancati da nuove categorie. Anche le sostanze PFAS, in sostanza, che normalmente per essere qualificate, entrare nelle categorie delle sostanze pericolose e poi essere soggette a restrizioni, normalmente dovevano presentare cumulativamente i 3 criteri PBT, ovvero sia essere persistenti, essere bioaccumulabili, e tossiche, con tutti i problemi della tossicità che dicevo. Bene, adesso è cambiato perché hanno messo come categoria e classe di pericolo il fatto che siano endocrine disruptor, non so dirlo in italiano, ecco loro, sia per l'ambiente sia per la salute umana, no? Vedete, no? EDHH è per la salute umana e di environment è per l'ambiente. Non solo, si sono introdotti anche i PMT, ovvero sia le sostanze che sono caratteristiche per la loro mobilità, e questo è un altro aspetto importante, a cui si sono aggiunti anche ulteriori categorie che, come vedete, non prevedono l'accertamento della tossicità, tipo i vari persistent e i vari bioaccumulabili, cioè scusate il gioco di parole, dove praticamente già la persistenza e il bioaccumulo rappresentano fattori di pericolo, che molti di voi sono veramente di una banalità estrema, però già il fatto che dal 2014 il CLP, il Caracol per capirci, il CLP e il REACH si siano messi d'accordo, quindi i membri dell'uno e dell'altro si siano messi d'accordo e, spinti da tutta una serie di situazioni, abbiano introdotto queste classi di pericolo, potrebbe essere, a mio modesto parere, un passaggio che noi possiamo inserire all'interno del labeling, perché, come vi dicevo, per una strana combinazione di pianeti, questi 3 normative, quindi quelle sulla due diligence delle grandi corporation, che quindi sono tenute ovviamente a garantire che non ci siano violazioni dei diritti umani, quelle appunto sul reporting e quello, come vi dicevo, del portale delle emissioni e la possibilità ovviamente di chiedere alle imprese dati certi sulle loro emissioni, e soprattutto come appunto il diritto di ogni consumatore di conoscere le informazioni rispetto al prodotto che va ad acquistare, io credo che potrebbero essere un buon punto per partire da qua e cercare un attimo di portare a casa un buon risultato. Grazie. Bene. Molto bene. E questo è un modo per arrivare però alla fine alla scelta da parte del cosiddetto consumatore, perché tutte queste regole date al prodotto alla fine servono per sceglierlo, quindi è qualcosa che crea azione, crea scelta, e questo è importante, e creare azione, creare scelta risponde al bisogno di Gianluigi di dire aggreghiamoci, ma le aggregazioni non si fanno dall'alto, le aggregazioni si costruiscono. Qua c'è il nostro amico Mattia che è un esperto di aggregazioni e sa benissimo che si costruiscono nel fare, nel lavorare insieme agli altri.
altri che siano consapevoli, perché se non c'è consapevolezza e se non c'è scelta non c'è nemmeno azione, non c'è nemmeno movimento. Vieni Mattia perché è il tuo turno. Bravissimo, ha portato più di 5.000 persone qualche mese fa, è stato diciamo il promotore di questo movimento. 5.000 persone che con i loro piedi hanno percorso tutta Marghera, no, non è una cosa da poco, è un'azione, e l'azione è fondamentale, è il prodotto di una presa di coscienza, è il prodotto di una presa di responsabilità. E quindi ecco là il movimento. Il movimento non si fa sulla carta, il movimento si fa così. È difficile il movimento però da mantenersi, perché il movimento si gonfia e si sgonfia. E questo è stato il tormento anche del mio carissimo amico Alberto Peruffo, che ha visto gonfiarsi e sgonfiarsi quel movimento che ha portato comunque, grazie alla sua capacità di mobilitazione, alla chiusura di una multinazionale, che è una cosa impensabile fino a qualche anno fa, che un movimento potesse far chiudere una multinazionale come la Miteni e a portare a processo i suoi dirigenti. Pensiamo, ecco, questa è un'azione, però dobbiamo anche capire come permettere a questa azione di non sgonfiarsi. Questo è un problema che abbiamo. A te, Mattia. Allora, ciao a tutte e a tutti. Vabbè, intanto io mi scuso perché questa mattina non sono riuscito ad essere presente, ma ieri tra lavoro e altri fatti gravi che sono successi dalle nostre parti è stata una giornata un po' complicata, difficile, insomma, quindi stamattina proprio sono sincero, avevo bisogno di recuperare un attimo perché ero un po' così sotto stress. Però mi seguirò, poi vedo che c'è la registrazione e tutti i vostri interventi, perché insomma sono molto interessato a quello che sicuramente è stata la sessione di questa mattina, e dobbiamo continuare. Questo è sicuramente un lavoro come dire, che dobbiamo mantenere costantemente, quello dello scambio e di capire a che punto stiamo ognuno sulle proprie piste, no, di lavoro, perché noi abbiamo anche questa difficoltà, no? Che come comitati, come realtà, come non solo comitati ma anche i medici, di ISDE eccetera, cioè dobbiamo seguire delle questioni, appunto, come diceva Claudia mi pare poco fa, delle questioni molto complesse, ed è necessario, come dire, approfondirle. Non possiamo approfondirle tutte, è necessario che ognuno faccia un pezzo di lavoro, ma che poi ci sia una restituzione e che questa restituzione venga condivisa. Questo è un lavoro di base che già stiamo facendo da tempo, dobbiamo continuare a farlo. Vabbè, detto questo, allora intanto faccio alcune premesse, poi vado subito al punto. Colgo l'occasione per ringraziarvi tutto il movimento NOPFAS, quindi CILSA, Mamme NOPFAS, PFAS Land e tutti, insomma, perché voi siete stati partecipi alla manifestazione che abbiamo fatto a giugno, e quindi la prima volta che pubblicamente possiamo, a nome del coordinamento, vi ringraziamo per la vostra partecipazione, che ovviamente si cerca sempre di aiutarsi uno con l'altro, ma non è facile, nel senso che le questioni che dobbiamo seguire appunto sono tante, gli impegni sono tanti, quindi sappiamo che è uno sforzo, e quindi è doveroso da parte nostra un ringraziamento. E per noi è stato significativo che una parte del movimento NOPFAS potesse anche intervenire dal palco, perché all'inizio di tutta questa storia della Miteni eccetera, noi nella nostra ignoranza, lo ammetto, allora pensavamo che il problema dei PFAS riguardasse questa zona, la zona contaminata dalla Miteni, che non avevamo ancora la percezione della gravità del problema, del fatto che è un problema globale. Ci siamo arrivati un po' dopo, perché siamo partiti da un'altra questione, una questione che ci riguardava da vicino, che era quella degli inceneritori. Hanno proposto, come sapete, un inceneritore Veritas. Da noi era stato chiuso l'inceneritore nel 2014, hanno proposto uno nuovo, tutto nuovo, non chiamandolo inceneritore, ovviamente sapete come camuffano sempre questi progetti eccetera, con 3 linee, una potenzialità di 150.000 tonnellate all'anno, quindi molto di più di quello che, ammesso e non concesso, servirebbe per smaltire il rifiuto secco della provincia di Venezia.
e poi successivamente nel 2022 è arrivata Eni a proporre un inceneritore dedicato solo ai fanghi. Allora, ma quando abbiamo preso in mano la questione di Veritas, siamo partiti proprio da questo punto qua, non capivamo perché al di là di tutto proponevano un impianto così grosso, così, no? Visto che comunque in realtà, in teoria, i rifiuti secco non può viaggiare da una regione all'altra, cioè ognuno dovrebbe avere, come dire, a livello regionale, ma insomma c'era quello di Padova, Schio, qui c'è la Laura Rossi, parlerà, insomma, era già la sua zavorra da questo punto di vista, quindi non capivamo. Poi leggendo tra le carte, no, andando a approfondire un po' qua, un po' là, insomma veniva fuori questa cosa dei fanghi, dei percolati, e ogni tanto comparivano sti PFAS, eccetera. Allora insomma abbiamo messo in fila i pezzi e abbiamo capito che il problema era quello dello smaltimento dei fanghi e dei percolati contaminati da PFAS, no? Allora qui ovviamente il contatto, il lavoro con CILSA, con Fastland, con tutti voi, insomma, lo abbiamo implementato perché ovviamente voi eravate quelli che ne sapevano di più e avevano il problema in casa, un po' di problema, e quindi voi ci avevate confermato, guardate, che vi vogliono portare i fanghi là. Ma allora insomma comunque siamo andati, abbiamo approfondito, e cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che nei fanghi, non solo i fanghi che provengono dalla zona contaminata dalla miteni, ma da tutti i fanghi di tutti i depuratori, escono fuori appunto queste sostanze, questa matrice solido-liquida, perché insomma sono molto bagnati, che contengono PFAS, cioè non sono solo quelli di Arzignano o della Valle del Chiampo, che ovviamente gli arriva acqua già, voglio dire, semplicemente l'acqua del rubinetto che se ne va in fognatura, già solo quella, voglio dire, no, ma no, noi in teoria quel problema lì non ce l'avevamo, quindi non capivamo, insomma abbiamo approfondito, e quello che emerge chiaramente, facendo appunto tutta una ricerca anche bibliografica, scientifica, e qui ringrazio sempre ISDE, in particolare la dottoressa Vitalia Murgia, insomma, e abbiamo capito che in realtà, per esempio, i depuratori, perché parliamo di, il tema è quello della trasparenza, no? Di capire da dove arriva il problema e quali sono le vie di esposizione, che possono essere appunto l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo, gli oggetti che indossiamo, che compriamo, eccetera, eccetera, eccetera. In questa partita qui ci stanno anche i rifiuti, cioè che siano rifiuti solidi o che siano rifiuti liquidi, allora, e gassosi, adesso poi ci arrivo. Allora, la questione è che appunto i depuratori sono riconosciuti a livello scientifico, a livello internazionale, come fonti di pressione ambientale per quanto riguarda i PFAS. Perché non solo molti prodotti che noi utilizziamo a livello domestico contengono PFAS, e qua me lo insegnate voi, creme, detersivi, tante cose, insomma, no? E quello, ok. Ma il problema è che i depuratori, e questo non lo dicono, e noi per farlo dire, per farlo venire emergere questa cosa qua, che tutti i fanghi hanno contaminati, anche i nostri, abbiamo dovuto andare a chiedere le analisi dei depuratori di Fusina, no? E spiattellargliele lì e dirgli guarda che qui ci sono i PFAS, no, ma anche di fronte all'evidenza continuavano a negare. Adesso ormai lo ammettono, Eni stessa, Eni Rewind lo ammette, no, all'inizio no, adesso dice sì è vero, i fanghi hanno i PFAS. Bene, abbiamo fatto un passetto, no, importante, voglio dire, sembra una sciocchezza, una roba scontata, no, perché nei depuratori ci arrivano, confluiscono non solo gli scarichi civili delle abitazioni, dei negozi, degli uffici, eccetera, ma confluiscono anche moltissime reflui di attività artigianali e attività industriali, che tra queste, per esempio tra le attività chiamiamolo artigianali o piccole, non so, il lavasecco, come le chiamano, il pulisecco, oppure chi utilizza materiale fotografico, eccetera, a livello industriale, insomma, a parte le concerie, che anche queste, voglio dire, Tita me lo dice sempre, che qua i depuratori ricevono reflui delle concerie, ma ci sono molte altre fabbriche, no, che producono e scaricano quella roba lì. I depuratori ovviamente sono pensati per gestire il carico organico del refluo,
carico, soprattutto il carico organico, non il carico chimico. E infatti in questi fanghi, oltre ai PFAS, ci troviamo diossine, metalli, idrocarburi, PCB, di tutto e di più. Ok, che non è solo il PFAS dopo la questione. Allora fino adesso cosa hanno fatto? Li hanno sostanzialmente sparsi per i campi questi fanghi, no? Adesso continuano ancora a farlo, ma le limitazioni cominciano a essere, come dire, più stringenti, e quindi hanno detto: cosa facciamo? Facciamo che li bruciamo sti fanghi. Boh. E questo è un discorso, quindi smaltire questi inquinanti, in particolare i PFAS, tramite gli inceneritori, quelli che sono nei fanghi. Ma l'altra cosa che viene fuori è che ancora più contaminati di PFAS sono i percolati delle discariche. Allora qua uno dice discariche dei rifiuti urbani, vabbè, hanno anche rifiuti speciali, ma qui allora ragiona, capisce, eccetera. Viene fuori che cosa? Che ovviamente le discariche sottoposte a dilavamento, che cosa dilavano? Dilavano i rifiuti, i rifiuti che abbiamo depositato, quindi vuol dire che anche i rifiuti, molti dei rifiuti anche urbani che noi buttiamo e che vanno a finire nelle discariche o negli inceneritori, contengono PFAS, imballaggi alimentari, tessuti, insomma chi più ne ha più ne metta, ok? Quindi la questione è che già anche negli inceneritori per rifiuti urbani, che molto spesso comunque sono autorizzati anche per rifiuti speciali e per fanghi civili o industriali come a Padova, contengono queste sostanze. Qual è il punto? Il punto è che non abbiamo una normativa che definisce quali possono essere i limiti di emissione, non che questo voi sapete, la questione del limite è sempre una convenzione, non è che sotto un dato limite, tot di diossina o tot di metalli siamo al sicuro, no, però almeno insomma abbiamo dei parametri di riferimento. Qui per i PFAS, per quanto riguarda le emissioni gassose e non solo, no, la normativa è totalmente carente, cioè non abbiamo dei limiti per quanto riguarda l'acqua potabile, per gli alimenti eccetera, ma per le emissioni no. E quindi loro hanno trovato, infatti cosa succede anche nel ricorso che abbiamo fatto contro Veritas eccetera sul punto PFAS, Veritas chiaramente dice, Eni fa lo stesso, che dice ma cosa volete, no, i limiti non ci sono, quindi noi possiamo continuare a emettere. Allora la questione è stata questa, no? Quella di far capire, perché loro sostenevano e sostengono ancora che la termodistruzione è l'unico modo per, come dire, mineralizzare i PFAS, cioè per farli tornare a acido fluoridrico, ed effettivamente una parte di acido fluoridrico esce dagli inceneritori, e CO2, acqua eccetera, cioè scomporre completamente le molecole che sono tante e complesse. Ebbene, questa cosa non avviene, o avviene solo in minima parte, perché quello che si è scoperto, e anche qui grandi ricerche, quindi noi ci siamo specializzati su quella pista lì, no? Di capire cosa significa incenerire i PFAS. Significa che è impossibile capire che cosa succede, ma quello che sappiamo è che i PFAS se ne escono dai camini, se ne escono con le scorie, le ceneri grezze, le ceneri di filtrazione, le polveri dei filtri, e ovviamente anche con l'acqua. Tra l'altro sull'acqua, parlavo prima dei depuratori, scusate un passo indietro che mi è sfuggito, ma i depuratori sono fonte di pressione per i PFAS, non solo per i fanghi, anche per le acque, perché le acque che se ne escono cosiddette depurate contengono moltissimi PFAS a catena corta. Quelli a catena molto corta non li intercettano e se ne vanno con le acque, quindi finiscono nei corpi recettori, nei corpi idrici recettori, e invece i fanghi contengono soprattutto PFAS a catena più lunga o comunque più complessa. Allora, tornando un po' alla questione dell'incenerimento, salta fuori insomma che in realtà molti di questi PFAS non si distruggono a temperatura a cui lavorano gli inceneritori. Parliamo per esempio del CF4, ma anche altri. Ci vogliono addirittura temperature che vanno a ben oltre i 1000 gradi, fino a 1400 gradi. Altri si decompongono a temperature più basse di quelle di funzionamento degli inceneritori, che sono 850-900 gradi centigradi del forno, no? Però cosa ci dicono moltissimi studi? Ci dicono che
queste sostanze poi in realtà si ricombinano, come avviene un po' per le diossine, e oltretutto, siccome parliamo di migliaia di molecole, di cui molte sono sconosciute o comunque non ne sappiamo, cioè gli stessi scienziati dicono: guardate che noi non sappiamo dire quale può essere le reazioni che si scatenano, quali possono essere i prodotti intermedi, i prodotti incombusti, i PICS, eccetera. Quindi lì è tutta una cosa ignota, è ignota, però questi continuano a portare avanti questo tipo di progetto, lo stanno già facendo. A Padova già bruciano fanghi, a Fusina di 5 linee tra i 2 progetti ne hanno fatta una solo, grazie alla lotta dei comitati, ma però quella linea, la più piccola, diciamo, brucia circa 35.000 tonnellate all'anno, una parte di fanghi già li brucia, quindi voglio dire, in giro per l'Italia succede questo. Quindi cosa succede? Che se noi andiamo a vedere alcuni studi che sono stati fatti, pochissimi nel mondo, in Olanda in particolare, negli Stati Uniti, nell'intorno degli inceneritori troviamo PFAS in concentrazioni elevate nei suoli, nelle matrici biologiche, quindi vegetali, eccetera, nelle acque e quant'altro, perché questi se ne escono dai camini e da lì vengono dispersi. Quindi abbiamo completato il ciclo, voglio dire, cioè Miteni ha inquinato le acque e le acque poi hanno inquinato i suoli. Qui adesso pensiamo di inquinare l'aria, ma ovviamente l'aria poi le matrici chiaramente sono una collegata a quell'altra e quindi non ne usciamo. Per questo è il punto. E noi abbiamo fatto degli esperimenti, delle indagini nostre indipendenti, che ovviamente ci vengono sempre contestate perché dicono: voi non sapete fare queste indagini. In realtà noi le abbiamo fatte qui ai Crismi, ci siamo rivolti a dei laboratori, come dire, certificati e quant'altro. Abbiamo fatto delle misurazioni su 4 campioni di uova e 2 campioni sul suolo. Allora, le uova nell'intorno di Porto Marghera, di 4 campioni 2 risultano non commestibili per elevatissimi livelli di diossina, ma tutte le 4 campioni non sono oltre i limiti imposti dall'EFSA, diciamo, per quanto riguarda le uova, ma hanno, cioè siamo al 60% del limite, voglio dire, in contenuto di PFAS. Quindi questo è un dato, e lì non è che arriva la falda del Vicentino, capito? Qui le fonti di pressione ovviamente sono alte, ed è probabile che gli inceneritori o gli inceneritori o altre attività industriali siano, quindi le emissioni siano la causa di questo problema. Poi abbiamo misurato invece il contenuto di PFAS in 2 campioni di suolo proprio nei pressi degli inceneritori, quindi a 1,2 chilometri di distanza. E cosa abbiamo trovato? Nel topsoil, nella parte dei 20 cm superficiali, quindi quello è sicuro da ricaduta, okay? Che abbiamo concentrazioni in un campione in particolare pari a quelle più alte registrate all'Onigo, quindi una delle zone più inquinate. Noi all'inizio abbiamo visto il dato, abbiamo fatto vedere, ma non ci sembra così tanto, abbiamo fatto vedere Alberto Peruffo, ha detto: ma siete matti? È saltato sulla sedia, qua siamo a livelli altissimi. Quindi questo è il punto. Allora la proposta che noi facciamo è quella di affrontare anche questo tema, perché loro stanno cercando questa via di uscita, però noi sappiamo che sui PFAS, almeno in Veneto, grazie all'azione fatta dai comitati qui e anche adesso che stiamo sviluppando noi, vanno in difficoltà perché c'è un disastro, voglio dire, no? La regione è in estrema difficoltà, c'è un po' di processo in corso, voglio dire, quindi noi dobbiamo spingere su questa cosa. Adesso, al di là della legge di iniziativa popolare, che poi dirò la mia su questo, dobbiamo riprendere quel ragionamento che facevamo un po' di mesi fa, insomma, diciamo prima dell'estate, no? Di provare a individuare, secondo me, una piattaforma, io la chiamo così con un vecchio termine, no? Regionale, perché questo tema dei PFAS può unire, come si dice, può unire non solo i comitati che si occupano di questa cosa, ma anche altri, perché cioè, sappiamo, insomma, no? Pedemontana, cosa è successo col cemento, è un tema pervasivo, cioè, voglio dire, per cui... Se non tutti, però, possiamo far convergere molte forze, e l'importante comunque è sempre provare a ribaltare degli equilibri, a spostare degli equilibri, no? E questo lo facciamo se riusciamo a generare conflitto, cioè lotta sul territorio. Questo è portare la gente dalla nostra parte, che non è solo la manifestazione, ma è l'insieme di tutte le cose che riusciamo a mettere in campo, quindi l'informazione, l'inchiesta, il lavoro che fa Donata nelle scuole e tante altre cose, no? Per cui
se noi individuiamo dei punti comuni che possiamo spendere perché comuni, non perché noi abbiamo bisogno di avere in comune, lo sappiamo, cioè siamo tutti dalla stessa parte, ma abbiamo bisogno nei territori di far capire alle persone che questo problema riguarda la gente che abita a Mestre e Marghera nelle vie del Brenta, ma riguarda anche quelli che abitano a Arzignano, a Vicenza, eccetera, anche quelli che abitano a Verona o a Schio, eccetera. No? Allora, individuare che cosa? Noi si era detto, per esempio, le riprendo un po' queste cose qua, si era detto la questione, per esempio, della possibilità di fare analisi del sangue sui PFAS specifici anche fuori dalla zona rossa. Qui abbiamo un problema della come si chiama, zona gialla, quella che già, però insomma noi saremmo zona bianca, non so, cioè non dovrebbero esserci PFAS, capito, secondo la Regione Veneto. Noi adesso stiamo portando avanti il 3 di ottobre, così do questa notizia, la infilo, no? C'è la presentazione ufficiale del protocollo di ricerca di questo progetto sui biomonitoraggi, che anche qua per una strana allineamento dei pianeti siamo riusciti a, un po' battagliando ovviamente, ma ad ottenere un progetto che che ha tra i partner l'Istituto Superiore di Sanità, oltre alla Regione Veneto in questo caso, eccetera, però, e l'Università di Padova col professor Biggeri, che è stato un po' anche quello che ha spinto di più. Siamo riusciti a far passare questo progetto sui biomonitoraggi finanziato con fondi PNRR. Verranno analizzati 320 mi pare soggetti nella nostra zona, quindi adulti sangue e bambini urine, però abbiamo chiesto che fossero, per quanto riguarda l'analisi del sangue, misurati anche i PFAS. Vedremo cosa salta fuori, ma al di là di questo, questa è una cosa che magari potrà essere ripresa e utilizzata in altri territori, no? Cioè, intanto vediamo come va sto progetto, vediamo che risultati dà. Però noi comunque possiamo andare avanti a far pressione, quindi c'era la questione delle analisi del sangue. Una questione che noi chiediamo è allora il punto è: voi dite che i PFAS non escono dai camini degli inceneritori. Visto che gli inceneritori li abbiamo, ne abbiamo 3 purtroppo in questa regione funzionanti, adesso ne vogliono aprire un altro, riaprire cade il bue, ecco. Facciamo che coinvolgiamo il CNR, che ha fatto degli studi per Eni, sbugiardando Eni, adesso che non la sto a raccontare se non la faccio lunga, che andiamo a misurare a cammino cosa succede e nell'intorno di questi impianti cosa succede nei suoli, visto che voi non credete alle nostre analisi, le fate voi, ARPA però con CNR anche, e vediamo se questa è la soluzione oppure se invece è aumentare il problema. C'era comunque la questione anche si parlava di etichettatura, no? Correggimi se sbaglio Tita, del fatto di capire la provenienza dei prodotti alimentari, che era rimasta una cosa inevasa. Cioè questa roba qua non riguarda solo chi abita qua, riguarda anche noi che andiamo a fare la spesa, non sappiamo il grana padano da dove viene, da qua, se viene da qua magari insomma ci penso, iniziamo così, insomma iniziamo a individuare dei punti, e una volta individuati dei punti individuiamo anche quali sono le azioni di lotta che andiamo a mettere in campo, che possono essere petizioni, manifestazioni, le iniziative, insomma. E poi c'è tutto un piano, secondo me, di sensibilizzazione che forse qua, siete più avanti, ma dalle nostre parti, al di là del fatto che noi ne abbiamo parlato molto in tutte le iniziative che abbiamo fatto in questi anni in relazione agli inceneritori, però noi ci rendiamo conto che questo tema dei PFAS è totalmente sconosciuto alla stragrande maggioranza della popolazione, ok? Quindi capire anche come negli altri territori interveniamo. Io prendo spunto dal fatto che questa legge di iniziativa popolare, che è secondo me una buona proposta, però giustamente chi mi ha preceduto diceva sì, però analizziamo, esplodiamo bene tutti i problemi, dobbiamo fare una roba, e certo, bisogna assolutamente non buttar lì le cose, ma questa idea della legge di iniziativa popolare può darci terreno fertile per sviluppare iniziative, sviluppare conflitti, è quello che ci serve. Poi chissà che fine farà questa legge, sappiamo che le mettono nel cassetto, però insomma dipende, perché se invece questa cosa ci permette di sviluppare
sviluppare una presa di coscienza collettiva e una risposta significativa, ma magari le cose possono anche andare diversamente. Che ne dica Draghi, capito, con l'intervento quello proprio, non so, meglio che stia zitto, non commenti, non spari epiteti, insomma, anche se siamo tra di noi. Però è questo, no? Secondo me, che noi dobbiamo provare a fare per fare un salto di qualità. Certamente, torno appunto un attimo indietro, il tema dello smaltimento dei PFAS, della presenza dei PFAS nei rifiuti, è una questione molto importante, perché loro cercano uno sbocco, cioè il punto è che se noi li blocchiamo quegli sbocchi lì, c'ho questa cosa qua che... se le concerie non sono più dove portare i fanghi, quanto è che vale il PIL delle concerie? L'1%? Cominciamo a mettergli un tappo che non sanno più dove andare, magari cominciano ad andare da altre parti, e spetterà a noi ovviamente presidiare questa cosa qua in sé, perché loro cercano sempre una scappatoia. Però è così che mettiamo in discussione anche non solo questo modello di produzione, eccetera, perché se loro hanno degli sbocchi, questo vale in generale per le discariche, per gli inceneritori, no? Per cui per continuare a estrarre, produrre cose che noi buttiamo via e poi smaltire da qualche parte, non ne usciamo, no? Allora dobbiamo, è per questo che noi combattiamo, non solo per una questione di pericolo e di salute pubblica, ma anche perché è concettualmente sbagliato. Gianluigi può farci una lezione su questo, insomma. E quindi noi da partire da questa cosa qua, se noi rimettiamo in piedi basta 4-5 punti a cui potrà aggiungersi anche la legge di iniziativa popolare, e cominciamo a fare un lavoro di fondo, voglio dire, nei territori. Io penso per esempio anche al fatto dei supermercati, no? Dove la gente va a fare la spesa, mettersi fuori, fare quel vademecum che avevamo detto di fare, che magari in parte voi avete già fatto, eccetera, distribuirlo, spiegare alla gente. Tutta questa cosa qua ci serve, è necessaria, perché se non riusciamo a veicolare il fatto che questo è un problema gravissimo e che il rischio per la salute è altissimo, come stanno dimostrando i dati che sono venuti fuori dagli studi più recenti, non bastiamo noi, insomma, ecco, per invertire la rotta. Ecco, quindi questo. Grazie. Si va profilando sempre questo processo che deve vedere comunque al centro l'azione dei cittadini. Qua dentro siamo tutti più o meno d'accordo su quello che si è detto da stamattina, là fuori nessuno sa niente. Hanno comprato i loro prodotti, ma non si sa se in quei prodotti, che sono sicuramente privi di pesticidi, non ci siano per altre vie entrate in PFAS. Quindi adesso chiamiamo, a proposito di inceneritori, chiamiamo Laura Rossi, che vedete così, una bella figura gentile, apparentemente così, eppure è una dura, è una combattente che non molla mai. Io la conosco da tantissimi anni e non si è mai arresa. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, mi sarebbe piaciuto che Mattia fosse rimasto qui, perché in realtà le nostre strade vanno avanti insieme. Io vengo da Schio e a Schio si sta proprio evidenziando come ci sia un disegno. Quindi un disegno che è sicuramente attivo nel Veneto e che non ce la raccontano giusta. Allora, a Schio, dove da anni si discute di un depotenziamento dell'inceneritore che è possibile, ce lo dicono i numeri, quindi la chiusura della linea 2, su quello si è sempre ragionato e battagliato. A grande sorpresa quest'estate dal cilindro è venuto fuori un potenziamento dell'inceneritore con un aumento del 39% dell'incenerimento, che non è assolutamente giustificato dai dati, in quanto noi attualmente siamo in grado, anche con lo spegnimento della seconda linea, di rispondere al fabbisogno di bacino, quindi non dei nostri comuni ma di bacino,
e il mantra che viene sempre così propinato è che dobbiamo chiudere le discariche, ed è ovviamente un mantra, in quanto noi diciamo che con quegli 80 milioni che prevedono di investire per questo progetto folle e dissennato, possiamo operare una riduzione a monte che veramente andrebbe ad incidere sulle discariche in maniera importantissima. È chiaro che sotto c'è dell'altro. Anche perché noi consideriamo per principio inaccettabile un qualsiasi discorso di ampliamento, parliamo del Veneto, fino a quando almeno fino all'ultimo comune avrà raggiunto quantomeno i risultati di produzione pro capite del rifiuto di Treviso, che è una città ricchissima, dove la gente non mangia radici e non vive nelle spelonche, che è già al di sotto dell'obiettivo che si pone la Regione Veneto, che è di meno di 80 kg pro capite. A Treviso sono già 58. Ci siamo visti con Mattia in un paese dello stesso consorzio, dove hanno una differenziata superiore al 90%, una produzione pro capite di rifiuto, me la sono anche scritta, ma tipo 30 kg abitante, quindi una cosa incredibile. Così si chiudono le discariche, se è quello che vogliamo fare. In realtà il problema è un altro. Il problema è che questo grande aumento di potenzialità può essere giustificato soltanto da una cosa, e cioè dal portare a bruciare i fanghi di depurazione. E noi a Schio l'abbiamo visto molto bene, perché come citava stamattina il dottor Cordiano, nella primavera del 2023 sono stati fatti dei test di incenerimento dei fanghi nell'impianto di Schio, il quale impianto nell'AIA ha l'approvazione a bruciare fanghi. Non li ha mai bruciati per questioni tecniche, cioè che non erano sicuri che dei materiali così ricchi in sabbie non potessero rovinare il forno, perché ovviamente ci si preoccupa di non rovinare il fondo, mentre la nostra salute è del tutto irrilevante. E durante questi test noi siamo stati chiamati di ISDE a fare un sopralluogo, perché quando era stata annunciata questa possibilità ci siamo fieramente opposti, abbiamo scritto al comune, eccetera. Allora, fare sopralluogo a questi test, che poi ha partecipato, perché quel giorno il dottor Cordiano è venuto Titta, ci ha permesso di acquisire la documentazione. Questo è stato importantissimo, in quanto le analisi che dicono che i fanghi di Schio, la Manchester d'Italia, sono privi di FAS, sono analisi peraltro effettuate stranamente dal laboratorio Veritas, che peraltro, no, perché a voi dicono che le vostre analisi ve le contestano. Ecco, Veritas nel rapporto di analisi è scritto che non è accreditata per fare questo tipo di analisi, quindi per quel che mi riguarda, visto, se vogliamo confrontarci su questo, io vorrei che le analisi le facesse qualcun altro, ma comunque utilizzano un metodo che pone come limite di rilevabilità 0,05 milligrammi, quando che poi peraltro nella relazione finale della società che gestisce l'inceneritore sono diventati 5 microgrammi, in realtà sono 50 microgrammi, ma vabbè, dicendo che appunto i FAS sono inferiori a questo limite. Io guardavo l'altro giorno per curiosità quali sono i limiti obiettivo di scarico allo scarico delle acque, e sono da 100 a 1000 volte più bassi, quindi mi sembra un limite assolutamente incongruo. Quando noi abbiamo sollevato queste perplessità,
chiedendo anche che tipo di, come posso dire, che tipo di iniziative per monitorare l'impatto sulla salute e sull'ambiente, la risposta è stata A, che l'impianto è autorizzato a bruciare fanghi, il che è vero, B, che i fanghi di Schio non hanno FAS, quindi se cercate un bel posto dove andare a vivere venite tutti a Schio, perché a Schio i FAS non ci sono. Cosa abbiamo fatto? Allora, che cosa è successo? Quest'estate a Schio ci sono state le elezioni amministrative, nel cambio non è cambiata l'amministrazione, è rimasta l'amministrazione precedente con una nuova sindaca, però che ha continuato in linea con la precedente ad opporsi all'ampliamento dell'inceneritore, ed è l'unico comune che è contrario all'ampliamento. Vi ricordo che Schio è un laboratorio molto particolare, perché l'inceneritore è di proprietà dei comuni, i quali si ritrovano ad essere, come dire, il re è nudo. Cioè non si possono più nascondere dietro il fatto che c'è la società cattiva che vuole, io ho fatto il possibile ma non sono riuscito. Ai primi di luglio a Schio è successo che un consiglio di amministrazione della società che gestisce l'inceneritore, società pubblica, un consiglio di amministrazione scaduto, quindi scaduto, ha proposto uno studio, l'approvazione di uno studio che conteneva appunto questa proposta di ampliamento del 39% dei rifiuti bruciati, uno studio che ha come data di conclusione il 3 di luglio, il 2 e il 3 di luglio, non mi ricordo. Il 6 di luglio, con un consiglio di amministrazione scaduto, ha convocato i sindaci per il 17. Molte di queste amministrazioni si erano appena insediate, perché le elezioni le avevano cambiate tante, chiedendo di votare un piano da 80 milioni. E a bloccare questo, il 17 di luglio, è stato il comune di Schio, che ha detto scusate un attimo, ed è riuscito a rinviare alla fine di agosto, il mese delle vergogne, come sappiamo tutti. Alla fine noi ci siamo mossi, siamo stati anche noi presi veramente alla sprovvista. Abbiamo scritto, abbiamo dovuto comprare uno spazio sul giornale, 1.000 euro, per scrivere: per favore sindaci, fermatevi un attimo e pensate, non votate, non abbiamo chiesto di votare contro, abbiamo detto 80 milioni di euro, 40% in più di rifiuti bruciati, fermiamoci, parliamone, non è che dobbiamo, l'inceneritore può funzionare così sicuramente fino al 2035, quindi insomma qualche mese per pensarci sopra ce l'abbiamo. Tanto per dirvi la stampa, abbiamo speso 1.000 euro per comprare quello spazio, ci siamo svenati. Bene, doveva uscire per una serie di motivi di mercoledì, perché andava bene di mercoledì. Siamo stati avvertiti che di mercoledì c'erano dei problemi di collocazione. Il mercoledì sono uscite le interviste giuste che citavano la nostra inserzione come se fosse un comunicato stampa e come se non fosse invece un testo di nostra proprietà. E il nostro comunicato è stato pubblicato dopo. Perché vi dico queste cose, sulle quali ormai noi ci ridiamo perché siamo abituati? Per dirvi qual è il sistema in cui noi ci muoviamo, in cui stiamo perdendo ogni forma di libertà di dissenso, e il decreto sulla sicurezza ci riguarda tutti, perché siccome ormai le argomentazioni sono inoppugnabili, l'unica arma è il silenzio. L'unica arma è il silenzio, e noi, ve lo dico veramente, noi dobbiamo trovare il modo per parlare senza farci fregare, però, cioè senza dar loro modo di farci del male. Dobbiamo trovarlo questo modo, perché ormai è inoppugnabile.
Cioè, i cambiamenti climatici non li può negare più nessuno. E allora che cosa esce? Che tutti ci faremo l'assicurazione, ma che meraviglia. Va bene, scusate, ho questa tendenza a divagare. Allora, a Schio adesso stiamo cercando di fare delle iniziative. La nostra iniziativa che farà da Fil Rouge sarà la raccolta firme, perché i sindaci sono molto spaventati in realtà dalle mail che hanno ricevuto dai cittadini. Noi, presi così alla disperata, abbiamo cominciato a fare una catena di messaggi e dire: scrivete al vostro sindaco, digli: sindaco, per cortesia non firmare, prenditi il tempo. E i sindaci si sono molto risentiti di questo. E la parola FAS è la parola che più gli fa tremare, perché c'è il nervo scoperto. Quindi addirittura uno di questi sindaci, che io ho avuto modo di conoscere perché faccio parte dell'osservatorio sull'inceneritore, che non è mai più stato convocato, cioè non c'era motivo evidentemente, è il più strenuo difensore dell'inceneritore, questo ha detto che è gravissimo, che a Schio non sono mai stati bruciati fanghi contenenti FAS, e che chi dice queste cose dovrebbe essere denunciato per procurato allarme. Io adesso sono 15 giorni che sto scrivendo una risposta, non ho mai il tempo, ma la dobbiamo veramente scrivere e pubblicare. Questa raccolta firme farà da diciamo così, Fil Rouge per una serie di attività che hanno come scopo di far conoscere la tematica, di coinvolgere le persone, di far capire che questo riguarda tutti. A Schio è stata fatta una proposta di iniziativa popolare che ha portato il comune a votare, l'amministrazione a votare a maggioranza una mozione sulla quale si è impegnata l'amministrazione a non aumentare, anzi a diminuire la quantità di rifiuti bruciati, a fare informazione, a rendere trasparenti tutte le informazioni, a togliere l'autorizzazione nell'AIA dell'inceneritore a bruciare fanghi. Adesso mi riallaccio a quello che diceva Salvador prima, no? Sull'entrare nelle istituzioni. Questo è stato utile perché comunque, anche se l'amministrazione era dalla nostra parte, e lo è ancora, coraggiosamente devo dire, perché solo loro hanno votato contro, la sindaca è potuta andare in assemblea a dire: guardate, io sta roba non la posso proprio votare, io ho un vincolo in consiglio comunale, e fino a quando il consiglio comunale non avrà deliberato contro questo, chiunque venisse dopo di me è vincolato. Però dico anche, per dire sulla difficoltà di entrare nelle istituzioni politiche, che in Francia ha vinto Mélenchon, ma hanno appena fatto un governo di destra, cioè questi fanno sempre quello che vogliono, quindi è molto 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 difficile. E quando mi parli di forze politiche, no, io non parlo, io parlo di forze politiche, di partiti politici. Mi chiedo davvero chi. A Schio siamo nel paradosso che la difesa dell'inceneritore da parte di tutti i sindaci di centrosinistra è diventata come una bandiera politica, di cui peraltro io sono convinta la maggior parte di queste persone veramente non capiscono il significato, perché mi dispiace di dirlo, ma c'è un'ignoranza che è abissale, ma c'è anche una mancata volontà di informarsi. Allora, chiudo perché sennò... Che cosa? Io sono convinta di una cosa, no? In mezzo a ho sentito tante cose interessanti, sicuramente le proposte di legge vanno portate avanti pur nella difficoltà, nella complessità, e come diceva Mattia, ognuno di noi fa il proprio lavoro, no? Quindi chi gestisce la complessità giuridica poi dà i compiti a chi conosce, non so, la chimica, eccetera.
Io sono convinta di una cosa, che la nostra grande arma è veramente la consapevolezza dal basso, perché noi agiamo in un sistema di mercato che è potentissimo, è così potente che sta portando il pianeta, tutti noi, alla distruzione, e stiamo tutti lì a guardare come, cioè il film, per me il film Don't Look Up è veramente una parabola perfetta di quello che sta succedendo. Con questo dobbiamo misurarci. Bene, il mercato secondo me va combattuto all'interno, e quindi la consapevolezza nelle persone, che è quella che molto banalmente ha portato a far sì che adesso sui supermercati ci sono i biscotti con scritto grande così, non contiene olio di palma, magari contiene altre porcherie, però è un esempio di come, se questo passa nelle persone, l'unica cosa che fa muovere queste persone è quando vedono il grafico del fatturato calare. Allora tutto quello che porta alla consapevolezza è importante. Quindi io sono un insegnante, grazie al progetto One Health di Donata, di cui adesso ci parlerà, i miei ragazzi che cosa hanno pensato? No? Abbiamo pensato di lavorare sui contenitori del cibo da asporto e di cercare di capire intanto come sono fatti, che molecole contengono, quali sono le problematiche, perché vorremmo arrivare a favorire siamo stati in questo anche ispirati da una inchiesta televisiva dove hanno fatto vedere che in Danimarca un produttore di questi imballaggi privi di FAS, che si è proposto per primo, ha addirittura risolto una crisi aziendale gravissima. Lui ha detto: io stavo per chiudere, adesso vado alla grande perché sono l'unico che li fa. Ecco, allora su questo abbiamo ragionato e abbiamo costruito questo piccolo progetto che sta iniziando in maniera un po' fortunosa, però noi i ragazzi appunto hanno raccolto tutti i campioni di cibo che usano per esempio la pausa pranzo, stiamo cercando di capire qualcosa sulla normativa. Intanto abbiamo capito che ognuno di questi contenitori ha una sigla, dalla sigla risaliamo alla società che li produce, i ragazzi contatteranno le società che li produce per avere la lista dei componenti. Ovviamente è un lavoro molto approssimativo rispetto alla complessità del tema, ma lo scopo non è quello di capire fino all'ultima molecola, lo scopo è di capire che quelle molecole sono un problema e quindi andare ad analizzare le alternative che ci sono sul mercato e di costituire una sorta di, nel nostro sito, questo progetto si chiama FAS fuori dalle scatole, e quindi di segnalare, non so, ai compagni che vanno a comprarsi il panino, che Tizio fa dei panini buonissimi che peraltro viaggiano in scatole pulite. Ovviamente accanto a questo c'è anche la forte indicazione e anche il tentativo di trovare soluzioni ai contenitori che non siano monouso, perché questo, cioè noi stiamo anche indagando il fatto con i ragazzi che non solo il contenitore con FAS crea un danno in sé per se ti passa nel cibo, non solo perché chi la fa deve comprare queste sostanze, quindi devono andare prodotte, ma poi questo da qualche parte finisce, per esempio, nell'inceneritore. E ecco, con questo volevo farvi da ponte all'intervento di Donata, che è stata appunto l'ispiratrice di questo progetto. Grazie. Mai il mio percorso, lo chiamo mio affettivamente, mai il percorso educativo nelle scuole poteva avere migliore risalto che far parlare un insegnante che lo ha tramutato in pratica con i suoi ragazzi. Io ho chiesto di essere l'ultima di questa assemblea
degli attivisti veneti, perché in realtà io non devo insegnare nulla a voi, devo veramente apprendere come si sta muovendo il movimento del Veneto per vedere che cosa posso portare a scuola. Io sono la coordinatrice del gruppo educativo Zero FAS, che da ormai, questo è il 7° anno, si muove nelle scuole venete, nelle secondarie venete, e ha già incontrato 10.000 unità, 8.500 studenti e 1.500 adulti. Ora, io sono la coordinatrice, ma il lavoro della coordinatrice non è soltanto quello in cui credono anche gli attivisti di trovare la scuola, di mandare un materiale e di presentarsi con gli esperti i quali parlano a ruota libera. No, il lavoro del coordinamento è molto difficile ed è molto delicato, e a me è piaciuto tantissimo l'intervento anche della Marco Lungo, che evidentemente aveva competenze pedagogiche e metodologiche. Il lavoro della coordinatrice non è solo quello di stabilire un ponte con la scuola e quindi avere un filo diretto con insegnanti che ci credono e con qualche dirigente che ci crede, ma è anche unire i vari esperti, i quali hanno competenze del tutto diverse, e però c'è un filo rosso che li deve legare, e deve essere anche improntato sui bisogni degli studenti e sulle esigenze dei docenti. Quindi non è facile, ed è un lavoro che può essere fatto bene soltanto se c'è armonia. Io ho scusate se parlo come mio, ma ho un'equipe meravigliosa di esperti, i quali sono veramente esperti, ma umilmente accettano anche consigli sulla comunicazione, sulla modalità di rapportarsi degli studenti, perché noi, quando entriamo nella scuola da perfetti estranei, dobbiamo anche trovare le modalità di empatia con gli studenti, e non è facile, perché non siamo come i docenti che hanno un anno davanti. In 3 ore ci giochiamo la simpatia dei ragazzi. Tolta la simpatia possiamo far poco. Ecco. Allora, come ho detto, rappresentiamo più di 350.000 persone contaminate, e andiamo a scuola con un progetto autonomo e indipendente, perché noi siamo apartitici. Qual è la ragione? La ragione nostra è di far sì che le nuove generazioni, quelle più colpite dai FAS, qua sto parlando ad attivisti, non a come mi rivolgerei a persone che non conoscono la situazione. Allora, è di far sì che questi studenti, ignorati dalla politica, invece siano protagonisti della loro vita e del loro percorso. Questo è voler trasformare i ragazzi da sudditi in cittadini, secondo la bellissima definizione di Calamandrei, il giurista politico del secolo scorso, che diceva che trasformare i ragazzi da sudditi in cittadini è un miracolo che solo la scuola può compiere col suo percorso educativo. Allora, abbiamo detto quale ragione per cui entriamo chi siamo, quale ragione per cui entriamo nella scuola, quale applicazione di questa ragione per cui entriamo a scuola. Ecco, mi rifaccio alla Marco Lungo, peccato che non ci sia, ma è il motto che è il motto che applichiamo: conoscere per capire ed agire. Un motto che dalla scuola cerchiamo di trasferire all'esterno. Guardate un po', opponiamo completamente i discorsi. Noi abbiamo veramente il polso della situazione, perché di queste 40 scuole dove siamo stati, di queste 10.000 unità con cui abbiamo interloquito, abbiamo sempre fatto, almeno per gli 8.500 studenti, dei test d'ingresso per conoscere quanto sapevano, in modo da poter tarare gli interventi alle conoscenze. Se uno non sa niente, hai voglia di fare dei discorsi grandi, devi ripartire dalla base. E il tutto in 3 ore.
Allora è molto importante il lavoro preparatorio. Bene, da questi test, anche adesso, a distanza di 12 anni da quando è cominciato il martirio di FAS, la gente non sa nulla. I ragazzi ci dicono che non ne parlano mai in famiglia, tolte quelle della zona rossa i cui figli hanno nel sangue i FAS. Gli altri tutti sono convinti che il problema non li riguardi o riguarda il comune vicino. Chiaro? Quindi noi entriamo nelle scuole consapevoli dopo 12 anni che comunque il problema è ancora da farsi. E allora facciamo il nostro percorso educativo e mi rifaccio con altre parole al discorso di Claudia e di Laura. Noi vogliamo far conoscere, abbiamo detto conoscere per capire ed agire. Allora noi agli studenti vogliamo far conoscere attraverso una narrazione corretta, noi la chiamiamo controinformazione, che cos'è successo. Non basta conoscere, vogliamo che i ragazzi capiscano, che si facciano un'idea, che sviluppino la loro autonomia intellettuale, che si svegliano nelle coscienze. E allora anche vogliamo che loro capiscano che quello che è successo ha una ragione. Non è un caso fortuito. Ci sono delle responsabilità di chi ha inquinato. Ci sono delle corresponsabilità di chi è taciuto o di chi ha permesso certe situazioni. Ecco, i ragazzi devono capire la situazione, capire per agire. È qui che noi inseriamo il discorso della cittadinanza attiva, che per noi è l'unico strumento che abbiamo per venirne fuori. Noi facciamo agire gli studenti, cioè cerchiamo di innestare la voglia di agire. La mostrata Schio è uno dei progetti più belli, a dire la verità, perché comunque dietro agli studenti ci sono sempre gli insegnanti che ci credono, insegnanti attivi, portano anche a risultati belli con gli studenti, bellissimi, ma comunque ho avuto soddisfazione personale, essendo un'ex lavoratrice della scuola e quindi conoscendo quel mondo, ho avuto dai ragazzi molte belle risposte. Allora abbiamo detto capire per agire, ma perché agire? E qua entro in contraddizione con te. Agire per sperare. Agire è l'unico modo per creare la speranza. Dico sempre ai ragazzi, voi non potete sperare un qualcosa se prima non avete agito. Voi non potete sperare di diventare chissà chi se non vi date una mossa e fate di certi percorsi. Questo dico ai ragazzi e lo capiscono benissimo. Nel frattempo però i ragazzi agiscono, e come si agiscono? Sapeste, io ho preparato tutto il materiale, sapeste che cosa si sono inventati i ragazzi? Perché il primo obiettivo nostro è quello di farli diventare testimonial, cioè di farli diventare educatori di altri, proprio perché la gente fuori non sa nulla. E allora loro si inventano relazioni, allora loro indicano assemblee, allora loro fanno un'indagine extra scuola, allora loro si inventano dei video, fanno anche degli strumenti ironici, fanno delle ricerche come fa Schio, ne fanno tantissime azioni bellissime e creano il presupposto di continuare ad agire. Io adesso da 2 anni sto anche controllando quanto e chi riescono i ragazzi, una volta formati da noi, a incidere fuori coi loro compagni. È il secondo aspetto di ricerca alla buona che faccio per rendermi conto. Allora loro agiscono, però alla fine sono 12 anni, alla fine di un nostro percorso, qualunque esso sia, di sensibilizzazione, un percorso vero e proprio, mi chiedono sempre gli studenti, ma noi quotidianamente che dobbiamo fare per difenderci dai FAS? Perché ci sono anche noi abbiamo i relatori che sparano a zero e che sono pessimisti e che dicono non c'è più niente da fare.
Loro mi chiedono che cosa dobbiamo fare. Fino all'anno scorso io ho dato una montagna di materiali raccolti grazie all'intervento di esperti, grazie a ricerche, sempre con la fonte, sempre con l'analisi scientifica, e ho trovato molte ricerche su fare attenzione. Allora vedono i ragazzi: attenzione al cibo, attenzione all'acqua, no agli indumenti, no ai contenitori, no a certi cosmetici e via dicendo, e tutta una serie di no. E quest'estate, ripensando e aspettando il prossimo appuntamento di quest'anno, mi sono detta: non è sufficiente. E prima ancora che ci fosse questa assemblea che parla di come rendere visibili le molecole invisibili con la proposta di iniziativa popolare, e che a me sta benissimo proprio per quello che io voglio fare, allora proprio quest'estate ho cercato di fare, diciamolo così col nome un po' rozzo, devo ancora sistemarlo, una specie di manuale, un prontuario. Io l'ho chiamato momentaneamente manuale di sopravvivenza quotidiana dai FAS. Allora, in questo manuale ho cercato quest'estate non di mettere no questo, no quell'altro, attenti a questo, attenti a quell'altro, perché sennò poveri ragazzi sono subissate da queste cose, ma ho messo proprio in positivo nomi e cognomi. Io ho fatto pubblicità, nomi e cognomi di quelle marche, di quelle aziende, di quei prodotti che sono FAS free. Adesso mi avete messo anche in crisi, perché non fidatevi di FAS free di qua, non fidatevi di FAS free di là, e allora siccome io ascolto e recepisco e faccio, ho già chiesto la supervisione del dottor Basso Francesco, che mi segue come equip esperto del territorio. Ho già chiesto la supervisione di Dario Zampiva, perché mi aveva fornito un documento su certe cose di cui aveva accennato stamattina FAS free. Tormento Titta come medico ISDE naturalmente, e adesso, non contenta perché ho altri dubbi, cara Marco Lungo, avrai anche tu a casa il mio manuale di pronto soccorso che dovrai correggere, eliminare, così metterò che c'ho anche te come supervisore, il tutto entro un mese. Questo percorso, questo manuale di sopravvivenza io lo regalerò agli studenti, e ogni scuola avrà il compito di vedere se può integrare, se può aggiungere, e poi da tutte le esperienze di tutte le scuole rifacciamo il manuale completo. Voi capite che se io vado a scuola con i ragazzi insieme con gli esperti e insieme con gli attivisti, perché abbiamo anche gli attivisti che portano le loro testimonianze, e parlo che il movimento veneto, dei loro genitori, degli adulti stanno facendo un percorso per mettere le etichette, per fare una legge di iniziativa popolare, ha successo, ragazzi, perché noi, è vero che il titolo del nostro percorso quest'anno porta la denominazione One Health, che non si tocca una salute, però il percorso di cittadinanza attiva per bandire i FAS. Ma bandire i FAS, anche se come CILSA siamo uno dei 120 organismi europei che l'ha firmato, anche se abbiamo accolto quando in Italia è stato portato a Roma, perché non eravamo lì presenti fisicamente, ma eravamo una delle associazioni che aveva firmato, anche se abbiamo aderito individualmente alla campagna che Greenpeace fa online su firma la petizione per il bando di FAS, anche se come associazione CILS siamo stati fra i promotori dell'iniziativa di premere sui comuni affinché deliberino contro i FAS e da premere poi coi politici a Roma. Anche se facciamo tutte queste cose, siamo convinti che prima che ci sia il bando di FAS ne passa di tempo, le lobby agiscono e sono molto potenti, e allora fare un discorso dal basso
di iniziativa popolare e mi piace. Penso che anche ai ragazzi possa piacere. Penso che anche i ragazzi possano essere stimolati ad affrontare assemblee o a discutere di questa iniziativa popolare, naturalmente trovando le modalità. Abbiamo i giuristi, abbiamo gli avvocati, cioè da non fare delle cose sbagliate, ma penso che potrebbe essere veramente un'azione che a scuola abbia successo, perché allora io termino. Se la politica, è stato scritto, se la politica fino ad ora non è stata in grado di bandire i FAS, saremo noi a farlo con semplicità. Non acquistandoli più, diranno i ragazzi ai loro compagni, e che faranno le nostre staffette. Nell'azione di scelta, la speranza di incidere come consumatore in un cambio di paradigma culturale, la salute prima del profitto. Grazie. Brava Donata. Io intanto devo dirvi bravi, perché malgrado tutto siamo riusciti a stare nei tempi e sono le 5, abbiamo tempo adesso per un dibattito, per sentire le opinioni di quelli che non erano stati intervistati, in modo da riempire ancora meglio questa giornata. Carlo Giacomini da Venezia. Qualche suggerimento, qualche richiesta, qualche proposta, qualche pensierino? Io credo nei gesti personali. Abbiamo fatto anche il digiuno a partire da qualche mese fa come gesto proprio di obiezione, di proposta personale. Credo sia molto incisivo il gesto personale di esaminarsi il proprio sangue. Io sono una zona che non c'entra nulla con il Vicentino e voglio farmi l'esame del sangue, voglio capire se è vietato, ma mi pare di capire che sia vietato come prescrizione di servizio sanitario, invece forse è possibile l'esame costoso. Vabbè, pazienza, me lo farò. E vorrei che ci fosse un'iniziativa del coordinamento che proponga a tutti i comitati ambientali, associazioni, sedi locali del nostro Veneto di finanziare un esame di un volontario, metà se lo paga lui, tutto lui, insomma, in modo che abbiamo 100, 200, 300, ma non tanto l'esame, le magliette che vengono poi stampate. Io sono Carlo, abito a Mestre, ho tot di FAS nel sangue, e dietro scrivere da dove probabilmente li ho presi, visto che sono fuori dalla zona rossa. Perché questo moltiplica l'attenzione, no? Dichiara un fatto e lo rende trasparente, cosa che invece rendiamo visibile quello che non è visibile. E questo vuol dire probabilmente trovare anche una convenzione tipo con qualche studio di analisi che possa fare dei prezzi, se sono privati, magari accessibili, però garantendone magari che ne facciamo 200 dopo, no? Ecco. E quindi portare avanti un'iniziativa anche sulle analisi di questo tipo. Seconda cosa, credo che sia possibile costruire un rapporto organico con i coordinamenti dei gas. L'ho già accennato un attimo prima. I gas sono già quella condizione di sensibilizzazione notevolissima sulla qualità dei consumi, sulle motivazioni dei consumi sani, sulla catena di produzione e quant'altro. Quindi dovremmo riuscire a trovare, non so come parlare adesso, a costruire un rapporto organico con il coordinamento regionale dei gas, che sono attivi e che possono essere coinvolti se pensato insieme in un progetto di approfondimento e studio. Per esempio, proporre a ciascun gas che si finanzi, se crediamo a questo progetto di analisi e approfondimento sulla presenza dei FAS nei prodotti commerciali, alimentari, delle confezioni, dei vestiti, non so, scegliamo quello che sarà, che ciascun gas si dimostri disponibile di fare un test sugli oggetti,
si dica quali sono gli oggetti principali. Sono le carte della cartiera che vende i sacchetti sul mercato, sono gli imballaggi delle vaschette, individuiamo dei possibili obiettivi di oggetti di vita quotidiana, di consumo quotidiano, e cerchiamo di avere da ciascun gas il contributo simbolico ma anche concreto di finanziarne uno, e così avere un quadro anche delle presenze, diciamo, nei prodotti. Ulteriore cosa, credo, passaggio successivo, che sia possibile cominciare a pensare una class action. Il che vuol dire uscire dalle strade solite degli standard di inquinamento, delle concentrazioni, ma chiedere responsabilità sulle cause e sugli effetti al di là dei limiti. Questo è un passaggio successivo, chiede evidentemente uno studio di tipo giuridico per capire, però una volta che si sono coinvolti i gas forse c'è anche una capacità di urto e di incisione importante, che può avere la base sia sulle cooperative di produzione agricola che fanno biologico e difendersi dalle aggressioni, dalle contaminazioni dei prodotti fitofarmaci che contengono anche FAS ma anche altre cose, dai vicini e poi dai consumatori che consumano finalmente, diciamo, faccio 2 domande adesso di chiarimento e poi un'ultima proposta finale. La prima domanda è provocazione. Stamattina si è riferito che complessivamente il mondo industriale è renitente dal retrocedere dall'utilizzo dei FAS nelle proprie produzioni. Io questo lo capisco e non lo capisco, perché se lo prendiamo a livello individuale posso capirlo, ma se lo prendiamo a livello di regolamentazione generale non c'è problema. Quando si sono eliminati i clorofluorocarburi, a un certo punto si è capito che c'era lì un'alternativa. Vediamo sulle alternative, ma a un certo punto l'intero sistema industriale ha fatto la scelta e 30 anni fa si è riuscito a mettere un prodotto fuori dal mercato. No, e quindi è una cosa che non è impossibile se viene portata a livello adeguato, cioè una regola per tutti. Tra l'altro non vedo neanche come ci sia la paura della Cina, anzi un'occasione ideale per fare una dogana feroce, no? Per esempio, se li producono in Cina si fa una dogana sui prodotti inquinati contenenti FAS, si fa pagare a loro tra l'altro gli esami dai laboratori, così ci paghiamo anche i laboratori nuovi, e quello che è libero dal FAS entra, quello che non è. Quindi non lo capisco questa cosa. Se viene portata a livello di programmazione industriale, di sfida industriale, che uno usi il FAS, uno non li usa, non è un problema. Se avremo tutti i vestiti un po' meno impermeabili o con qualche altro difetto, ma la industria se ne frega. Insomma, basta che siano le regole uguali per tutti. Quindi vorrei capire meglio questo ragionamento sulle tecnologie alternative e sui livelli degli interessi concreti, perché capisco i produttori dei FAS, però quelli si possono mettere anche un attimo, non sono l'intero mondo industriale, sono un soggetto e tutti gli altri che invece devono vendere sul mercato, e che se il mercato si ribella forse sono più in grado di essere alleati a noi che non alle società chimiche. Quindi vorrei capire un po' meglio, capire se ci sono queste difficoltà. La seconda cosa che voglio chiedere è, secondo me abbiamo di fronte a un tema così vasto di presenze di inquinamento, di utilizzi di mercato e di diffusione territoriale ubiquitaria, che rischia di essere paralizzante. Allora dovremmo fare lo sforzo di perlomeno come tatticamente di individuare per provincia, per regione, non lo so, ragioniamoci un attimo, 3-4 fattori inquinanti importanti e su quelli cercare di individuare una possibilità di iniziativa strategica, perché se pretendiamo di osservare il tutto è difficile, diventa dispersivo e non ci si fa. Quindi se c'è una possibilità lontana, anche solo per stime, parametriche, per test, quello che vogliamo, di individuare 3 o 4 fattori, su quello, agli inceneritori ce n'è sicuramente uno probabilmente, ma dico così, vorrei capire, insomma, no? Così ragioniamo a mente fredda su quali sono le priorità e anche le iniziative tattiche di movimento su cui concentrarsi, avendo degli interlocutori locali. Tra l'altro credo sia possibile, grazie appunto alle alleanze nei territori, noi siamo nei territori e conosciamo le persone, anche gli piccoli imprenditori che producono carta, che producono plastica, fare delle alleanze strategiche con loro, di
appoggiarli, fare noi la pubblicità per loro, di vendere le cose senza, come dicevo un attimo prima, no? Ecco. E quindi da questo punto di vista però serve una selezione oculata, tattica e scientificamente provata delle priorità di movimento, di iniziativa. Un'ultima considerazione, una battuta finale. Io non mi stupisco di Draghi, perché i draghi sono quegli animali mitologici che bruciano, no? E sono quella produzione l'unico animale che inceneriva nella natura, no? Sono gli inceneritori naturali che esistono, creati dalla mitologia per impersonificare il male, però appunto mitologia non esistono in natura, e anche dove c'era la mitologia ci siamo inventati San Giorgio. Allora, come gli scout, vi propongo che tutti i comitati si forniscano, siamo in un paese cattolico, del proprio santo protettore, tanti santi San Giorgi, tutti i comitati San Giorgi che uccidono tutti i draghi, e che qualcuno faccia il disegno di tanti San Giorgi che ispira il drago, no? Così come nella mitologia che era, non mi ricordo del pittore, e che sono i comitati che vincono gli inceneritori. Grazie. Grazie per l'intervento. Io volevo, poi facciamo parlare anche Marzia. Volevo dirti che alcuni anni fa, nel 2017, abbiamo fatto più di 300 analisi di cittadini non della zona rossa, le abbiamo fatte a Montecchio, grazie a un laboratorio che si trovava nella provincia di Treviso, un famoso laboratorio che aveva gli strumenti per farli, e abbiamo scoperto, noi che non eravamo nella zona rossa e nemmeno in quella arancione, perché Arzignano è stato accuratamente ritagliato fuori da tutto, visto che ci sono le concerie, ecco. E allora abbiamo scoperto quanti PFAS avevamo. Io per esempio avevo 30 nanogrammi per millimetro cubo di sangue, o meglio di plasma. Quindi da dove erano caduti, visto che io non abitavo, e così abbiamo trovato tanti altri che ne avevano molto più di me e vivevano in comuni che non erano stati classificati. Successivamente volevamo allargare questa indagine, perché effettivamente ci portava a far scoprire alle persone che non si trattava di un fatto localizzato. E la sorpresa è stata quella che il laboratorio ci ha detto di no, perché qualcuno gli aveva detto che non doveva più farle. Siamo andati a cercarne altri, tutti ci hanno detto la stessa cosa, non è che ce ne siano molti, perché usano dei metodi estremamente costosi. E l'unico laboratorio che esiste è quello della regione, che si trova a Verona, al quale è stato interdetto l'accesso a tutti quelli che non sono della zona rossa. Quindi questo è il punto. Noi abbiamo rifatto questi esami quest'anno, grazie a degli amici che ci hanno fatto avere un collegamento con un laboratorio in Germania, molto più credibile. E abbiamo potuto vedere se erano diminuiti nel frattempo oppure no. Io personalmente li ho dimezzati, no, ma Donata meno. Però ci è costato 90 euro fare sì, ma noi ce lo possiamo permettere, ma una famiglia di 4 persone ecco, sì, ma ecco, anzi diventa una rinuncia del sì, noi anche come associazione siamo d'accordo con Francesco Bertola, che ha fatto fare le analisi a 1000 ragazzi, che però sono tutti che vengono dalla zona contaminata, su cui sta studiando le gravi lesioni genitali, eccetera, eccetera, ma è che li ha dovuti fare con un laboratorio delle Marche, e ha detto che a questo punto si poteva fare anche per noi. Quindi è una proposta interessante, perché mira a stanare l'idea che, ecco, i punti di pressione. Sì, però i punti di pressione della contaminazione, però l'ARPA li ha già comunicati, si trovano in tutto il Veneto. Laddove ci sono grandi lavanderie, là c'è un punto di pressione, laddove ci sono determinate fabbriche pure, e così via. L'altra cosa che
tu dicevi, aspetta, sugli oggetti, sugli alimenti sarebbe meglio, perché sugli alimenti li ha fatti già l'Istituto Superiore di Sanità e perlomeno per gli alimenti che vengono dalla zona rossa è dimostrato. Sugli alimenti li hanno fatti gli amici di Venezia hanno fatto sulle uova e hanno fatto, è quello che suggerisci tu, no? Sì, no, ma quelli non erano commerciali, erano uova di autoproduzione. Di autoproduzione, quelli che una volta si andava... Sì, ma come mai le uova di perché le uova di autoproduzione crescono, le fanno le galline sull'aia che mangiano il vermetto, che mangiano... Ecco, quindi vuol dire che quelli là, che quelle aie, che quel territorio che a noi sembra sano, invece è molto contaminato, mentre quelli commerciali ci dicono sarebbero meno inquinati perché i mangimi probabilmente vengono fatti in zone chiuse, non contaminate e probabilmente sono migliori. Ecco, adesso io voglio che parlino più persone possibili, quindi qui c'è anche la nostra Marzia che è molto impegnata con i gas. Questi gas che avete visto stamattina qua è merito suo, ce li ha portati lei. Grazie a Cilsa per l'organizzazione dell'evento. Allora, io sono Marzia Albiero, sono presidente della rete gas vicentina, vuol dire la rete di 21 gas di tutto il territorio, da nord, sud, est, ovest e centro. Abbiamo organizzato per la terza volta il mercato genuino qui dagli amici di Cilsa. È un mercato genuino che non vuol dire biologico sulla carta per chi ha la certificazione, biologico genuino per chi non ce l'ha. Perché dico questo? Perché non ci sono etichette che garantiscano che il cibo è privo da FAS, ma c'è la relazione ventennale dei gasisti con il produttore. Io ieri pomeriggio dovevo essere metà qui e metà a Vicenza, che c'era un bellissimo evento col professor Vallerani e Chiara Spadaro lungo il Retrone. L'ho passato tutto a nord di Valdagno, sulla cresta di Valdagno, Castelvecchio, altissimo, a procurarmi acqua, latte, le patate, formaggi sani e privi di FAS, andando a salutare tutti i miei produttori. Cioè, questo vuol dire cosa? Che è un impegno. La certificazione genuina è un impegno perché tu devi coltivare la relazione. Come 100 anni fa le nostre bisnonne avevano la corte comune, c'erano qua le corti, no? Dove la zia faceva sul mascio col nonno, dove c'era l'orto fatto dai fratelli e così via. E si stava ben attenti a non dare cose che facessero male ai propri figli e nipoti. Il concetto è lo stesso, non c'è l'etichetta istituzionale, c'è l'etichetta dell'anima, del cuore, della relazione, dell'onestà, che deve sempre essere coltivata e ricoltivata. Abbiamo buttato i semi 4 anni fa e adesso finalmente il Comune di Vicenza da inizio anno ci ha dato l'autorizzazione del primo mercato genuino, non posso dire fast free perché non c'è l'etichetta fast free, ma chi viene al mercoledì al Caracol sa che il cibo che vendiamo, che è comunque lo stesso che viene venduto qui, tendenzialmente è privo di FAS. Non l'abbiamo fatto analizzare ai laboratori perché non ce ne sono che ci analizzano gli alimenti. Io dovrei chiedere aiuto agli amici di Greenpeace o il CNR a Roma per farmi analizzare i vari alimenti. Ce ne sono per i FAS? Dove? Beh, dopo se mi dai il numero allora, ecco. Però l'acqua, noi siamo certi che i produttori usano, i 2 produttori che sono in zone contaminate si sono subito fatti le vasche per la raccolta dell'acqua piovana e rabboccano con il rubinetto, con l'acqua del rubinetto. Noi comunque andiamo a controllare, ecco, anche se l'acqua piovana non è che sia il massimo, no? Allora, io parto da 2 argomenti per i quali ero venuta qui. Il primo è l'argomento degli inceneritori, per cui ringrazio molto Mattia e Laura di esserci, perché sono riuscita a portare anche dei gas dell'Alto Vicentino, perché la nostra paura è questa. L'Alto Vicentino è dove è germinato il biologico, cioè voglio dire tutti i produttori dei gas,
i meglio produttori del gas sono dislocati nell'Alto Vicentino. Adesso questi, siccome sono nati con la ciminiera, questi pensano che sia la Torre di Pisa, ok? E sentire che si allarga l'inceneritore non danno l'importanza giusta, ok? Allora l'obiettivo è questo, perché di rimanere in contatto con Mattia, che voi siete un faro proprio, perché ne avete talmente tante che sapete come muovervi, e con Laura, per muovere gli agricoltori. Dobbiamo riuscire a muovere gli agricoltori piccoli, non quelli che sono sotto l'ala della Coldiretti, quelli piccoli, e su questo il gas può avere un certo potere, ok? Mi sposto dall'inceneritore e vado sul tema dei FAS della zona. Allora, io non so, adesso do le bacchettate nelle mani ai miei compagni di battaglia, io sono 10 anni che sono sul fronte attivismo FAS. Io mi sono ascoltata tutta la commissione ecomafie dell'11 settembre, dove ha testimoniato il procuratore del Tribunale di Vicenza e l'ARPAV. L'ARPAV è seguito da noi attivisti, perché è inutile che io vada a lottare, a bannare i FAS, a parlare dei FAS in giro, se non penso a una bonifica della mia terra, perché noi siamo il popolo più contaminato al mondo. Allora io quella bonifica esigo che venga fatta, perché ogni volta che vado in montagna a me viene da piangere, cioè pensare che l'acqua delle piccole Dolomiti si fermano lì sotto la Miteni perché c'è quello schifo lì, ok? Allora sul giornale di Vicenza, che sembra che sia l'unico giornale che non bisognerebbe neanche leggere, ecco, è stato scritto a caratteri enormi l'altro giorno: i terreni sono contaminati per sempre, e tutti ci credono. Ma per sempre cosa? Allora chi ha detto che sono per sempre? Sono i due ingegneri che hanno testimoniato in tribunale, che sono stati portati in tribunale dalla ICIG, che è l'azienda che deve anche pagare la bonifica, te credo, che dicono che è per sempre. Cioè così lasciano la gente in balia della disperazione, della rassegnazione, tanto la zona non si può inquinare. In realtà ARPAV dice tutt'altra cosa in commissione, non al giornale di Vicenza, in commissione. Dice che la Miso, con tutte le difficoltà, sta andando avanti, c'è un ingegnere, l'ingegner Zilli, che è molto bravo, io non me ne intendo, però cioè, già il fatto che io riesca a comprendere è già qualcosa. Che la Miso sta andando avanti, la messa in sicurezza operativa sta andando avanti, e che entro l'anno verrà conclusa e la palla verrà consegnata alla ICIG per la bonifica. Cosa c'è adesso che è importante, e bisogna che anche qui il movimento No FAS sia unito a fare qualcosa per la bonifica, a intrecciare rapporti anche con Roma, Greenpeace, eccetera. Mancano i valori soglia CSC. I valori soglia CSC, come c'è il limite, ora se per caso sbaglio a parlare, tu Laura oppure Mattia, cioè mi correggete, perché i valori soglia cosa vuol dire? Che ci sono dei limiti per l'acqua potabile, anche se i limiti non dovrebbero essere, ci sono dei limiti per i cibi, ci sono anche dei limiti di contaminazione del terreno. Però ci sono dei limiti che sono vecchi, del 2015, poi rivisti nel 2018, si crea confusione, ma chi deve dare questi numeri? Forse l'ISPRA, ecco. Allora siamo a un punto che la bonifica non potrà partire se non vengano messi dei limiti, cioè quantitativi, per la bonifica del terreno. Quindi quello che voglio dire è che non è vero, perché c'è una falda grande come il lago di Garda che va risanata. L'acqua che scende dalle Dolomiti non può morire quando arriva a Trissino. Per me, rifacendomi al discorso che ha detto Donata, per me il non stare zitta, anche se il silenzio tende ogni altro giorno ad inghiottirmi e a rendermi invisibile come i FAS, perché è talmente frustrante questa cosa che nessuno ne parla eccetto noi e pochi altri, che bisogna uscire come i grilli. È come quando dici a tua figlia: allacciati le scarpe, metti a posto la camera. Mamma, ma sei sempre la solita? Sì, perché non lo fai. Allora, se la cittadinanza non parla, io sarò sempre la solita. I FAS ci sono e siamo i più contaminati al mondo. La bonifica deve essere presa in carico, bisogna averne cura, perché la falda può ritornare a vivere, ok? Alimenti. Sì, alimenti. La certificazione che noi gas facciamo sugli alimenti è questa, è la relazione di fiducia con il produttore finale. Quello è quello che noi ci sentiamo di dare, di più non possiamo fare.
non ci azzardiamo neanche a andare a consultare delle marche che vendono al supermercato, perché l'obiettivo è quello di allontanare il consumatore dal supermercato e riportarlo al contatto con la terra, quindi con il produttore locale. E con le pentole antiaderenti ci abbiamo già provato, abbiamo fatto dei sondaggi alle aziende anche con la carta forno, perché la carta forno marrone non è detto che non abbia FAS, quella marrone che scrivono, cioè che è ecologica. Le aziende non ti rispondono, questa è la realtà purtroppo. Grazie Marzia. Io ho dimenticato e chiedo scusa una cosa importante, un esperimento che abbiamo fatto ad Arzignano, e cioè noi abbiamo alle acque del Chiampo veramente un laboratorio che riesce ad arrivare a livelli infimi, quasi al picogrammo, quasi. Quindi, e che si sono detti disponibili a un nostro esperimento, e cioè siamo andati a cercare parecchi produttori dei gas chiedendo loro se volevano partecipare a questa cosa su cui abbiamo fatto fare una delibera al comune di creare ad Arzignano un piccolo mercato sicuramente no FAS, senza FAS, dicendo loro che non avrebbero avuto nessuna spesa, che avrebbero avuto il plateatico gratuitamente e una certa pubblicità, perché una persona che era certificata da zero FAS da un ente come Acque del Chiampo, che è un ente che ha un laboratorio certo e che non è controllato dalla regione fino ad ora, e quindi era un'ottima occasione. E quando abbiamo chiesto, alcuni hanno detto sì, noi ci teniamo e questo. Al momento della prova, pur avendo nessun costo di fare queste analisi, nessuno è venuto. Sono andato a cercarli di nuovo e nessuno è venuto. Allora io chiedo a Marzia che questa è l'occasione buona per dimostrare che questi prodotti sono sicuramente privi di PFAS, e cioè noi vi garantiamo di poter effettuare gli esami gratuitamente ad Arzignano con Acque del Chiampo. Se ce li portate ci fate un favore, perché così potremo dire a tutti che effettivamente queste, malgrado tutti quanti si siano rifiutati, che effettivamente quello che che producono i gas non contiene FAS. L'esame è gratuito. Portaci almeno una trentina di produttori con i loro prodotti, noi faremo fare un esame gratuito, e poi se vogliono possiamo anche assumerli nel mercato libero, dove diremo guardate, abbiamo fatto il primo mercato del Veneto senza FAS. Quindi io aspetto una tua risposta e immediatamente entriamo in produzione. Ora volevo dire una cosa a tutti prima che andiate via, perché immagino che siete stanchissimi. E Albino l'abbiamo aspettato. Aveva detto però una bella frase Albino a proposito del fare emergere le cose invisibili e far emergere la verità. Ha detto, citato il Vangelo di Giovanni 28, ha detto: la verità ti libererà. Ecco, la verità sulla roba che mangiamo ci libererà. Volevo dire a tutti che adesso ringrazio soprattutto quegli amici che hanno fatto le relazioni meno favorevoli alla prova che vogliamo fare, ma perché è giusto che noi andiamo ad analizzare le difficoltà, teniamo conto, perché siamo convinti che sono tutti quanti invece dei veri ecologisti che hanno fatto delle bellissime cose. E vorrei proporre di costituire un gruppo di lavoro che cominci ad analizzare tutte le criticità, tutte le possibilità, per vedere se questa proposta, che malgrado Claudia abbia detto che deve dire tutte le difficoltà,
quando noi, se lo faremo e riusciremo a proporlo al pubblico, deve essere la più semplice possibile. Deve dire al pubblico: vuoi tu sapere se quello che mangi è veramente sano e lo puoi dare ai tuoi figli? Sì o no? Questo noi vogliamo fare. Non contiene FAS o contiene FAS? Le difficoltà ce le teniamo per noi, la possibilità di metterci tutti gli interferenti endocrini, la difficoltà di come fare gli esami e tutto il resto, ma per il cittadino, se lo facciamo, non ci devono essere dubbi, e la scoperta della verità secondo Giovanni è la possibilità di scegliere, sempre secondo Giovanni, scegliere il bene naturalmente. Grazie. Quindi io vi telefonerò a quelli che sono intervenuti qui, manderò un'email probabilmente e vediamo di cominciarci a lavorare soprattutto con quelli che hanno fatto più difficoltà, hanno avuto più problemi, ma è giusto, a noi fa piacere questo perché non possiamo andare così con gli occhi chiusi verso un progetto che invece potrebbe essere formidabile. Grazie. Visto che hai preso tanti appunti, Gianluigi, se vuoi dire qualche parola. Ho visto che hai preso molti appunti. Se vuoi dire due parole, non so, di questi appunti, oppure magari ce li manderai per posta, vedi tu. No, una ulteriore riflessione. Io volevo dire una cosa. Il mio intervento è stato un po' fuori dagli schemi, diciamo, delle valutazioni tecniche, no? Proposte legislative, analisi della situazione sanitaria, eccetera. Però il problema è che bisogna uscire da questa impasse. Non è sufficiente dire sì, bisogna coinvolgere i cittadini. Questo è essenziale, lo si sta facendo da anni, cioè da quando si sono scoperti i FAS, e si fa quello che si può. Noi però dobbiamo utilizzare una leva che esiste già, che ci sono decine di migliaia di organizzazioni che sono mature per entrare nel luogo in un clima di proposta e di unità e di coordinamento. Sostanzialmente, io non ho potuto spiegare gli ultimi 3 foil perché avevo premura, perché ero già uscito dal tempo, un po' perché entrava nel dettaglio della proposta. Tu hai fatto bene, non hai detto come, hai ragione. Però ognuna di queste organizzazioni, leggiamo lo statuto di ciascuna organizzazione, e sono 100.000. Parlano tutte di azioni politiche e non partitiche. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo 100.000 organizzazioni che sono piene di cittadini attivi, già pronti per poter fare qualcosa. È chiaro che ogni organizzazione ha i galletti, c'ha quello che non vuol cedere potere. Guardate che questa è già un'esperienza decennale, lo sappiamo bene, no? Già l'esperienza di aggregare quegli agricoltori che ha detto lui, ecco, noi l'abbiamo già fatta con i pesticidi. C'è stato un nostro bravissimo attivista, anzi che era proprio coltivatore biologico, Luciano De Biasi, che ha tentato di aggregare una ventina di agricoltori biologici, va bene, non ci è riuscito per fare un'azione coordinata, eccetera. Perché? Perché ogni persona ha dentro la sua piccola nicchia di mercato e ha paura che uscire da quella nicchietta di perdere qualcosa. Lo stesso vale per gli apicoltori. Abbiamo tentato di metterli assieme per poter lottare contro i neonicotinoidi, eccetera. Non ci siamo riusciti. Ecco allora che andiamo invece a vedere chi potenzialmente ha già una mentalità pronta per poter lottare
in modo politico, non partitico, politico, perché scegliere i grandi attrattori, definire un programma, scegliere i principi e definire delle priorità è tipicamente un'azione politica, non puoi fare altrimenti, in qualsiasi organizzazione lo fa. E allora perché non si tenta? Perché non si fa questo tipo di discorso? È difficile, il come, certo, Mattia lo sa già, Giovanni lo sa già, cioè sono anni che noi tentiamo questo tipo di discorso, no? E vediamo che dentro ogni organizzazione ci sono resistenze, però è un potenziale che esiste. Il 10% della popolazione italiana, sono milioni di persone, però bisogna andarli a scovare. Fate coming out, perché sotto elezioni regionali, comunali, eccetera, le organizzazioni che sono nel luogo non dicono riuniamoci, discutiamo all'interno dell'organizzazione e diciamo cazzo, quel partito lì è quello che ci appoggia di più, usciamo e diciamo noi diamo indicazioni di voto per quello. Perché non lo fanno? Va bene. Scusa, perché sembra una banalità, fra poco è non c'è più nessuno. È utopica, però è una potenzialità, non lo so. Bene. È chiaro che si comincia a pensare ai componenti di ISDE, ai componenti del WWF, eccetera, dentro ci sono delle resistenze, ci sono delle differenze dal punto di vista, come si può dire, della visione politica. Però insieme hanno delle potenzialità, sono organizzazioni pronte per fare certe cose. Questo è il discorso che vorrei fare. Grazie. Basta, ho detto come. Sì. Allora, chi era rimasto qua? Sì, intanto vi ringrazio tutti e soprattutto ringrazio anche Spartaco Vitiello, che pazientemente ha registrato tutti gli interventi come l'anno scorso, che ce li farà avere, e così come prego tutti coloro che sono intervenuti di mandarci il testo del loro intervento, perché riteniamo raccoglierli per farne un volume in modo da fondare un momento importante anche teorico e pratico per continuare questo percorso. Grazie.